seduta del Consiglio Comunale di martedì 21 febbraio 2023. La seduta è aperta al pubblico ed è garantito il rispetto del principio della pubblicità della seduta tramite la trasmissione in streaming internet della Tenda TV. Ricordo che la seduta del Consiglio è in diretta anche sul nuovo canale televisivo della Tenda TV, visibile sulle smart TV di tutto il Veneto. Passo la parola al segretario per l'appello. Tagliana Mirella, Casagrande Andrea, Dareggian Antonio, De Antoni Giulio, De Bastiani Alessandro, De Nardi Barbara, Dus Marco, Gomiero Maurizio, Miatto Antonio, Pagotto Alberto, Parrella Roberto, Rasera Gianni, Rosset Mario, Salezze Silvia, Sant'Antonio Paolo, Presente. Tonon Roberto, Baraschin Gianni. Numero legale. Bene, nomina degli scrutatori, Pagotto, consigliere Pagotto, grazie, consigliere Baraschin, va bene, grazie, e consigliere De Bastiani, grazie. Bene, passiamo ora alle comunicazioni. La prima comunicazione la faccio io. Allora, ricorre oggi l'anniversario della morte di Michele Dalla Torre, avvenuto a Ceneda il 21 febbraio del 1586. Udinese di nascita, divenne cenedese nel 1547, quando la Santa Sede lo nominò vescovo di Ceneda, all'età di 36 anni, e dove fu vescovo per ben 39 anni. In quanto titolare dell'antica contea cenedese, oltre al governo ecclesiastico della diocesi, esercitò anche il potere civile sulla città di Ceneda. Come uomo di governo si distinse per la realizzazione di diverse opere pubbliche e per la riforma e l'ampliamento del Consiglio cittadino di Ceneda, che portò a 45 componenti, 15 signori, 15 popolani e 15 contadini. Come ecclesiastico si segnalò per le frequenti missioni diplomatiche assegnatagli da diversi pontefici e per l'attivissima partecipazione al Concilio di Trento, che gli valsero nel 1583 la nomina cardinale, del tutto inusuale in quel tempo per il titolare di una piccola e periferica diocesi. Un anno prima di morire, nel conclave del 1585, che portò all'elezione di Papa Sisto V, entrò nel novero dei papabili, ottenendo anche alcuni voti. Fu unanimemente ritenuto dai contemporanei un grande vescovo e un valentissimo uomo di governo locale, ben voluto e amato dalla popolazione. Il contemporaneo veneziano Paolo Paruta, maestro del pensiero politico del XVI secolo, secondo solo a Niccolò Machiavelli, nella sua più celebre opera, La perfezione della vita politica, lo definì uomo saggio e forse santo. Di lui restano oggi Eccomi qua, perfetto. Di lui restano oggi a Ceneda 3 testimonianze a futura memoria. In primo luogo, la tomba con la bellissima pietra tombale in uno splendente marmo policromo ai piedi della scalinata del presbiterio della cattedrale, purtroppo coperta da una cinquantina d'anni dalla pedana dell'altare verso i fedeli allestito allora in attesa di una sistemazione definitiva del presbiterio per l'adeguamento alle nuove esigenze liturgiche stabilite dal Concilio Vaticano II, ma che ormai sembra essere diventato definitivo. In secondo luogo, il grande arco in pietra locale in via Brevia, a metà strada tra la piazza e il castello, eretto a tempo di record dai cenedesi nel 1583,
per onorare la sua nomina a cardinale, tuttora in buono stato di conservazione. In terzo luogo, infine, la bella fontana della piazza, con vasca monolitica, da lui fatta erigere nel 1555, quando realizzò l'acquedotto pubblico di Ceneda, caratterizzata da più salti di caduta d'acqua, attualmente purtroppo in condizioni alquanto precarie e visibilmente degradata. Bene, lascio la parola per ulteriori comunicazioni del Sindaco. Prego, Sindaco. La solita comunicazione. Covid è in questa fase, sta esaurendosi, abbiamo 13 positivi in città, nessuno ricoverato. Speriamo di interrompere questa lunga tradizione di comunicare questo numero, perché si sta esaurendo fortunatamente il fenomeno. Volevo anche dare una notizia, nel senso che oggi sul giornale era apparsa la notizia che avremmo avuto il direttore generale che sarebbe venuto a trovarci. Non corrisponde assolutamente a verità. Che corrisponde a verità è che l'ho contattato per invitarlo a uno dei prossimi consigli comunali. Avevo ipotizzato che potesse essere su un possibile prossimo consiglio il 1° che però non si farà il 1° Il 1° sarebbe stato disponibile, non il 2 e il 3 che sembra essere le prossime date, le più probabili. Insomma, il primo consiglio disponibile sarà qua ad aggiornarci di quello che riguarda soprattutto il nostro ospedale. Non ho altro. Grazie Sindaco. Mi sembra che non ci siano altre comunicazioni. Apriamo i lavori con una domanda di attualità pervenuta stamattina relativa domanda di attualità, decreto legge 16 febbraio 2023 numero 11, decreto cessioni, ripercussioni su Vittorio Veneto, a firma dei consiglieri Marco Dus, Giulio De Antoni, Barbara Denardi e Roberto Tonon. Prego, consigliere Tonon, di illustrare la domanda di totalità. Grazie Presidente. Il riferimento è all'ultimo, fra virgolette, non ultimo nel senso temporale, perché altri sono stati pubblicati, ma quello che ha fatto più discutere l'ultimo decreto legge, quello relativo al cosiddetto decreto cessioni. Premesso che il decreto legge 16 febbraio 2023 numero 11, cosiddetto decreto cessioni, successivo alla convocazione del Consiglio Comunale del 21/2/2023, si è dato un brusco stop ad ogni forma di opzione alternativa alla detrazione diretta, che avrà necessariamente un forte impatto sull'utilizzo di tutti i bonus edilizi, ma soprattutto su quelli con aliquota molto alta, superbonus e sismabonus, e sugli interventi economicamente rilevanti che per ovvi motivi necessitano di elevata capacità economica per chi deve sostenere le spese e la capienza fiscale necessaria. Tenuto altresì conto che tutto il comparto dell'edilizia e della progettazione, nonché le associazioni che tutelano i consumatori, si stanno riunendo per far sentire la loro voce verso il Governo, affinché ascolti con più attenzione la voce delle associazioni di categoria e torni sui propri passi, prevedendo norme che facilitino il mercato ed al contempo diano garanzia di trasparenza e liceità. Sappiamo che soprattutto con l'ABI ci sono già, associazione bancaria, ci sono già stati degli incontri, al fine di capire l'impatto che questo nuovo decreto avrà sulla nostra città. Si chiede di rendicontare su quante siano le CILAS, perché sappiamo che sono CILA e CILAS a seconda del tipo di provvedimento che viene presentato, quante siano le CILAS presentate dal 1/1/2020 ad oggi, e di fornire, almeno in via orientativa, tramite un confronto con le associazioni locali di categoria, un'indicazione circa i possibili impatti sul tessuto economico locale della decisione assunta dal Governo. Ovviamente sappiamo benissimo che non si possono pretendere cifre definitive, anche perché l'amministrazione non può essere in grado di fornirle, ma per capire se l'amministrazione era in grado di ipotizzare l'impatto che un tale decreto può avere e sulle famiglie
e sulle imprese della nostra città. Grazie. Grazie consigliere Tonon. Lascio la parola al sindaco, prego. Sono d'accordo con lei, consigliere, che i cambi in corsa generano stress e questo cambio in corsa è decisamente pesante per tante situazioni che si erano generate. È pur vero che questi super bonus, che questi forti interventi dello Stato che distribuiscono sulla fiscalità generale i costi sottesi da questi interventi avevano anche dei lati un pochettino pesanti da gestire. Comunque, una volta che il treno è partito, il cambiare rotta decisamente può creare molti problemi. I nostri uffici bravamente hanno messo subito mano ai dati in loro possesso e in parte sono riusciti a ricavare qualcosa. Abbiamo qui l'ingegnere della Giustina che può render conto almeno di una quota parte temporale che lei ha richiesto. Se dovesse aver bisogno di averli completi dalla data che ha fatto prima, ci vorrà del tempo naturalmente. Sì, buonasera. Allora, dal 1 gennaio 2020 a oggi contiamo 320 CILAS, di cui 268 per interventi di manutenzione straordinaria e 52 per interventi che dal punto di vista tecnico-amministrativo sarebbero interventi di edilizia libera, però è stata presentata la CILAS lo stesso per 52, quindi in totale 320. Bene. Chiedo al consigliere Tonon se è soddisfatto della risposta. Sì, grazie. Allora, il numero degli interventi indubbiamente è abbastanza rilevante rispetto al trend. Poi è difficile ovviamente quantificare, perché presumo che l'ingegnere me lo possa confermare, interventi in senso buono, lo dico, di piccolo cabotaggio e altri invece molto più impegnativi. Pensiamo a una CILA di una piccola casa privata o di un condominio, come ballano le cifre. Sicuramente l'importo totale è rilevante. Io mi auguro ovviamente che le nostre imprese, visto che fanno parte costituiscono una quota importante del PIL locale, abbiano la capacità ovviamente di proseguire la propria attività e che almeno una parte di questi crediti edilizi se le siano tenuto in carico i fruitori, diciamo così. Concordo anch'io col sindaco che indubbiamente il provvedimento era pesante da digerire, diciamo la verità. Forse il cambio di rotta, anziché essere, come dire, una curva a 90 gradi, una curva come dire, più leggera, più lieve, indirizzando un percorso che del resto, diciamo la verità, anche il precedente governo aveva auspicato, forse andava fatta, insomma, spero bene. Grazie. Grazie consigliere Tonon. Bene, passiamo ora alla prima interrogazione a risposta orale pervenuta dal consigliere comunale Mirella Bagliana, gruppo De Bastiani, sindaco, Rinascita e Civica, ad oggetto a quando il ripristino delle casette dell'acqua. Un attimo che metto a posto la tastiera qua. Ok, prego consigliere. Ok, allora buonasera a tutti. Do lettura dell'interrogazione. Dallo scorso settembre il servizio di distribuzione automatica di acqua potabile microfiltrata, refrigerata, gassata e naturale, le cosiddette casette dell'acqua, è sospeso. L'avviso affissi sugli impianti pubblici a firma del sindaco recitava: visto il considerevole aumento dei prezzi delle tariffe dell'acqua ed energia elettrica, nonché la difficoltà nel reperimento di anidride carbonica, si rende noto che a far data del 15 settembre
viene momentaneamente sospeso il servizio, ci scusiamo del disagio. Premesso che questo servizio a pagamento da sempre è utilizzato da molti cittadini, tant'è che da poco tempo è stata promossa una raccolta firme per chiedere il ripristino del servizio e sono state raccolte più di 850 firme. Significativo questo dato perché vuol dire che il servizio è usufruito da parecchie persone. Considerato che questi distributori d'acqua furono introdotti nel 2013 dalla loro amministrazione comunale nell'ambito delle azioni previste dal Piano di Azione per l'Energia Sostenibile PAES, in conseguenza dell'adesione al patto dei sindaci. Considerato che l'acqua erogata in un anno tra il 2013 e il 2014 è l'unico dato reperibile sul sito del comune, fu in quell'anno di litri 744.400 litri, pari a una media giornaliera di 2.000 litri complessivamente sulle 3 casette presenti in città. Considerato che le casette dell'acqua promuovono comportamenti ecologicamente sostenibili con la conseguente riduzione di rifiuti, offrono un'occasione di risparmio economico per i cittadini rispetto al costo dell'acqua in bottiglia, considerato che il Consiglio del quartiere della Valle Appesine più volte ha chiesto l'installazione di un distributore automatico d'acqua nella zona nord della città, considerato che in tutti i comuni limitrofi tale servizio, anche durante la crisi energetica e l'aumento dei costi dell'energia, non è stato sospeso, tant'è che parecchi cittadini si stanno recando tutt'oggi fuori comune per acquistare l'acqua. Considerato che da una dichiarazione riportata dal quotidiano Il Gazzettino dello scorso 23 settembre il sindaco dichiarava: puntiamo a ripristinare le 3 casette dell'acqua entro fine anno e di attivarne una quarta nel 2023 nella zona nord della città, probabilmente a Porta Cadore. Tutto ciò premesso, si interpella il sindaco per sapere come l'amministrazione stia provvedendo al ripristino del servizio e quando i distributori saranno riattivati. Se mi permette, sindaco, vorrei fare una piccola integrazione perché dalla stampa ho acquisito altre informazioni che lei ha rilasciato appunto alla stampa, dove pone la questione anche che la quarta casetta è parecchio costosa. Chiedo se avete interloquito con Piave Servizi, nel caso appunto magari questa casetta potrebbe essere gestita da Piave Servizi, e poi faccio un'altra considerazione, ma la farò anche dopo, se avete studiato l'eventuale possibilità che tutto il sistema sia poi gestito da Piave Servizi. Ecco, grazie. Allora, stiamo parlando delle casette che furono applicate qua in città nel 2013. Lei si ricorda, l'amministrazione D'Arè quella volta riuscimmo ad avere un finanziamento apposito e lo spendemmo con le migliori case dell'acqua allora in commercio come qualità. Le nostre sono di ottima qualità come casette dell'acqua. Avevano ormai 10 anni e se ricordate bene, nell'ultima fase in cui erano attive erano sempre più frequenti i momenti di interruzione, alle volte mancava la CO2, erano le uniche che avevano ancora la cifra a 5 centesimi, avevano bisogno di essere ripristinate al loro interno con cambi di porzioni di attrezzature interne, per cui non avevamo più la certezza, a fronte appunto, come diceva anche lei, dell'aumento dei costi, che quell'acqua fosse sufficientemente accudita, perché l'acqua distribuita così è alimento, non è acqua per altri fini, altri scopi, è acqua da bere. Quindi a fronte di tutte quelle incertezze là preferimmo interrompere il loro servizio e abbiamo cominciato fin da subito ad adoperarci per trovare il sistema di rinnovarle. Purtroppo c'è stato un po' di perdita di tempo all'inizio, perché la ditta che produceva quelle casette là era diversa dalla ditta che dava la manutenzione, e nel frattempo andavamo molto male a interloquire perché la ditta che le produceva nel frattempo
si era organizzata per assorbire anche il sistema di manutenzione e soltanto non da molto il processo si è completato e si è potuto interloquire con qualcuno, perché abbiamo preferito prima parlare con gli stessi di prima. Nel frattempo sì, i costi dell'energia sono andati mitigandosi, quindi un po' è decaduto in parte quel motivo che non ci rendeva sicuri della buona conduzione. Non ci siamo limitati a interloquire solo con la ditta, abbiamo interloquito anche con Piave Servizi naturalmente e anche con altre ditte. Ad oggi abbiamo più offerte sul tavolo e quindi saremo anche pronti per decidere quale. Ci manca soltanto il definire la modalità che ci consenta di farle durare nel tempo con garanzie di qualità sia sul servizio che dell'acqua erogata. Tempo materiale di chiarirci questo aspetto amministrativo e dopo partiremo con l'esecuzione di quanto detto. La quarta casetta, come dice lei, ricordo che all'epoca riuscimmo a spuntare le 3 casette con 39.900 euro. Oggi una casetta a doppia erogazione, che le fanno oggi a doppia erogazione, che è meglio in posti dove vengono utilizzate tante, costano 40.000 una. Quindi l'insieme del restyling delle 3 più la quarta farà sì che intanto approcciamo le prime 3 e la quarta, della quale individuammo già il posto ancora 10 anni fa, la faremo magari dopo in seconda battuta. Il posto non è un posto libero, perché quando si mette una casetta bisogna avere a disposizione corrente, acqua, scarico e parcheggio, perché l'acqua pesa e quindi occorrono tutti questi 4 e è vicino alla Vittoria Lata Nord. Questo è quanto, un po' di pazienza, ci stiamo arrivando. Grazie Sindaco. Consigliere, prego, soddisfatta? Sì, intanto ringrazio della risposta. La considerazione che facevo era se era fattibile inglobare per un futuro tutto il servizio come Piave Servizi, era quello che venisse meno l'onere per la nostra amministrazione, perché diventano dei costi e quindi mi chiedevo se fosse possibile, come lo fa in tanti altri comuni. È una delle opzioni possibili. E quindi potrebbe, ecco, vabbè, io non è escluso, insomma. Sì, ok, grazie. Grazie, consigliere Balliana. Passiamo alla interrogazione, al punto numero 3 dell'ordine del giorno, sempre interrogazione pervenuta dai consiglieri Alessandro De Bastiani, Mirella Balliana, ad oggetto decoro e sicurezza del centro storico di Serravalle. Prego consigliere De Bastiani per l'illustrazione dell'interrogazione. Grazie, buonasera a tutti. Premesso che molti cittadini ci segnalano le situazioni di degrado e del decoro del centro storico di Serravalle e situazioni critiche per la sicurezza dei pedoni che percorrono i portici di via Martiri della Libertà. In particolare ci viene segnalato che ogni giorno i portici vengono sporcati dalle deiezioni degli animali che accompagnano il passeggio dei loro proprietari, che spesso i cestini pubblici vengono utilizzati per il conferimento di rifiuti casalinghi, che la situazione del fondo stradale di via Martiri è fortemente compromesso, specialmente nel tratto nord vicino a Piazza Flaminio, costituendo un pericolo per i ciclisti che scendono da via da Cammino e rischio di danneggiamento delle auto in transito. Che i suddetti ciclisti, anche per evitare le buche nel porfido, spesso e sovente scelgono di percorrere via Martiri utilizzando i portici, con grave pericolo per chi esce dalla porta di casa o dei negozi. Se non si pone rimedio a questa situazione, prima o dopo si rischia che qualcuno si faccia male. Inoltre che in via Paietta ci sono tratti dove
il porfido rimosso non è più stato ripristinato e i cubetti sono da mesi e mesi ammucchiati al lato della strada. Tutto questo costituisce uno scempio per l'occhio, per il decoro, per il turismo e ancora più grave in quanto il centro storico di Serravalle è considerato il salotto buono della città. Tralasciamo le altre segnalazioni che lamentano il fondo stradale di Via Roma in quanto dovrebbe essere prossimo un intervento di manutenzione straordinaria. Almeno questo abbiamo letto sulla stampa. La situazione purtroppo è in continuo peggioramento, nonostante i cittadini abbiano più volte segnalato la situazione. I cittadini lamentano inoltre il fatto che a fronte di questa situazione non si riscontra la presenza dei vigili urbani che potrebbero inibire i comportamenti incivili descritti. Pertanto chiediamo cosa intende fare questa amministrazione per porre rimedio a una situazione che esaspera sia chi abita sia chi frequenta il centro storico di Serravalle e sicuramente nuoce all'immagine di tutta la città. Grazie. Grazie, consigliere De Bastiani. Risponde all'assessore Fasan, prego. Buonasera a tutti. Ringrazio i consiglieri Bagliana e De Bastiani per l'interrogazione. Decoro e sicurezza a Serravalle. L'interrogazione segnala il fatto che ogni giorno i portici vengono sporcati dalle deiezioni degli animali, soprattutto di cani, dal momento che sono anni che non vi passano altri animali come cavalli o pecore. Concentriamoci quindi sulle presenze canine sotto i portici di Serravalle. Come sempre quando devo fare qualcosa che investe il mio lavoro, sono solito fare dei sopralluoghi per verificare di persona quanto scritto. Per qualche giorno ho fatto delle passeggiate sotto i portici, ma non ho verificato particolari criticità di deiezioni o altro come indicato nell'interrogazione. Eppure i cestini pubblici erano in ordine come aspetto ad un centro storico importante e frequentato come Serravalle. Non so se definire questo un caso fortunato o sfortunato, dal momento che era mia intenzione verificare le criticità descritte nell'interrogazione, ma nulla di particolare ho riscontrato. Ho pensato quindi di incaricare la polizia locale di redigere una relazione sulla situazione del decoro dei portici di Via dei Martiri. Leggo quindi la relazione inviata dal comandante Camerin. In riferimento all'interrogazione presentata dai consiglieri comunali di Bestani e Bagliana, in data 7/2/23, mi sono premurato di effettuare un sopralluogo in Serravalle e ho riscontrato quanto segue. Sotto i portici non si trovano deiezioni di animali. L'ambiente risulta spazzato, pulito e in ordine. Nei cestini pubblici non si nota accumulo di immondizie, risultando contenere pochi rifiuti, circa un terzo della capienza. I conduttori di cani incontrati erano tutti provvisti di materiale per raccolta delle deiezioni. Il porfido posato in via Martiri richiederebbe una manutenzione straordinaria, ma non si hanno notizie di ciclisti che circolano sotto i portici per evitare la pavimentazione sconnessa. La relazione dei vigili questa è? La situazione sopra rappresentata è stata confermata anche dalle pattuglie operanti all'esterno. Non si profila una situazione di scempio per l'occhio. Anzi, il centro storico appare pulito, curato e accogliente. La presenza auspicata, non ho suggerita io, che sia chiaro. La presenza auspicata e auspicabile della polizia locale, la figura del vigile urbano non esiste più dall'86, nonostante l'impegno quotidiano non può essere garantita a causa della carenza di personale. A tal proposito si informa che la dotazione organica effettiva dal 2005 a oggi si è ridotta da 22 a 13 unità. Contemporaneamente sono aumentate le competenze e la complessità delle procedure di accertamento delle violazioni amministrative e penali.
Le dotazioni tecnologiche che avrebbero dovuto aumentare l'efficienza dell'attività operativa in realtà costituiscono esse stesse un aggravio di lavoro per rispettare i vincoli imposti dalla legislazione vigente. Nonostante questo, i risultati raggiunti dal comando nel 22 dimostrano che gli appartenenti al corpo di polizia locale si impegnano con solerzia per rispondere a tutte le richieste provenienti dalla cittadinanza, anche per le situazioni che, con gli strumenti normativi attuali, non sono risolvibili. Si rimane a disposizione di tutti i consiglieri, questa mi sembra una buona cosa, che volessero avvicinarsi alla realtà professionale della polizia locale, per comprendere l'impegno, le difficoltà, le tecnologie utilizzate e i risultati raggiunti. Questo dice il comandante Camerin. Continuo la mia risposta. Quindi abbiamo appreso che sotto i porci non si trovano delle iniezioni canine, sia per la solerzia dei serralevalesi, che amano il posto dove vivono e lo mantengono decoroso, sia per la diligenza dei cittadini vittoriesi con cani che applicano alla lettera quanto previsto dal regolamento comunale, onde non incorrere in sanzioni previste. Nemmeno con i ciclisti, come appurato dalla polizia locale, sono stato fortunato. Non ho visto alcuna bicicletta usare i portici per evitare le buche. La sola anomalia riscontrata è stato l'uso dei monopattini, per lo più da parte di ospiti del CEIS, che percorrendo via di Martiri verso nord e verificando la ristrettezza della stessa, preferiscono viaggiare contromano sotto i portici, non per le buche sulla strada, ma per una questione di sicurezza personale. Silenzio in aula, per favore. Silenzio. Grazie. Silenzio. Ho verificato invece che molti ciclisti preferiscono fare contromano via Roma, in discesa, piuttosto che scendere lungo via da Cammino, recentemente asfaltata, che sembra fatta apposta per l'uso della bici. Questo stride con le vostre osservazioni sull'uso della bicicletta in via dei Martiri. Per quanto riguarda il fondo stradale dissestato di via dei Martiri, sono d'accordo con le vostre osservazioni. Non è degno di Serravalle e deve essere assolutamente sistemato con solerzia. Non credo per la pericolosità del transito delle automobili, perché più è dissestata la strada più rallentano, ma soprattutto per i pedoni e perché così com'è è indecorosa. Tra parentesi, ricordo che i lavori in via dei Martiri e sui suoi San Pietrini sono costati finora, negli anni, alla comunità vittoriese almeno 1 milione di euro. Grazie, Assessore Fasan. Lascio la parola al consigliere De Bastiani, se è soddisfatto o meno della risposta. Prego. Beh, con tutta la buona volontà, dichiararmi soddisfatto sarebbe troppo impegnativo. No, io ritengo che negare l'evidenza non sia un buon metodo per amministrare qualsiasi cosa, sia quella pubblica che quella privata. Le fotografie del degrado, oltre ad essere state pubblicate sui giornali, girano sul web e le avete viste tutte quanti. Per cui non ho neanche parole. I cittadini, cioè, evidentemente quello che vedono gli abitanti di Serravalle non sfugge alla vista di chi sarebbe preposto, di chi lei ha incaricato di effettuare il sopralluogo. Comunque giudicheranno le persone sul valore della risposta che mi ha dato. Grazie. Grazie, consigliere De Bastiani. Passiamo ad un ulteriore... no, non si può. Allora passiamo ad un'ulteriore interrogazione a risposta orale, sempre del consigliere Varaschin, gruppo Tonimiato Sindaco, ad oggetto a quando i lavori decisi e mai iniziati in Val dei Fiori. Prego, consigliere Varaschin. Grazie e buonasera.
Allora, faccio un po' di cronistoria per far comprendere meglio ai colleghi di come sono arrivato a questa interpellanza. Agli inizi del nostro mandato c'era stato chiesto dal sindaco e dall'assessore Fasan di darci da fare nei quartieri per vedere quali erano le istanze e richieste dei cittadini per quel che riguarda marciapiedi, buche, strade da asfaltare, degrado, eccetera, in modo di portare a conoscenza a tutti gli organi competenti e creare delle priorità e la conseguente programmazione degli interventi per la risoluzione dei problemi, cosa che con molto entusiasmo tutti abbiamo fatto. Per quel che mi riguarda, di seguito elenco le richieste che dal 2020 continuo a fornire nelle riunioni dedicate sia verbali che scritte. Apposizione di segnaletica di divieto di sosta in pista pedonale via Giardino, via del Bersagliere, dove le persone che la frequentano, anche mamme con passeggini o carrozzine o persone anziane, sono obbligate a fare lo slalom tra le auto in sosta e molte volte ad uscire nella strada dei Colli, che è sempre molto trafficata, con i rischi che ne conseguono. Ripristino del passaggio pedonale a Carpesica, nelle vicinanze del negozio Il Graner, essendo in prossimità delle fermate dell'autobus sia a destra che a sinistra. Il passaggio pedonale già esistente, molto utilizzato per diversi anni, è tolto dall'amministrazione Tonon. È sito in un tratto di strada dove i veicoli corrono sempre moltissimo e neanche con il posizionamento degli armadi arancioni per gli autovelox si è riusciti a farli rallentare. Invito i colleghi a fare un giro nelle ore di punta, le ore in cui gli automobilisti si recano al lavoro, per capire quanto è difficile per un anziano o un ragazzo portarsi alla fermata del tram o semplicemente attraversare via del Bersagliere senza essere investito. Attraversamento pedonale in sicurezza nei pressi della chiesa di Cozzuolo, con relativi rallentatori luminosi e restringimento della sede stradale. Vedi strada provinciale 42, che da San Martino porta faccio un esempio qua, che da San Martino porta a Collemberto, o strada provinciale 635, zona Bagnolo, Casotto, tanto per prendere due esempi di comuni a noi vicini, siccome sono strade provinciali. Pensiamo solo ai fedeli che avrebbero diritto di recarsi a seguire le funzioni religiose in sicurezza. Ma c'è un ulteriore aggravio in quella zona. Abbiamo promosso bene le nostre colline, che molte persone, anche famiglie, nei fine settimana frequentano le perdonanze, con meta finale il parco di San Valentino a Cozzuolo, provenendo in gran parte da via D'Amello o da via dell'Artigliere, per portarsi sul lato del parco. Ogni volta l'attraversamento è un grande azzardo. Asfaltatura lato destro da incrocio Pian dei Salesei fino all'incrocio con via Giardino in direzione nord. Fintanto si rimane nel territorio di Conegliano, tutto a posto. Se oltrepassa il cartello di confine che indica Carpesica, incominciano i problemi. Tutta una serie di buche che gli automobilisti, le moto e i ciclisti cercano in ogni modo di evitare. Stiamo parlando di un centinaio di metri di strada e solo da un lato, e comunque non di una strada di campagna, ma di una strada che, come abbiamo visto dagli studi, con un'altra frequenza di passaggio. Non mi voglio dilungare parlando del cimitero di Carpesica, del parcheggio dell'autostrada Casello Sud, del degrado delle rotatorie, del progetto pista pedonale via Giardino, eccetera. Premesso tutto ciò, si interpella l'assessore Fasan per sapere quando i suddetti lavori verranno eseguiti, visto che nelle altre zone di Vittorio Veneto molti lavori sono stati fatti e altri stanno iniziando. Al contrario, nella Val dei Fiori, che a parte qualche cipresso tagliato al cimitero di Carpesica, iniziati o da iniziare, zero. Grazie. Grazie capogruppo Varaschin. Lascio la parola all'assessore Fasan, prego, per la risposta. Ringrazio il consigliere Varaschin per l'interpellanza che permette al Consiglio Comunale di essere informato sullo stato dei lavori pubblici e mi dà la possibilità di rassicurarlo che le sue preoccupazioni sono ben presenti alla Giunta e al Sindaco e per le quali quotidianamente ci stiamo impegnando. Certo, qualcuno può sembrare anomalo che un capogruppo di maggioranza arrivi a porre un'interrogazione consigliare al Sindaco sullo stato dell'arte dei lavori e chieda all'assessore di riferimento di esprimersi nel merito
in Consiglio Comunale. Si può pensare che non ci sia dialogo all'interno della maggioranza, ma al momento vedo che nessun consigliere di maggioranza ha finora approfittato della sua posizione privilegiata per fare interrogazioni, pretendendo risposte, invece che concorrere allo sforzo collegiale per la necessaria elaborazione di corrette idee e progetto. Reputo quindi che sia solo un problema di comunicazione col consigliere Varaschin. La cosa invece che potrebbe dare adito a qualche riflessione è che il consigliere Varaschin pone domande solo dei lavori da eseguire in Val di Fiori, quando il suo ruolo di rappresentanza investe tutta la città di Vittorio Veneto. Posso trarre la conclusione quindi che i lavori pubblici vadano bene per il resto della città, ad esclusione della Val di Fiori. Non so se ciò che io penso può essere valorato dalla realtà dei fatti. In ogni caso ritengo sia più produttivo per i consiglieri l'avere un approccio più diretto con Giunta e Sindaco nel contribuire ad amministrare aiutando e non chiedendo solo. Entrando nel merito della sua interrogazione, provo a darle una risposta la più puntuale possibile. Da subito posso informarla che pone delle domande che sono di pertinenza della Polizia Locale, che dell'Ufficio Strade, al quale spetta solamente l'esecuzione dei lavori previsti, soprattutto della Commissione Viabilità. Lei chiede apposizione di segnaletica di divieto di sosta in via Giardino e via del Bersagliere. Argomento questo già trattato più volte in Commissione Viabilità e che ha evidenziato alcune criticità. Comunque, con l'ultima commissione è stato deciso di apporre i cartelli di divieto nella parte nord del tragitto, mentre per il resto si deve interloquire ancora e più approfonditamente con la provincia. Lei chiede ripristino del passaggio pedonale nei pressi del negozio Il Graner di Varaschin. Stesse considerazioni riportate sopra. Anche in questo caso abbiamo già interloquito con la provincia ed avuto delle prescrizioni che richiedono un progetto articolato in vari interventi, mentre resta escluso quello che speravamo, ovvero di poter fare in isola salva persone al centro della strada. Bocciato. Lei dichiara che dal passaggio pedonale è stato soppresso dall'amministrazione Tonon e sicuramente ci saranno state delle motivazioni che hanno indotto la polizia locale a farlo togliere. Non credo che si possano fare e togliere dei passaggi pedonali a discrezione di chi ci abita o ogni cambio di amministrazione, ma si deve eseguire delle norme stradali applicate dalla polizia locale. Comunque a priori non escludo nulla, ma, come le ho già detto, non si tratta di un semplice attraversamento, ma di un progetto di sicurezza stradale che richiede anche un finanziamento importante. Lei chiede attraversamento pedonale nei pressi della chiesa di Cozzuolo, tutto come sopra. Accidenti. Ricordo che nell'area incrocio sono stati fatti dei lavori e asfaltature non eseguite dal comune ma da una società. Se ricordo bene, i lavori non sono stati portati a termine perché c'era una richiesta di allacciamento alla rete del gas da parte di privati. Mi informerò, però le garantisco che a Vittorio ci sono decine di richieste di attraversamenti pedonali anche davanti a chiese e negozi, dove è anche maggiore il flusso di veicoli e pedoni. Inoltre in questo momento c'è già un attraversamento pedonale, anche se non del colore che lei preferisce. C'è già. Per quanto riguarda le buche sulla strada e le mancate asfaltature, sembra solo una questione di bilancio. Una volta che ci dovessero essere sufficienti fondi e comunque seguendo un ordine di priorità dato dall'intensità del traffico veicolare e dallo stato della strada, si potranno asfaltare anche le strade da lei indicate. Per il cimitero di Carpesica e il parcheggio presso il casello autostradale ci sono già i progetti. A breve partiranno, magari dopo la prossima approvazione del bilancio, come per tanti altri progetti già maturi per partire in tutta la città. Lei chiede delle rotonde. Trovo non congruente la sua domanda. Se posso confermare che la rotonda in Val di Fiori presso il bar Monaco, quella del casello dell'autostrada e qui è in via Ippolito Pinto che incrocia via della Bresana sono tutte della provincia a cui spetta la manutenzione.
Non sono d'accordo di spendere i soldi dei cittadini nel sostituirsi ad altri enti, a meno che non ci sia la volontà politica di farlo, sottoscrivendo una convenzione e mettendo i soldi a bilancio. Se lei vuole questo, visto che usa lo strumento delle interrogazioni consigliari, faccia una proposta, magari questa volta coinvolgendo tutto il Consiglio nel trovare i numeri per la condivisione, perché è meglio non arrivare in Consiglio con iniziative e proposte personali, ma con accordi di gruppo. Niente di nuovo, quindi. Le enumero ora specificatamente per la Val di Fiori i lavori già eseguiti o di prossima realizzazione, nonché i progetti che stanno maturando che riguardano sempre il territorio della Val di Fiori. Se questa amministrazione non riuscirà a portarli a termine, sarà compito della prossima importante che l'attuale amministrazione generi idee e si impegni a realizzarne il maggior numero possibile. Progettazione in corso di opere pubbliche per la Val di Fiori. Progetto pista ciclopedonale dal casello Vittorio Veneto Sud a Carpesica. Da lei proposto e da lei seguito personalmente, mercoledì prossimo il progettista consegnerà il progetto di fattibilità in attesa di un finanziamento. Noi siamo stati i soli a realizzare questo progetto. Progetto di coltivazione delle ben 11 frane incombenti in Val di Fiori. Progetto di fattibilità in attesa di finanziamento PNRR, 850.000 euro, già inserito il 15 settembre nella richiesta di finanziamento del Ministero degli Interni. Terzo, progetto della ciclabile Venezia-Monaco dell'ingegner Cerro, pista che comprende anche il territorio della Val di Fiori, dal casello Vittorio Veneto Sud Cuzzuolo per arrivare alle cascate, dove incontrerà la pista ciclabile di Cornegliano. Lavoro in corso di prossima attuazione in Val di Fiori. Quarto, marciapiedi sotto il ponte dell'autostrada verso Parco San Valentino, attraversamento che è in attesa da anni. In occasione della realizzazione del marciapiedi sarà il momento migliore per inserire anche l'attraversamento pedonale da lei richiesto, già finanziato in attesa di un parere della provincia. Quinto, ampliamento dell'utilissimo parcheggio al casello sud dell'autostrada. Sesto, ricarica ad alta potenza per le auto elettriche al parcheggio al casello sud. Saranno installate 2 postazioni di ricarica ad alto voltaggio, al momento uniche a Vittorio Veneto. 7. Percorsi annessi al percorso principale dell'UNESCO. 8. Lavori di sistemazione vialetto e cimitero. Lavori già realizzati in Val di Fiori. 9. Viabilità e intombinamento della strada in Borgo Antiga. 10. Marciapiede in via del Bersagliere verso la scuola. 11. Captazione e regimentazione delle acque in via del Bersagliere. 12. Sistemazione area stradale presso Vinitonon. 13. Illuminazione pubblica via del Giardino. 14. Fibra ottica. Questa amministrazione è riuscita a portare la banda larga in Val di Fiori dopo anni di richiesta da parte dei residenti. Inoltre sta partendo un progetto di cablatura delle aree definite grigie, cioè finanziate dal governo per le aree periferiche eseguito da Open Fiber. Arriveremo a Borgo Antiga. 15. Rilevatori di velocità. 16. Recente sistemazione di ben 3 frane. Ricordo sommessamente che nei miei 2 mandati da assessore dei lavori pubblici sono stati investiti in frane più di 1 milione di euro in Val di Fiori. Con la certezza di essermi espresso per difetto, perché sicuramente non ho citato tutti gli interventi fatti, come ho potuto vedere reputo sia profondamente sbagliato e ingiusto che lei chiami zero tutto ciò. Grazie, Assessore Fasan. Prego per la replica al consigliere Varaschin. Prego. Allora, innanzitutto ringrazio l'assessore Fasan, ma non mi ritengo soddisfatto della risposta. Assessore, è un mio diritto fare un'interpellanza, anche perché ricordo che all'allora sindaco Scottà lei stesso presentò addirittura una mozione, quindi non vedo il problema. D'accordo con tutti i Assessore Fasan, non solo la sua risposta non mi soddisfa, ma mi dà lo spunto per alcune riflessioni. È ormai noto che a tutti chi a rigirare la frittata per eludere le proprie responsabilità qui dentro lei è il più bravo di tutti.
La colpa è della provincia, della mancanza di forza lavoro, della mancanza di soldi nel bilancio. Assessore, è segno di onestà intellettuali assumersi la responsabilità delle proprie mancanze. Quindi adesso sono costretto a smentirla. Il maggior numero di assunzioni effettuate dai comuni di Vittorio Veneto sono state effettuate presso i suoi uffici. Parliamo adesso della larghezza delle strade provinciali, dove sono state create isole di sicurezza e attraversamenti protetti per i pedoni, che è minore in altri comuni. Ad esempio, Ogliano, di fronte a Slateria, la larghezza della strada è di 7,56 m con marciapiede 9,60 m. Corbanese, il primo passaggio vicino alla banca, 7,86 m con marciapiede 10,27 m. A Carpesica, di fronte alla Fioreria, strada più marciapiede, sono ben 11,24 m. Davanti alla cantina Bellenda sono ben 10,70 m. Il passaggio esistente davanti all'osteria Camein è stato realizzato su una strada di 7,5 m. La strada vicino alla chiesa di Cozzolo supera i 10 metri. Non mi dilungo sulle misure di altri paesi perché mi rifiuto di pensare che tutti gli altri comuni confinanti siano più bravi di noi. E per cortesia, Assessore, ci porti la lettera e il documento dove la provincia si esprime negativamente sui passaggi pedonali di Carpesica e Cozzolo. Bene, a questo punto passiamo alla questione che in ogni dichiarazione in pubblico o sulla stampa è a lei molto cara, che è quella di mancanza di soldi. Sono sempre poche le risorse che le vengono messe a disposizione, ne mancano i soldi per fare i lavori, eccetera. La finisca con questa balla, Assessore, e le spiego subito il motivo. Da Presidente della Commissione Bilancio mi sono fatto consegnare le schede con gli stanziamenti, i soldi impegnati ed i soldi avanzati per le manutenzioni ed i piccoli interventi che qui passo ad elencare. Se serve, fornisco copie. Allora, siccome sono ben 23 i capitoli di spesa, ne prendo qualcuno a campione. 2020, interventi manutenzione e viabilità esistente, stanziati 327.660, spesi 27.660, avanzato 300.000. Sempre 2020, lavori ed interventi vari, stanziati 458.200, spesi 258.018, avanzati 200.181. Andiamo al 2021, ma prendo così a caso. Allora, manutenzione pubblica e illuminazione, stanziati 90.000, speso 72.815, avanzato 17.185. Interventi vari alla viabilità, sempre 2021, stanziato 173.200, speso 127.479, avanzato 45.000. 2022, manutenzione area verde pubblico, stanziato 35.000, speso 15.000, avanzato 20.000. Negli ultimi 3 anni non è riuscito a spendere la bellezza di 758.000 euro, questo per i piccoli interventi. Quindi, Assessore, dove sta il problema? Lei dice a me che sono consigliere di Vittorio Veneto e non solo della Val dei Fiori. Mi sembra che le sue priorità non coincidano con le richieste fatte dai cittadini e dai consiglieri. Anzi, le sue priorità sono purtroppo sempre spostate molto a nord. Dopo avervi stressati per 3 anni perché si realizzasse un progetto di pista pedonale in via Giardino, riva di Vianello, per chi... Ho contattato personalmente l'architetto Denardi e l'architetto Silan, che sto attualmente sollecitando e finalmente si incomincia a intravedere qualcosa. Se aspettavamo lei, la sua risposta sarebbe: non preoccupatevi, tranquilli, facciamo come al solito. Non avremmo visto ancora niente. Ritorno ai passaggi pedonali. Quando Vittorio Servizi ci mise a disposizione i famosi 60.000 e si decise di fare i passaggi pedonali. Chiesi a lei: ci sono dentro anche quelli della Val di Fiori? Risposta: certo, quando partiranno i lavori per realizzare i prossimi ci saranno anche quelli. Alla fine nessun passaggio, nessun cartello di divieto in pista pedonale, e qua stiamo parlando di sicurezza dei nostri concittadini e non di qualche aiola di abbellimento. Mi dicevano i residenti che hanno iniziato anche una raccolta firme, ma mi auguro salva qualcosa. Ha ragione, mi sono dimenticato delle frane. I soldi erano stati spesi perché era venuto giù tutto, non per prevenire. Ricordo ancora l'allora sindaco d'Arè con pala e carriola dare una mano
ad aprire la strada. E faccio anche notare che le ultime frane non sono state sistemate con muretti di contenimento e quant'altro, bensì solo rimesso un po' di materiale e riasfaltate. La strada sta già cedendo, prossimamente saremo punto a capo. Nella sua intervista al quotidiano online QDP News dice di pensare che da parte nostra ci sia una strategia a lei sconosciuta. Nessuna strategia, solo il rispetto del cittadino che mi ha votato per portare la sua voce qui in questo Consiglio Comunale. Assessore, le rimane poco più di un anno per farci ricredere. Tutti noi ci auguriamo che ce la faccia. Grazie. Grazie, capogruppo Varaschin. E passiamo, no, non si può replicare perché assolutamente sì, perché no. Questa è un'interrogazione più anomala che ho mai visto io. Permetti? Scusate, passiamo al punto non soddisfatto, no? Scusate, Ma io non ho la Presidente, possibilità. faccia bene il suo lavoro, per favore. Scusate, non ho la possibilità di interrompere il microfono degli assessori e del sindaco, purtroppo. Non si può replicare, il regolamento lo dice, passiamo al prossimo Non si può punto. replicare l'interrogazione. Dalla prossima volta o dalle prossime volte. male il suo lavoro, mi permetta. Allora, passiamo al come sempre, direi l'ora. Passiamo alla mozione presentata modo di rispondere. dal consigliere comunale Mirella Bagliana, gruppo De Bastiani, sindaco, Rinascita Civica, ad oggetto promozione nel territorio comunale di comunità energetiche rinnovabili e di gruppi di autoconsumo di energia rinnovabile. Prego, consigliere Bagliana, illustri la sua mozione. Prego. Grazie. Allora, darò lettura dei punti essenziali della mozione. Premesso che i cambiamenti climatici rappresentano una minaccia al benessere delle persone e alla salute degli ecosistemi, l'aumento della temperatura del pianeta causata dall'effetto serra antropico è un problema mondiale che richiede soluzioni locali. Premesso che per superare queste sfide la Commissione europea ha adottato una serie di proposte Green Deal europeo che trasforma le politiche europee in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità in modo da ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Premesso che, al fine di sostenere il raggiungimento di tali obiettivi, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo hanno adottato la cosiddetta RED II, la direttiva europea sulla promozione delle fonti rinnovabili, che riconosce e promuove le configurazioni di autoconsumo collettivo e di comunità energetiche. Premesso che il maggior ricorso all'energia da fonti rinnovabili può svolgere una funzione indispensabile anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel garantire un'energia sostenibile a prezzi accessibili, nel contrastare la povertà energetica, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, oltre alla leadership tecnologica e industriale, offrendo nel contempo vantaggi ambientali, sociali e sanitari, come pure nel creare numerosi posti di lavoro e di sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate, nelle regioni o nei territori a bassa densità demografica o soggetti a parziale deindustrializzazione. Considerato che, coerentemente agli indirizzi europei, l'Italia ha adottato il Piano Nazionale Integrato dell'Energia e Clima, nel quale vengono individuati gli obiettivi da raggiungere per il 2030. Tali obiettivi sono perseguiti anche e non solo attraverso la promozione delle istituzioni delle comunità energetiche rinnovabili e CER. Sì, allora io mi rifiuto anche di andare avanti, sinceramente, Presidente. Vedo che l'interrogazione del consigliere Varaschin ha preso proprio di petto tutti quanti, quindi io a questo punto aspetto che voi vi consultate e vi scambiate le vostre opinioni e poi andrò avanti, perché cioè, è inutile che io presenti una mozione se non me ne frega niente a nessuno, scusami. Cioè, prima discutete dell'interrogazione di Varaschin e dopo andrò avanti mia. Allora,
Consigliere, riprenda Sì, pure grazie, dall'inizio però- anche. No, dall'inizio è riprenda inutile pure- perché no, tanto... riprenda pure No, dall'inizio. andrò avanti, chiedo solo un po' di cortesia. Se voi volete sospendere la seduta e discutere tra di voi della questione politica di Varaschin, ne discutete, e se no, non lo so, sospendiamo un attimo, così No. vi scambiate le opinioni tra di voi e poi riprendiamo. Ha ragione, io non le so. direi di riprendere dall'inizio, così almeno No, io ha vabbè, un po' di no, attenzione. non voglio portare no. via tempo al Consiglio Comunale, lungi da me, perché già questa sera qualcuno ha detto che è l'ultimo di Carnevale che deve andare a far festa, sui giornali è uscita anche questa notizia, quindi mi sembra che star qua in Consiglio Comunale sia una perdita di tempo per qualcuno. Vabbè, Comunque, lasciamo... riprenda all'inizio, riprenda Ah, dall'inizio. no, dai, no, comunque dai, le premesse le abbiamo un po' considerate, la questione del... Allora, Silenzio. vado avanti. Considerato che appunto coerentemente agli indirizzi europei è stato adottato il piano integrato di energia e clima in Europa, nel quale vengono individuati gli obiettivi da raggiungere per il 2030, tali obiettivi sono perseguiti anche e non solo attraverso la promozione dell'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili del CER. Considerato che la Regione Veneto ha dato seguito a una legge regionale inerente appunto alla composizione e istituzione di queste comunità energetiche, considerato che alla lettera A del comma 2 dell'articolo 3 c'è la legge regionale prevede lo stanziamento di fondi adeguati a favore dei comuni e dei gestori pubblici di edilizia residenziale che partecipano poi a queste CER, considerato che gli enti locali, quali comuni, possono essere promotori sui propri territori di politiche sociali attive che coinvolgono i cittadini nella promozione e partecipazione delle diverse forme della comunità energetica, contribuendo efficacemente ad affrontare e ridurre la povertà energetica tra i cittadini, in particolare verso gli anziani e le fasce deboli della popolazione. Considerato inoltre che molteplici aziende, medie e piccole aziende, stanno manifestando interesse verso questo sistema di autosufficienza energetica, ipotizzando possibili interazioni con soggetti pubblici e privati. Tutto ciò premesso, si chiede al Sindaco e alla Giunta di promuovere nel territorio comunale la creazione di queste comunità energetiche o gruppo di autoconsumo collettivo tra i cittadini o tra ente comune e cittadini, e di impiegare l'impiego per la realizzazione di questi impianti delle aree e di coperture di edifici pubblici, e di assicurare ai cittadini inoltre, attraverso la creazione di apposito sportello, informazioni necessarie a promuovere la creazione di comunità energetiche e gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Allora, se mi consentite, vorrei aggiungere questa considerazione. Siccome so che il sindaco sta seguendo la vicenda e forse è quello più interessato qua in aula, a differenza di tanti altri consiglieri, ma comunque. Allora, vorrei dire che questa mozione l'ho presentata il 7 gennaio, dopo che da tutto il 2021 al 2022 si sono seguiti più discussioni sull'opinione pubblica e sulla pubblicità rispetto a queste comunità energetiche, e che quindi i cittadini, dal mio punto di vista, stanno avanzando domande rispetto a questi nuovi sistemi di produzione e di consumo di energia elettrica. Non avendo ricevuto alcuna informazione rispetto all'attività dell'amministrazione comunale, avevo deciso di presentare questa mozione, a differenza ad esempio di altri comuni del territorio che effettivamente si stavano e si sono già mossi rispetto alla costituzione di queste comunità energetiche. Quindi dopo questo, dopo la presentazione, abbiamo appreso dalla stampa, sindaco, lei ha rilasciato delle dichiarazioni che l'amministrazione si sta muovendo in questo senso per iniziare un percorso che porterà alla creazione appunto di una CER, immagino. Siccome stiamo seguendo gli sviluppi anche a livello provinciale, ho partecipato anche all'ultimo webinar della provincia l'altro giorno, e quindi penso che sia una tematica da seguire, e che sia indispensabile anche però seguire un percorso partecipativo rispetto a quello che l'amministrazione poi intenderà perseguire. Avevo letto anche l'intervista da parte della consigliera Salezze rispetto all'idea di seguire o di consorziare in rete queste comunità energetiche, perché più una piccola comunità energetica da sola magari avrà difficoltà, però messe assieme, ecco, che svilupperanno dei vantaggi molto, molto più ampi. Quindi anche vorrei magari anche approfittare di questo momento
E Sindaco, io avrei anche già alcune domande, se non sono troppo preventive rispetto al percorso che state scegliendo. Le faccio subito, così magari lei mi risponde e io... No, guardi che è una mozione, Sì. quindi c'è discussione in aula. Sì, no, quindi... va bene. Allora, io magari nel secondo giro approfondisco alcuni argomenti. Vorrei solo dire che l'ho posta da una questione politica e amministrativa, naturalmente non siamo tecnici e penso che anche questa sera non scenderemo nel particolare, anche se io ho cercato di documentarmi parecchio sulla formazione delle CER. Ecco, grazie. Ecco, allora preciso ai consiglieri che essendo una mozione io apro la discussione, quindi avete i 2 giri, no? Uno di 7 e uno di 5, sia consiglieri sia giunta, 2 a testa, punto e basta. Prego, aperta la discussione. Consigliere Dus, prego. No, posso chiedere una cosa, se magari il sindaco ha già delle risposte a quella mozione e ci evita magari di fare delle domande inutili, se posso magari chiedere se può intervenire per primo, se lei lo ritiene Presidente, ritieni, che se così ritiene, magari, sì. dopo magari entriamo noi. Se il sindaco vuol dare qualche precisazione di tipo come tecnico, desiderate. volentieri. L'argomento effettivamente è all'ordine del giorno e sta interessando un po' tutti. Forse è il caso anche di spiegare cos'è una comunità energetica, perché la comunità energetica non è un metodo per produrre energia elettrica quanto una forma di organizzazione in modo tale da poter mettere in rete ciò che si produce, non con tutti gli impianti FER oggi esistenti, ma con quelli che sono stati resi attivi dopo circa metà dicembre 21. Quindi si parla esclusivamente di energie rinnovabili. E queste comunità energetiche praticamente tramite contratti di diritto privato fra soci possono mettere in comune l'energia prodotta e consumata nel momento della produzione. I soci possono essere soci produttori, soci consumatori o rivestire ambedue le figure. Diciamo così che al momento, che rende un pochettino difficile andare avanti con la progettazione di eventuali soluzioni o idee, è il fatto che la normativa non è ancora matura. Infatti si spera che maturi con linee guida più precise da parte del GSE, di ARERA, del Ministero stesso, perché sembra sia assodato il fatto che gli impianti non siano limitati a 200 kW di potenza, ma possano anche arrivare al mega, si dice, e che soprattutto la cabina di riferimento sia una alta tensione, quindi con raggi d'azione che possono raggiungere i 10 km. Noi pieni come siamo qua di cabine ad alta tensione avremo un territorio estremamente ampio in cui potranno nascere queste comunità energetiche. Queste comunità energetiche che una volta create però bisogno anche di una gestione, bisogna che ci sia qualcuno che pagato permetta a questo scambio di energia prodotta e consumata al momento. In Germania la normativa è più avanzata, ma mi spiegavano che è più avanzata soltanto perché le loro linee sono già attrezzate per poter fare certi conteggi. In Italia una piccola comunità energetica che nascesse oggi, così quasi un gioco, per esempio non permetterebbe a un socio consumatore di dotarsi anche di batteria in modo tale da averne anche per il momento successivo alla produzione, proprio perché mancano certi elementi che permettono i conteggi, perché alla fin fine la comunità energetica è un insieme di conteggi con saldo finale. Non è ben preciso anche quali costi il valore dell'energia verranno sommarsi al costo dell'energia circa la veicolazione dell'energia oppure altri ammennicoli legati a terna, legati a altri fattori che incidono normalmente nella bolletta.
proprio perché l'ambiente è ancora, sì, si sta muovendo, ma è ancora alquanto incerto. Noi intanto ci siamo premurati come amministrazione. Lei mi pare che chiedesse che l'amministrazione si muovesse in questo senso. Io mi sono già iscritto, come diceva, e ho seguito già il primo webinar, ma ce ne sono altri 2 in attesa, e poi ci sarà un quarto incontro in presenza. Tanto si spera sempre che maturi questa normativa. Alla fin fine intanto si tira, diciamo, a campà. Un po' tutti sono interessati, bravamente anche l'Unione Montana per i suoi comuni sta pensando anche lei di informare quantomeno sullo stato dell'arte, in modo dopo da pensare effettivamente, essere più pronti nel cogliere qualche opportunità, definita poi dalle normative che usciranno. L'amministrazione, cioè io ho contattato anche delle entità particolarmente preparate per fare un qualcosa di più ampio che se non il comune di Vittorio Veneto. Ho già parlato per esempio con l'associazione UNESCO, perché siamo vicini ad altri comuni, facciamo parte di un'entità dove un aspetto, se non altro green, o che coltiva il green, è un valore aggiunto per i nostri comuni UNESCO. E eventualmente ho già chiesto quali sono le date libere al nostro Teatro da Ponte per invitare tecnici anche dei 29 comuni, non tanto per trattare in modo diverso l'argomento, è che tutti hanno il proprio area, l'Unione Montana ha la sua area, l'UNESCO ne ha un'altra, e magari assieme si può individuare qualche soluzione migliore. Nel frattempo un qualcosa di più certo è rappresentato dalla produzione vera e propria, cioè dal fotovoltaico, perché qua da noi vento non ce n'è a sufficienza per pensare all'eolico. Ci sono delle centraline ormai quasi esaurite come posti utili, erano 18 in origine, attualmente dovrebbero essere 9, effettivamente che lavorano sono 7. E soprattutto queste, essendo partite prima di quella data che dicevo prima, non potrebbero mai rientrare a concorrere con la loro produzione, che sarebbe più utile perché è estesa sulle 24 ore nella costituzione delle comunità energetiche. Invece molto diffusi sono i fotovoltaici, molti sono indirizzati a dotarsene, ci sono delle difficoltà per i centri storici, che è anche quello un tema che potrebbe essere risolto dalle comunità energetiche, perché molta gente che abita in centri storici come qua a Vittorio sarebbe esclusa dalla possibilità di dotarsene, no? E quindi proprio campi fotovoltaici esterni ma a servizio con priorità su chi non può altrimenti farlo potrebbe essere un'ulteriore idea. Il 10 marzo, non l'ho detto nelle comunicazioni iniziali perché sapevo che c'era l'argomento che stava per arrivare, il 10 marzo all'area Fender avremo, grazie a una scuola che tratta l'edilizia di Sedico, che sta facendo il giro di tutti i comuni del Bellunese, ci fa la cortesia di tenere una serata anche qua, perché chi ha il fotovoltaico, chi vuole farlo, deve sapere di cosa ha bisogno, e chi ce l'ha deve saper bene come si fa a massimizzarne l'utile, sia come manutenzioni, sia anche con rapporti del GSE che devono continuare e saper come fare a farli per non aver perdite, diciamo così, produttive. Quindi l'amministrazione si sta muovendo in questa fase qua, siamo come tutti in attesa intanto ci stiamo attrezzando con la conoscenza. Questo è lo stato dell'arte, insomma, al momento. Prenotazioni. Prego, Dus. Sì, buonasera a tutti innanzitutto. E ringrazio la consigliera Mirella Bagliana per la presentazione di questa mozione, che è assolutamente attuale e utile e concreta sia per il Comune che per i cittadini. Così mi piace solo ricordare che più di un anno fa ne avevo accennato a questo tema, ma era caduto un po' nel vuoto, e sono contento che adesso sia stato raccolto e anzi implementato con la presentazione di questa mozione.
come ha giustamente detto il sindaco, la normativa in merito alle comunità energetiche è in continua evoluzione e un po' tutti i comuni che si stanno in questo momento interfacciando sono in attesa delle linee guida che dovrebbe emettere il Ministero dell'Ambiente e speriamo che siano le più ampie possibili in modo da consentire la creazione di comunità energetiche su ambito comunale come è già possibile, però ampliando anche fino al megawatt come si diceva poc'anzi. Io credo che oltre alle ricadute economiche c'è un aspetto sociale non indifferente sulle comunità energetiche, nel senso che possono essere un aiuto per le persone che sono in difficoltà dal punto di vista energetico, o le strutture o le associazioni o quant'altro. E i pochi anzi esempi di comunità energetiche che sono attualmente state realizzate in Italia vanno proprio in questa direzione, cioè il comune ha ad esempio a disposizione, non lo so, il fotovoltaico di una piccola palestra che non utilizza in determinati momenti e mette a disposizione l'energia in surplus magari del medico di base del laboratorio piuttosto che della farmacia, in modo da garantire dei servizi ai cittadini. Credo che siano delle soluzioni, ripeto, dal punto di vista sociale che abbiano una ricaduta importante, che possono anche dare proprio l'esempio di come ci si debba muovere dal punto di vista energetico. È stato affrontato il tema delle cabine, è un tema tecnico però è assolutamente rilevante, perché fino a poco fa si poteva costituire le comunità energetiche solo sulle cabine di media, adesso invece è stato ampliato e quindi si consente un ampliamento a più ampio raggio. A tal proposito di cabine, faccio presente che il 20 agosto 2020 l'assessore Antiga, dalle pagine del Gazzettino, dichiarava che era imminente la distruzione della cabina che metteva in collegamento via Marconi con via Caprera. Sono passati un po' di mesi, qualche giorno. Io adesso non è che vorrei ripercorrere le parole del consigliere Varaschin, però non lo so se ha una risposta a tal proposito, perché quella cabina rimane ancora lì come un tomo. Però lei diceva che il 20 agosto 2020 a fine anno l'avremmo tolta e invece è ancora là. Piccola nota a piedi pagina, la faccio invece all'assessore Fasan per l'affair politico che c'è stato prima. Le consiglierei di andare a rivedere i suoi post su Facebook, dove lei è sempre sì, molto attivo, in cui ricordava le vicende dell'amministrazione Tonon e i vari consiglieri che facevano le pulci all'amministrazione Tonon, cosa che invece con lei non capitava. Ecco, magari adesso, alla luce di ciò che è successo questa sera, potrà andare a ricorreggere quei post lì e magari fare un'errata corrige. Grazie. Grazie, consigliere Dus. Altre prenotazioni? Consigliere Gomiero. Buonasera, a tergo di questo e anche delle dichiarazioni che aveva fatto Dus un anno fa circa per gli impianti a terra di fotovoltaico, l'abbiamo visto in commissione edilizia sul regolamento, siamo molto attenti qua su Vittorio Veneto, sì di creare queste comunità energetiche e produrre magari in grosse quantità fotovoltaico, ma che non ce le troviamo su per le colline piantate là. Quindi se vanno in una discarica o su cave che sono a filo di terra, che non si vedono bene, altrimenti poi nel regolamento comunale che andremo a discutere ne abbiamo discusso parecchio, sia di vederle sulle terrazze e soprattutto di trovarsele sulle colline, perché chi ha grossi terreni a terra va bene, però noi nelle nostre colline è meglio che vediamo gli alberi. Grazie. Grazie, consigliere Gomiero. Altre prenotazioni? Consigliere Del Re, prego. Sì, ringraziamo il consigliere
la consigliera per la sensibilità su questo argomento, ma mi pare che su questo argomento la sensibilità dell'amministrazione si sia manifestata ancora quando nella mia amministrazione e il sindaco attuale era il responsabile. Quel parco fotovoltaico fatto in zona industriale ne è un esempio di sensibilità per quanto riguarda il green e per quanto riguarda questo punto. L'amministrazione sta continuando a andare avanti, naturalmente aspettando anche normative, che non ci sono vuoti comunque per definire questo argomento, per cui noi la pensiamo come lei, ma credo che l'amministrazione lo ha spiegato il sindaco già nella prima risposta, e quindi credo che siamo tutti d'accordo, anche perché, e ripeto, giustamente come diceva il consigliere Gomiero, bisogna stare attenti perché in certe aree, vedi Mogliano, si cerca di fare, si sta tentando, o forse si è già fatto, o siamo ormai negli ultimi punti, per fare un parco fotovoltaico a terra che sarà veramente devastante per il nostro territorio, sottraendo soprattutto a quello che può essere l'agricoltura del nostro territorio. Quindi sicuramente green, ma con intelligenza, cerchiamo di fare squadra assieme. Quando c'è maggioranza o minoranza abbiamo le stesse idee, e mi pare che si possa andare avanti, naturalmente con il sindaco che lo ha dimostrato qualche 5-10 anni fa. Grazie consigliere De Re. Consigliere De Antoni. Sì, non è una questione di sensibilità, cioè siamo tutti molto sensibili a questo discorso delle energie rinnovabili, quindi grazie anche alla consigliera Mirella abbiamo sollevato questa sera questo argomento. Io dico, e sono d'accordo con tutti gli interventi che ci sono stati, che la normativa è in evoluzione, ci sono tante problematiche, però ci sono anche degli esempi che già stanno andando avanti. Ad esempio quello della Campus Edge Farm di Roncade è una delle iniziative che è già partita, nel senso di mettere assieme più utenti e vedere come si può fare per far funzionare anche questa come sono 13 edifici costituiti prevalentemente da utenze domestiche e che hanno un unico pod in questo caso, sì, tutte concentrate lì, però secondo me come suggerimento io proporrei magari una serata fatta su questo argomento da qualche tecnico. Mi ha accennato a questo discorso del 10 marzo, ho detto ma è un'altra cosa credo, cioè provare a chiamare qualche esperto che lei ha già contattato e fare una serata in cui si illustrano queste possibilità. Già nella gente si inserisce questa idea e quindi pian piano si può cominciare a costruire. Partire alla grande anche per più comuni forse è ancora complicato, però ad esempio qualche condominio questa cosa la potrebbe fare. Quindi facciamo intanto una riunione, cioè, partiamo con le piccole cose, perché se aspettiamo di conoscere tutte le normative, tutte le esperienze, tutte le autorizzazioni, se ci superano tutti gli altri e noi restiamo a piedi. Ecco, considerando soprattutto, come forse ha detto anche il consigliere Dus, l'aspetto sociale, perché su questo tema, anche in questo periodo di aumento delle tariffe per l'energia, poter realizzare un gruppo insomma di autoconsumatori all'interno di un condominio o all'interno di una piccola borgata può sicuramente essere un grosso ritorno anche dal punto di vista economico. Consigliere Bagliana. Sì, innanzitutto mi scuso per prima se ho avuto un attimo mi sono lasciata un po' andare, però vabbè. Allora, no, la mozione di questa sera non vuole richiamare nessun, cioè voglio dire, è una tematica che è giusto iniziare ad affrontare. E secondo me proprio per il valore che ha in sé intrinseco sia da un punto di vista ambientale, culturale e sociale, trovo che sia utile che questa assemblea inizi a parlarne. Quindi anche perché se non iniziamo fin da subito a tracciare poi quello che sarà il percorso,
arriveremo anche tardi, di solito si arriva sempre tardi anche rispetto ai finanziamenti del PNRR che ci sono rispetto a questo, voglio dire non ci saranno, prima o poi finiscono anche questi finanziamenti, quindi io è per quello che dico e mi trovo d'accordo anche col consigliere De Antoni, iniziamo a lavorarci, iniziamo a parlare e anche sul territorio iniziamo a informare i cittadini, perché poi quando si tratta di chiudere il cerchio, almeno le persone sono preparate e quindi ci potrebbe essere un'adesione maggiore o minore appunto a seconda della sensibilizzazione che hanno poi ciascuno ha rispetto a questa tematica. Vorrei anche dire che le comunità energetiche non sono il panacea di tutti, voglio dire, della completa transizione energetica e rispetto agli obiettivi poi che sono in oggetto nel 2030 e nel 2050 da raggiungere. È solo un piccolo tassello rispetto a tutto quello che deve aiutare poi a sviluppare un processo sostenibile. Volevo solo anche evidenziare la questione del ruolo anche delle piccole e medie imprese, secondo me, che non è da poco, perché le imprese, le piccole e medie imprese rivestono anche in queste comunità energetiche un ruolo fondamentale e anche perché ci sarà da pensare chi costruisce eventualmente gli impianti, nel senso che non sono impianti anche, prima non parlavo di territori deputati all'agricoltura, ma voglio dire anche impianti sopra le aziende industriali o di piccole e medie imprese sono impianti abbastanza costosi, anche per un comune costruire nuovi impianti è un importo di spesa non indifferente, quindi c'è da fare tutto un piano di finanziario per vedere rispetto agli incentivi il recupero, poi l'ammortamento di questi interventi, si parla insomma quasi di milioni di euro per progettare eventualmente con certi kilowatt, mega kilowatt degli impianti, quindi non stiamo parlando di piccole cose ma bensì di cose abbastanza importanti, ecco perché secondo me vale la pena iniziare a parlarne. Poi naturalmente è giusto anche considerare che il percorso va fatto assieme, nel senso che come ha detto lei, partecipando tutti i comuni, sono d'accordo anch'io che ci sia un percorso omogeneo, ecco, in questo processo, altrimenti rischiamo di fare ogni comune o ogni entità percorsi differenti che poi magari non riescono neanche a parlarsi tra di loro. Quindi va bene, però ecco, auspico solo che ci sia anche una condivisione con i cittadini stessi e anche con i gruppi di minoranza. Ecco, grazie. Grazie, consigliere Bagliana. Se posso dare un piccolo contributo anch'io, è bene parlarne in Consiglio Comunale di queste cose. Ricordo comunque che ci sono delle grandi discussioni a livello tecnico e tecnologico e qui parlo di ingegneri dell'Enel, tra una produzione distribuita e di piccola produzione, difficilmente gestibile per un paese, per il fabbisogno della produzione di un paese, e invece grosse centrali più facilmente gestibili e più facilmente controllabili e ad uso del paese. Quindi la diatriba insomma è aperta. Prego, Sindaco. Sì, se no chiudiamo. La data, Microfono, Sindaco. Consigliere De Antoni, è il 10 marzo, però è principalmente incentrata sulla esecuzione o miglior gestione del fotovoltaico. Nulla vieta di parlare delle comunità energetiche. Le comunità energetiche, come ha detto lei, come ce ne sono state, ne sono nate alcune, ma tutte quante molto piccole, che già oggi si possono fare, perché se non si va a pensare a grossi punti di produzione e utilizzo di cabine primarie, quelle si possono anche fare. È un contratto privatistico tra i vari tipi di soci che convergono. A questo proposito segnalo che la nostra provincia ha già aperto uno sportello che in certi orari che si possono trovare nel sito della provincia possono dare queste risposte, ma sono risposte semplici che possono essere ad uso
del condominio, come dice lei, ma il condominio che abbia anche la disponibilità di un parco fotovoltaico sufficiente, perché il condominio in genere non ne ha spazio a sufficienza per farsi la corrente. Quindi la provincia già può dare qualche risposta. Quello che dicevo io era un convegno più importante che vale la pena di fare quando si hanno risposte certe. Per le risposte minime si possono fare anche telefonicamente con la provincia, già oggi. Circa la cabina dell'Enel, provo a dire quello che so io, consigliere Dus. È una vicenda che nasce ancora con l'amministrazione D'Arè, mi pare, e già all'epoca si concluse la pattuizione con Enel con anche un costo, no, che abbiamo sopportato. Poi i 5 anni dell'amministrazione successiva, là nessuno ha battuto niente. Infatti non è stato facile neanche concludere il concambio notarile, l'abbiamo fatto a ottobre dell'anno scorso. A tutt'oggi l'abbattimento ancora non si può fare perché Enel ha ancora i suoi impianti dentro nella vecchia. I lavori sono appena cominciati, hanno fatto delle piccole gettate di cemento in cui stanno aspettando che tiri, come si dice tecnicamente, qualche settimana per terminare lo spostamento dei loro impianti. Una volta che sono stati tolti si potrà passare all'abbattimento. È cosa di questi giorni. Grazie Sindaco. Non vedo altre prenotazioni. Allora passiamo alla dichiarazione di voto, se qualcuno ce l'ha. Nessuna dichiarazione di voto. Passiamo alla votazione. Allora, alla proposta di mozione presentata dal consigliere Balliana. Favorevoli? 6. Contrari? 10. Astenuti? 0. Allora, la delibera non è approvata con favorevoli, silenzio in aula, favorevoli 6, contrari 9 o 10, astenuti 0 e assenti 1. Silenzio per cortesia. Allora, favorevoli 6, contrari 10, astenuti 0. La delibera non è, la mozione non è approvata. Passiamo al prossimo punto. Approvazione del regolamento edilizio comunale in adeguamento al regolamento edilizio di cui l'articolo 4,1. Lascio la parola al ingegner della Giustina. No? Chi è che illustra la delibera? Scusate. Sì. Prego, Sindaco. Una semplice parola di presentazione del lavoro che questa sera verrà presentato. Ricordo che arrivare anche noi al PAT e rinnovare il regolamento edilizio era un obiettivo che ci eravamo posti. Il primo lavoro che... Com'è che qua si è disattenti, consigliere Balliana? Silenzio per siamo arrivati all'obiettivo primo, quello del rinnovo del regolamento edilizio che avevamo, che era assolutamente obsoleto.
I tecnici dei nostri uffici ora ve lo descriveranno. Allora, presenta la proposta di delibera del regolamento edilizio, ecco, ingegner Curti o ingegner Della Giustina. Prego. Buonasera a tutti. Io faccio solo 2 parole per inquadrare il lavoro fatto dall'ufficio edilizia in questi anni, dopodiché per la parte diciamo più tecnica e di contenuto lascio la parola al collega, l'ingegner Della Giustina. Dunque, la storia del regolamento edilizio nasce un po' di anni fa, quando la conferenza Stato-Regione decise che bisognava predisporre un regolamento edilizio unico per tutta l'Italia. Poi ci si rese conto che non era possibile fare un regolamento edilizio che andasse bene per tutta l'Italia, ma pensiamo banalmente alla nostra regione, un regolamento edilizio che va bene a Jesolo forse non risponde alle esigenze di Cortina. Quindi la scelta fu di fare il regolamento edilizio tipo. Regolamento edilizio tipo che come contenuti si è trasformato in un elenco di argomenti che tutti i regolamenti edilizi d'Italia dovevano trattare, quindi alla fine si è trasformato in un sommario, di modo che io lavori a Vittorio Veneto, che io lavori in Puglia piuttosto che in qualsiasi altra parte d'Italia, l'articolo 27 del regolamento edilizio avrà sempre quel contenuto, cioè quell'oggetto, dopodiché il contenuto sarà chiaramente quello che il comune e o la regione vorranno inserire. A seguito del lavoro fatto quindi a livello di conferenza unificata, la Regione Veneto ha fatto tutta un'attività per redigere delle linee guida con le quali ha proposto quello che doveva essere che poteva essere il contenuto del regolamento edilizio, nel senso che l'attività della Regione è stata analizzare articolo per articolo e suggerire possibili contenuti, lasciando però a ogni comune la libertà di inserire all'interno di questo regolamento quello che più si adeguava alle realtà locali. Quindi il lavoro fatto dall'ufficio è stato quello di partire dalle linee guida regionali, dal regolamento edilizio vigente nel comune di Vittorio Veneto, di fare un'attività di lettura interna nostra critica, di chiedere il supporto dei professionisti che normalmente operano presentando pratiche edilizie nel nostro territorio e di raccogliere tutto questo materiale, dico bene Marco, e riassumerlo e riversarlo in una proposta di regolamento edilizio, cercando quindi di, laddove possibile, risolvere alcune criticità che in questi anni erano state riscontrate nell'utilizzo del regolamento, non tanto perché il regolamento fosse fatto male, quanto perché il nostro regolamento è datato, in quanto adottato con il piano regolatore del 93, poi successivamente modificato, e come tutti i regolamenti ogni volta che si modifica una virgola succedono a cascata una serie di disagi perché non si riesce mai ad avere una visione completa del tutto. Quindi il regolamento purtroppo paga i suoi 30 anni di vita, che per un regolamento edilizio sono molti. Pensiamo a cosa è cambiata l'edilizia in questi 30 anni. Quindi il lavoro che viene presentato questa sera è il frutto di tutta questa attività che si è svolta praticamente negli ultimi 2 anni, grosso modo. Io passerei la parola al collega che magari riesce a illustrare, visto che ha seguito in prima persona come responsabile dell'ufficio tutto il lavoro, riesce a illustrare la parte, diciamo, più tecnica e di contenuto. Buonasera. Sì, in questi 109 articoli diciamo si è cercato di sintetizzare un lavoro di grosso modo di 2 anni. Siamo partiti appunto dal regolamento tipo regionale e ci siamo avvalsi della collaborazione, del supporto dello studio Directa di Montebelluna, giusto?
Conegliano, certo, e uno studio particolarmente esperto sulla materia, particolarmente preparato, che ci ha prodotto, al termine della consulenza che gli abbiamo chiesto, una bozza di regolamento che recepisse evidentemente il regolamento tipo regionale e ce lo consegnasse per poterlo poi affinare, definire meglio nei dettagli e farlo calare nella realtà vittoriese. Lavoro che è stato fatto appunto nell'arco di circa 2 anni, con ragionamenti interni all'ufficio, col confronto con l'amministrazione e con chiunque abbia voluto interagire in questa fase, e tantissimo con il confronto e il supporto da parte dei professionisti con i quali siamo abituati a interagire e a confrontarci sulla quotidianità della progettazione edilizia in città. E il loro apporto, devo dire, è stato non solo ricco e variegato, ma anche molto qualificato, e ci ha aiutato molto nel mettere a fuoco alcune problematiche che magari non sono a valenza generale, perché a quello ci pensano le direttive della regione e da là non ci si può scostare molto, ma magari sono serviti a risolvere alcuni aspetti di dettaglio che appunto possono essere molto molto particolari, ma vi assicuro che nell'esperienza quotidiana che affrontiamo in ufficio sono molto frequenti. Aspetti che riguardano tante volte la quotidianità. Se io dovessi relazionare dovessi fare una statistica sulle chiamate o i colloqui che abbiamo con i professionisti e con i cittadini, il più delle volte riguardano piccole cose, il coprire una macchina, il fare un piccolo intervento di manutenzione all'interno dell'appartamento, creare un po' di ombra in giardino, cose di questo tipo, e che sono esigenze che si sono sviluppate e sono divenute importanti negli ultimi lustri, negli ultimi decenni, che magari negli anni 90 non erano così sentite. E per cui si è cercato di avere un atteggiamento molto pratico, molto anche attento a situazioni di dettaglio, cercando di risolverle, o almeno la nostra proposta vorrebbe andare in quel senso, in modo da aiutare in tante situazioni, perché appunto per gli aspetti più generali ci sono le definizioni uniformi del regolamento tipo regionale che sono inamovibili, cioè quelle sono e quelle ci teniamo, ma su tanti aspetti di dettaglio abbiamo cercato di lavorare. Noi ve lo proponiamo, ripeto, sono 109 articoli, adesso riguardano tutti gli aspetti che poi si possono incontrare nel corso della pratica, della gestione delle pratiche tecnico-amministrative che riguardano l'edilizia privata, e sì, è una sintesi di tanti contributi che nel corso di questi 2 anni abbiamo ricevuto e recepito. Ecco, mi permetto solo di fare 2 piccole aggiunte. La prima di carattere procedurale, nel senso che fino al 2004 il regolamento edilizio era parte integrante del piano regolatore e quindi ogni sua modifica seguiva le varianti a un piano regolatore con la nota procedura di adozione, pubblicazione, osservazioni e approvazione da parte del Consiglio. Nel momento in cui il regolamento edilizio è stato tolto dai documenti che costituiscono il piano regolatore con la legge 11 del 2004, è un regolamento come gli altri, quindi è disciplinato dal Comune e da come il Comune approva i propri regolamenti. Questo per dire cosa? Che, come ha detto Marco, abbiamo 109 articoli che non sono proprio pochi, tanto perché è stata fatta sintesi, ma purtroppo di quelli non potevamo fare stralci. 109 articoli che adesso con l'approvazione andremo ad applicare. Sicuramente ci sono dettagli che in questo periodo non sono usciti, non sono emersi e quindi dovranno essere oggetto di una revisione. D'ora in avanti le revisioni al regolamento edilizio seguiranno
la procedura di approvazione diretta in Consiglio, per cui a meno che non si tratti, come nel caso che stiamo esaminando questa sera, dove è stato riscritto il regolamento e quindi abbiamo voluto coinvolgere il più possibile i professionisti, ma se si deve modificare un articolo, la procedura diventa più semplice. Ecco, il secondo aspetto era che per anni abbiamo cercato di ridurre i regolamenti, di fare dei regolamenti di poche decine di articoli. Quando è uscito il regolamento tipo, ero assieme a un collega con il quale avevamo per 2 comuni fatto un regolamento edilizio di 34 articoli e mi ha guardato e ha detto: Alessandro, non avevamo capito niente. In realtà questo regolamento edilizio, quando voi andrete, o l'avrete anche già letto, affronta anche tanti aspetti che non sono propri dell'edilizia. Questo perché? Perché dovendo riassumere le realtà che ci sono in tutta Italia, ci sono cose che, ad esempio, ma non so, mi viene un esempio, gli orti urbani. C'è chi ha il regolamento degli orti urbani, c'è chi non ce l'ha. Allora, nel dubbio, se non ce l'hai, lo metti dentro al regolamento edilizio. È uno dei tanti esempi che troverete, per cui ci sono tante situazioni dove si fa riferimento al regolamento specifico. Quando parliamo degli animali, noi abbiamo un regolamento sul benessere degli animali, per cui a parte un paio di dettagli, il riferimento è a quel regolamento. Se non ce l'avessimo avremmo dovuto disciplinarlo qua dentro. Quindi i 109 articoli vanno oltre quella che è l'edilizia come la pensiamo, cioè devo intervenire su un fabbricato con una costruzione con un intervento edilizio, perché quando parlo della cuccia del cane, con tutto l'amore che ho per i cani e vi garantisco che li adoro, ma non lo trovo un intervento edilizio. Tuttavia, nel dubbio, piuttosto che non aver niente, è meglio che sia dentro il regolamento. E questa è stata un po' la scelta fatta a livello di conferenza unificata, motivo per cui abbiamo 109 articoli. Però in più di qualche articolo c'è rimando a regolamenti che già il Comune ha e quindi è solo un elenco alla fine. Vorrei concludere la nostra presentazione, volevo solo farvi un esempio su cosa intendo quando dico che abbiamo cercato di semplificare e risolvere qualche situazione particolare. Uno degli argomenti più dibattuti a livello di dettaglio edilizio che ci si presenta a noi come ufficio e ai professionisti come progettisti è la questione altezza netta interna, sotto trave o sotto tavolato negli edifici che hanno un solaio in legno. Il regolamento precedente era tassativo, sotto trave, per cui anche appartamenti o unità immobiliari che avevano 60 centimetri di interasse o anche più tra un travo e l'altro, c'erano delle difficoltà proprio legate al fatto che il regolamento diceva l'altezza da considerare è quella sotto trave. Nel regolamento nostro invece si fa espressa previsione di considerare l'altezza sotto tavolato se l'interasse tra le travi evidentemente è sufficiente a garantire, perché la questione sotto trave e sotto tavolato deriva dal fatto della quantità di volume d'aria disponibile, è una questione igienico-sanitaria, no? Ora, se le travi sono sufficientemente distanziate, non vedevamo motivo perché non considerare l'altezza di quell'appartamento o di quell'ambiente sotto tavolato e non sotto trave. È solo un esempio, magari scusatemi il tecnicismo, però insomma è per farvi capire lo spirito con cui abbiamo cercato di lavorare sul nuovo regolamento. A dire il vero, negli ultimi mesi, quando il regolamento ha cominciato a prendere una forma abbastanza definita, noi abbiamo cominciato a testarlo, cioè nelle varie situazioni che ci si presentavano, cominciavamo anche a dire ma come ci saremmo comportati col regolamento nuovo vigente? Adesso non perché lo proponiamo noi, ma ci sembra che funzioni. Chiaramente troveremo qualcosa da migliorare e ci mancherebbe appunto, però lo potremo fare con agilità. Nel frattempo ecco, spero che comunque la nostra proposta vada ad aiutare e a risolvere alcune situazioni, sempre nell'interesse ovviamente della nostra città e dei cittadini. Grazie. Grazie Ingegnere Della Giustina.
apriamo la discussione. Consigliere Dus? Sì, dunque una piccola premessa. Innanzitutto ringrazio l'ingegner Curti e l'ingegner Della Giustina per il lavoro che hanno svolto. È sempre complicato mettere mano a dei regolamenti, soprattutto datati, e che poi hanno un impatto così rilevante sia sulle attività produttive, ma soprattutto su centinaia e centinaia di cittadini che si trovano a fare interventi edilizi piccoli o grandi. E sappiamo che siamo venuti fuori da un periodo molto complicato, appunto legato al 110, come abbiamo discusso all'inizio seduta, e che ha dato adito a innumerevoli interpretazioni e che ne darà adito per i prossimi probabilmente 20 anni a contenziosi e problemi di ogni genere e sorte. E per cui, ripeto, ringrazio, perché è sempre molto complicato mettere mano a queste cose, e lo è ancora più perché poi quando ci si confronta con i professionisti si ricevono sempre delle osservazioni, le più disparate, che tendono il più delle volte a cercare di trovare delle soluzioni per i propri clienti più che avere un'ottica generale, ma questo naturalmente è il lavoro dei liberi professionisti esterni e il lavoro difficile di chi lavora nel pubblico, anche se spesso non viene riconosciuto, anche in quest'Aula, devo dire, anche in quest'Aula. Quindi un grazie a voi. Devo dire che il nostro partito ha presentato una serie di osservazioni, che molte sono state accolte, altre giustamente sono state rigettate perché non trovate congrue o attinenti col regolamento, e mi auguro che molti altri professionisti abbiano avuto tempo e modo di presentare queste osservazioni, per evitare poi di lamentarsi e di avere delle interpretazioni da parte degli uffici dal giorno dopo l'approvazione di questo regolamento. Perché è giusto lamentarsi se i regolamenti sono scritti male, ma nel momento in cui viene data la possibilità di modificare, se uno fa questo mestiere, probabilmente 3 volte al giorno l'avrà letto, lo legge questo regolamento o ci sbatte la testa. E quindi spero che insomma siano state molte le osservazioni che abbiano fatto, e se non sono state fatte adesso la stalla viene chiusa e speriamo che i buoi siano tutti dentro. Venendo nel merito del regolamento, come diceva prima, io ho letto alcune cose, insomma, francamente non tutto. Ci sono delle cose ancora curiose, tipo ho trovato un riferimento a un regio decreto, l'articolo 17, che dà anche l'idea, no, della complessità dopo del riformulare questi regolamenti, perché se noi facciamo riferimento a un regio decreto e lo scriviamo sulla norma, vatti a vedere il regio decreto, siamo nel 2023, capite voi che... vabbè. Ecco. Così è il nostro ordinamento giuridico. Venendo un po' nel merito, mi interessava, ce ne avevamo parlato in commissione la penultima volta, e poi il regolamento era stato ritirato. Non ho capito se fosse stato ritirato proprio su questo punto, cioè su quello legato al fotovoltaico, o ai pannelli solari, o per altro motivo. Fatto sta che è un punto che abbiamo discusso prima, e che dato che appunto è un argomento che interessa molto le famiglie, perché vedono in questo momento alzare le spese legate alla luce, e credo che sarà centrale anche nei prossimi mesi, se non addirittura anni. Speriamo di no, che le cose cambino, ma così è. E mi riferisco a consentire di posizionare pannelli fotovoltaici in ambito legato ad esempio ai balconi o a terra. E se voi andate in quei, faccio un nome ma così per dire tutti, andate da Bricco, potete comprarvi un bel pannello fotovoltaico a 130 euro, andare a casa e ve lo montate in completa libertà, dove volete. Ecco, sul dove volete nascono i primi problemi, perché posso montarmi un pannello fotovoltaico dove voglio? Nì. E lì adesso anche questa cosa qui naturalmente darà lavoro probabilmente molto di più agli avvocati che non ai progettisti, perché è così.
No, perché è così, cioè qual è il diritto che deve venire prima? Il diritto ad avere un'energia pulita e a un costo contenuto, oppure alla salvaguardia del paesaggio o della struttura architettonica, paesaggistica, eccetera, eccetera. E questo vale sia per il pannello che metto sul balcone che su un impianto di fotovoltaico da 10 ettari o agrofotovoltaico o quello che voglio fare. Ho visto che c'è stato questo tentativo da parte dell'amministrazione di vietare il posizionamento, l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, c'è l'articolo appunto. Non so questo come si sposi con appunto le regole nazionali e regionali. Io dico, proviamo ad andare avanti, vedere se qualcuno fa ricorso, sì, e dopo vediamo cosa succede. No, dico proviamo ad andare avanti vietandolo, ecco, io dico sono assolutamente d'accordo con il vietarlo. È chiaro che dopo le fattispecie, ma se ci installo se lo metto sopra una panchina, è messa a terra? No. Sopra una pompeiana sicuramente no. Sopra un tavolo, cioè, e via, perché dopo la fantasia non ha limiti. Perché uno dice, ma io ho il giardino, voglio fare un tavolino con un pianto, con un pannello fotovoltaico. Posso farlo? Lo so. Hai libera installazione, devo presentare una CILAS, dopo queste domande qui arrivano qua dentro e uno, in base al regolamento che è stato predisposto, deve trovare una risposta. E non è sempre semplice. Ecco, come primo giro volevo fare appunto questo piccolo cappello introduttivo di così rappresentare le difficoltà di scrivere dei regolamenti così che poi hanno un impatto così rilevante su ognuno di noi. Grazie consigliere Dus. Consigliere Gomiro. Volevo chiedere un attimo a tutti i consiglieri, visto che abbiamo parlato parecchie volte di questo, riprendiamo tutti i punti, soprattutto a De Antoni come l'altro giorno, o prendiamo per buono il lavoro che abbiamo fatto in 5-6 volte ormai, perché ci siamo trovati 5-6 volte, e al limite qualche osservazione si può fare, come quell'emendamento che voglio mettere io. Però lascio, siccome che voi non ci siete stati in commissione, lui l'ultima volta si è sfogato con noi, quindi carta bianca a De Antoni che può chiedere subito cosa vuole e poi acceleriamo un attimo, ok? Grazie. Grazie consigliere Gomiro. Prego consigliere De Antoni. La mia risposta è la numero 2, va bene? D'accordo? No, diciamo, anch'io mi sono posto la domanda sul come mai all'ordine del giorno dell'ultimo Consiglio Comunale era stato inserito questo punto e poi è stato tolto. E il Presidente nella conferenza dei capigruppo aveva detto che appunto c'era il problema dei pannelli fotovoltaici da mettere nelle terrazze, semplificando. E adesso mi sono andato a riguardare l'articolo 91, che è rimasto identico a quello che c'era l'altra volta. Allora volevo capire quali ragionamenti erano stati fatti, perché anche in commissione questo aspetto non avevo il testo vecchio, quindi pensavo che ci fosse stata una modifica rispetto a quello vecchio, invece ho controllato a casa che è rimasto invariato. Volevo capire perché è stato ritirato l'altra volta e perché è stato rimesso nei stessi termini. Do atto agli uffici del grosso lavoro che è stato fatto, in particolare all'ingegnere Della Giustina che nel corso della commissione, forse anche su mia spinta, ha toccato 42 mi sembra, sono gli articoli, perché ho il verbale, nel verbale la signora ha riportato tutti gli interventi fatti e quindi sono almeno 42 articoli sono stati toccati e approfonditi in relazione alle osservazioni che erano pervenute sia ho capito anche dal PD sia da altri professionisti. Ecco, alla fine di tutta la storia, dopo circa un'ora e mezza di commissione, mi restano 3-4 dubbi ancora che volevo segnalarvi, solo 4. 3 o 4. Il primo è il discorso della Commissione locale per il paesaggio. Al termine del mio intervento
io proporrò l'ennesimo emendamento per dare mandato all'amministrazione di verificare la possibilità di rimettere in pristino quella commissione che secondo me in questo momento, anche con questo regolamento, potrebbe dare alcune risposte. Ad esempio ci siamo soffermati sull'articolo 75, quello dei piani colore. Dei piani colore si chiama così, no? Ecco, c'è il problema, se diciamo, un cittadino realizza un nuovo edificio, deve indicare qual è che tipo di tinteggiatura vuole fare sulle superfici esterne. Se un cittadino ritinteggia un fabbricato esistente, secondo quello che ci diceva l'ingegnere della Giustina, non deve fare nessuna comunicazione, può dipingerla di che colore vuole. Rosa, giallo, verde, quello a righe, se ti dicevo per fare l'esempio, se tifoso Juventus poteva fare anche righe bianche e nere, no, non c'è al momento, ditemi se c'è, se non è fuori del centro della zona vincolata, certo, perché lì c'è il parere della sovrintendenza da chiedere forse, e nell'altra zona può farla anche in bianco e nero, o nero-azzurro se è interista. Allora, su questo tema io pensavo la mia proposta era di trovare una modalità di definire, diciamo, un minimo di regolamento che va un po' al di là di quello che è stato poi riportato nel regolamento, perché nel regolamento si dice che le ritinteggiature o le tinteggiature devono essere, come dire, in relazione simili a quelle che ci sono nella zona. Effettivamente anche girando per Vittorio Veneto non è che ci sia questa grande uniformità, diciamo anche nel centro storico non è proprio tutto fatto bene, quindi pensavo se era possibile, ecco, anche in questo caso sfruttare la commissione locale per il paesaggio che poteva su questi temi dare anche un proprio parere, perché questo tema secondo me in una città come vorrebbe essere Vittorio Veneto c'è bisogno di una uniformità, di dare delle indicazioni complessive su come devono essere realizzate gli edifici. C'è di tutto, cioè se noi lasciamo stare Ceneda, i centri storici di Ceneda e Serravalle, sul resto c'è di tutto e non è, a mio avviso da cittadino che viene da fuori, non è che sia una grande presentazione, insomma, della città. Poi avevo preparato un emendamento all'articolo 83 che era quello della fissione dei cartelli in giro per la città. Non avevo trovato nella prima versione il discorso del divieto di collocare cartelli sugli alberi, però visto che l'avete inserito, ingegnere, no? Mi sembra di sì, quindi ecco, è stato inserito l'articolo, che è importante, di fare divieto di affiggere anche sugli alberi, sui viali, i cartelli della pubblicità. Ce n'erano per le sagre, per altre cose, adesso con questo articolo è vietato. C'era poi il punto, lascio alla fine l'articolo 91 sui pannelli fotovoltaici per affrontare l'articolo 100.2, quello che parla delle apparecchiature a servizio dell'agricoltura, degli impianti a servizio dell'agricoltura, cioè impianti fissi necessari all'attività agricola che, secondo le modifiche che sono state fatte, devono essere inseriti in manufatti. Io chiedevo di aggiungere, e ne abbiamo parlato in commissione, manufatti opportunamente isolati, perché se mettono la mia parte a parte, cioè, quindi questo devo fare un emendamento, non so, non mi sembra che sia il caso, ma se serve faccio l'emendamento per fare questo. L'ultimo aspetto è quello dell'articolo 91 e riprendo quello che ha già anticipato il consigliere Dus. Cioè, in effetti ci sono situazioni e situazioni. Vietare la posa a terra dei pannelli solari in generale può essere un aspetto, cioè se come diceva l'ingegner Curti, quando diciamo pannelli a terra, intendiamo il pannello appoggiato sulla collina sopra Vittorio per Sant'Augusta, messi là, sono d'accordo che è una cosa che deve essere vietata, ma in zone, diciamo, non del centro storico, in situazioni particolari in cui c'è anche una pertinenza, diciamo un prato vicino, una cosa che non è proprio sulla piazza, cioè perché impedire la posa in opera di pannelli fotovoltaici
in termini diciamo che non siano di impatto grave per la città, per l'ambiente, perché il suggerimento che mi è stato dato, forse dal Presidente o non so se dal tecnico, dice beh fatti la pensilina dove metti il garage, la macchina e poi sopra ci metti i pannelli, ma è ancora peggio di che metterli a terra. Cioè si può trovare una soluzione che in qualche modo tenga conto di queste proposte che vengono fatte anche a livello nazionale per il recupero delle fonti energetiche rinnovabili, eccetera, eccetera, quindi i pannelli fotovoltaici, e possiamo pensare che dei pannelli possono essere posti anche a terra in certe situazioni, oppure quello che forse diceva il consigliere Duss, ci possono essere soluzioni architettoniche per nuovi edifici in cui anche, non so, tutte le terrazze che ci sono in un fabbricato nuovo, ampio, potrebbero essere tutte diciamo, coperte da pannelli fotovoltaici. Se c'è un architetto bravo forse trova anche una soluzione che viene considerata in maniera positiva. Allora perché chiuderci con un articolo che dice proprio sono vietati tutti, allora rileggo l'articolo 91, perché non c'è neanche, cioè l'unica cosa che può essere fatta, consigliere Duss, è quella di annullare il regolamento, perché con questo regolamento, quando scrivo, c'è scritto è vietata la loro installazione, stiamo parlando dei pannelli, è vietata la loro installazione a terra, su ringhiere, parapetti, finestre e balconi, quindi è impossibile. Cioè possiamo trovare una formula che sia un po' più ampia per tenere conto del fatto che il risparmio energetico, le fonti energetiche rinnovabili sono effettivamente una risorsa per il Paese e diventa quasi un obbligo da parte di tutti di cercare di utilizzare questo tipo di energia. Consigliere, può continuare dopo il secondo intervento? Prego? Può continuare il secondo intervento? D'accordo. Grazie. Altri parlano molto a lungo, ma era più interessante. Vabbè, se sta finendo, finisca pure. No, faccio no. dopo. È possibile che ogni volta mi deve interrompere? Evidentemente ci sarà una ragione. Ha parlato 20 minuti, doveva parlarne 2. Ha detto cose molto più interessanti di me, sicuramente. Però, certo. Ci sarà una ragione. Vabbè. Se sta finendo il ragionamento, posso lasciarle altri 30 secondi, altrimenti c'ha il secondo intervento di 5 minuti. Vabbè, avanti. Silenzio in aula. Consigliere no. Grazie. Io confesso che non sono stato in commissione, non facendone parte, non sapevo neanche quando, sì, non vi ho partecipato, quindi sono riuscito solo oggi a dare un'occhiata. Sottolineo quella che anch'io considero una carenza comunque superabile, qualora ci sia ovviamente la volontà, che è quella relativa agli articoli 10, 11, 12, Commissione locale per il paesaggio, Commissione edilizia e Commissione del territorio, che non vuol dire che devono esserci tutti e tre, però io ricordo che più e più volte gli uffici avevano sottolineato l'utilità di avere dei consigli, dei confronti con chi quotidianamente è immerso in questa materia, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista appunto paesaggistico, legale, eccetera. Tant'è vero che, come ha giustamente detto entrambi gli ingegneri, l'ingegner Curti e l'ingegner Della Giustina, per questo regolamento si sono intelligentemente, direi, confrontati con uno studio che non è fatto di un tecnico, ma ha una schiera di elementi che molto validi, che operano in vari ambiti, in vari campi, per cui diciamo questo conforterebbe quella che è la mia opinione, che è anche un confronto continuo con chi può essere qui o ogni 15 giorni a seconda di quando si vuole fare commissione edilizia o commissione locale per il paesaggio. Il confronto con questi professionisti insomma credo porterebbe solo frutto anche ai nostri uffici. Poi, come ha detto l'ingegner Curti, è vincolante il numero degli articoli. Poi in qualche articolo, tipo l'articolo 38, sembra una finanziaria, perché ha 62 mi pare commi o punti, ma è inevitabile, sì, inevitabile. Io ho due domande, ma giusto perché le ho viste adesso. L'articolo 92,
rimanda, coperture canali di gronda e pluviali, rimanda all'articolo 75. Però l'articolo 75 parla del piano del colore, era per capire com'era la connessione dei due. E poi per quanto riguarda il famigerato ormai articolo 91, la domanda è se un architetto, un progettista, ingegnere che sia, propone di installare i pannelli in parete, qua non c'è il divieto. Sulla parete non c'è il divieto, quindi li si può fare. No, come no? Non c'è il divieto della parete. No, quindi non possono essere installati a terra ringhiere, parapetti, finestre e balconi. Quindi se uno li installasse, oddio, se c'è un... ma infatti, siccome aveva fatto l'esempio il collega De Antoni, anziché dire di no a prescindere, è possibile valutare, perché uno in parete potrebbe fare un bel lavoro, potrebbe fare anche un lavoro pessimo, non so se mi spiego, ma veramente pessimo. Immaginate un qualsiasi edificio riempito di pannelli solari, a sen perdere. Sì, speriamo che non accada, No, dipende quali sono, ma ci sono anche quelli, per esempio, a copertura che hanno il medesimo colore, la medesima forma dei copi marsigliesi, eccetera. In alcuni posti stanno bene, in altri posti, diciamoci la verità, si vedono alcuni pannelli che, va bene, ormai è là, pazienza, ma non possiamo dire, oh che bei che è, no, almeno lo dico personalmente. Ma in alcuni, mi immagino alcuni edifici in cui, siccome abbiamo per fortuna architetti bravi, ma non sono tutti Libeskind o Forster o Renzo Piano, non tutti, in alcuni edifici forse, diciamo, qualche controllo anche esterno o aiuto esterno secondo me non farebbe male, ecco. In questo senso metto insieme l'articolo 91 e l'articolo 11. Grazie. Grazie, consigliere De Bastiani. Alla domanda del consigliere Gomiero se era il caso di leggere e commentare tutti i punti uno per uno, no? L'abbiamo fatto, sì, no, se farlo anche questa sera, no? Sì, io alla luce di quello che è successo prima proporrei di farlo punto per punto, leggerlo, commentarlo, dopo voi votate a favore, noi votiamo contrario, visto che mi sembra di aver capito che in quest'aula la logica sia un po' questa, no? Torno sul discorso che, vabbè, sì, è vero che ne abbiamo parlato abbastanza in commissione. Sul discorso riprendo quello che evidentemente ha colpito un po' tutti, cioè il divieto di posizionare i pannelli sui balconi e a terra, no? Guarda caso l'altro giorno c'è una pubblicità di un'azienda importante che dice porta a casa il pannello, poi mettilo sul balcone e già funzionante, quindi uno magari si aspetta di poterlo fare e invece noi andiamo nella direzione contraria. Però mi chiedo, è vero che può non essere decorativo, però lo stesso vale per esempio i condizionatori. Allora chiedo, c'è una norma che prevede la gestione dei split dei condizionatori? Perché ride? No, perché voglio dire... Scusi, non sto ridendo perché prima, quando è iniziata la discussione, mi sono ricordata che io 24 anni fa ho affrontato il mio primo problema di regolamento edilizio sugli split dei condizionatori e sulle parabole televisive, perché in centro a Treviso eravamo pieni e non si sapeva più come fare. È lo stesso argomento, scusi, non stavo sorridendo, ma proprio perché pensavo alla stessa cosa. Sì, no, ma quindi di conseguenza andrebbe regolamentato anche quello, insomma, no? Qui nel nostro regolamento mi sembra che non è preso in considerazione lo split del condizionatore.
Scusi, ingegnere. E invece Anche la normativa nazionale? Allora, la questione degli split, degli aerotermi, degli scambiatori di calore, eccetera, dal 2016, decreto 222, è passata a essere edilizia libera, attività di edilizia libera, a meno che non siamo in centro storico o in zona vincolata paesaggisticamente. Per quello il regolamento non lo prende in considerazione, perché è una questione già normata a livello nazionale. Comunque penso anch'io che, per esempio, su una progettazione nuova di un palazzo moderno, penso che non sia difficile che un architetto possa proporre delle soluzioni con i pannelli a balcone che non disturbino appunto la... Prego? Che non siano... Sì, quindi limitarlo, secondo me, come lo stesso discorso vale per quelli a terra. È vero, e capisco benissimo e condivido la preoccupazione espressa da Romero, dice rischiamo di trovarci le colline, però d'accordo, e quello non deve succedere. Però se noi dovessimo autorizzare, che ne so, l'installazione a terra di un massimo di 8 pannelli fotovoltaici, ecco che si supererebbe quel problema là, e uno magari che dietro a casa ha l'orto o ha un piccolo giardino può portare a casa i pannelli e installarli senza nessun problema, insomma, perché 5-6 pannelli in giardino o in fianco a casa non credo che creino nessun problema. Grazie, consigliere. Altre prenotazioni? Consigliere Bagliana. Sì, un intervento brevissimo solo per chiedere qual è il limite di discrezionalità che avete, che un comune può avere nella stesura di un regolamento. Voglio dire, prima avete fatto degli esempi, no? Tangibili anche, però voglio dire, sono riferiti solo a questi elementi di misurazione, queste cose qua, o sono anche più ampi? Uno, ad esempio, adesso è stato quello del discorso del fotovoltaico, dei pannelli, e in base a questo volevo chiedervi, c'è stato anche un confronto, un paragone con gli regolamenti degli altri comuni dell'Interland, in modo da uniformare, o no? Cioè, o non è stato fatto? E poi volevo dire anche, effettivamente, forse questo discorso dei pannelli solari potrebbe essere superato, voglio dire, da una legge nazionale, qualora venisse approvata, o sbaglio? Ecco. Sempre il microfono, sì, prego. Allora, la discrezionalità è limitata, nel senso che quando noi andiamo a scrivere un regolamento edilizio, molte cose sono già previste dalla norma nazionale o regionale. Dopodiché ci sono quegli aspetti di dettaglio, quindi, che non vanno a incidere sulla salubrità del fabbricato, sulle distanze, su queste cose. Però, ad esempio, come fare una pompeiana, quanto può essere grande se rispetto al lotto, se rispetto al fabbricato. Questi sono quei dettagli che vengono lasciati ad ogni comune, e quindi su questo diciamo che non è moltissima, nel senso che sono cose di dettaglio, ma è ampia, perché io posso anche decidere che a Vittorio Veneto non si fanno pompeiane, non si fanno pergolati, oppure che posso farli e coprire tutto il mio lotto, per assurdo, no? Quindi in questo senso c'è discrezionalità, e su questo ci si basa un po' sull'esperienza, su quelli che sono anche le richieste che vediamo arrivare quotidianamente, perché poi i problemi non li abbiamo sui grandi sistemi, come diceva il collega, i problemi ci abbiamo le esigenze sono queste, perché il resto se legge non si discute. Quindi il confronto con gli altri? Allora, qua poi magari risponderà meglio, e io posso parlare per la parte che ho visto io, siccome è il terzo che scrivo nel giro di pochi anni, e nel farlo ho fatto parte di gruppi di lavoro, mi sono confrontata con moltissimi comuni, quindi diciamo che l'esperienza personale è di ampissimo confronto. Dopodiché non è che abbiamo fatto incontri con colleghi di altri comuni, però abbiamo attinto
perché quando una persona fa bene le cose può anche essere copiata e io non mi vergogno a copiare da colleghi che hanno già affrontato un problema e magari l'hanno anche risolto in maniera interessante. Volevo fare un'ultima battuta sui fotovoltaici, indipendentemente dal contenuto dell'articolo 91, che poi è una scelta, quindi il Consiglio, noi abbiamo fatto una proposta di articolo, è il Consiglio che decide cosa ne uscirà. Però ripartendo dallo scambio di battute di poco fa, no, sugli split piuttosto che sulle parabole, quando più di 20 anni fa abbiamo avuto il problema che tutti cominciavano a mettersi il condizionatore, che tutti mettevano la parabola sul terrazzino, soprattutto nei centri storici era un obbrobrio. Adesso continuiamo a metterli, non abbiamo più l'esigenza di metterli in regolamento perché un po' alla volta è entrato nel sentire collettivo che se metto fuori la macchina magari la metto in un posto nascosto. Vuoi che magari perché per 20 anni lo abbiamo scritto nei regolamenti e quindi ormai abbiamo imparato. Questo per dire cosa? Che ci sono tutta una serie di cose che cambiano molto velocemente. 2 o 3 anni fa nessuno di noi pensava di attaccarsi al poggiolo il pannellino fotovoltaico portatile. Adesso invece ne senti la pubblicità quotidianamente. Fra qualche anno sarà magari una cosa che è entrata nel sentire collettivo e l'avremo anche in qualche modo fatta nostra e forse anche con un occhio a come le posizioniamo. Quindi quello che volevo dire è che mi riallaccio a quello che ho detto all'inizio, è che per fortuna possiamo cambiarlo velocemente. Comunque esca l'articolo 91, se fra 6 mesi abbiamo fatto una grande cavolata, siamo qua e lo cambiamo. Comunque esca da questa discussione questa sera, dopo, per fortuna, è una cosa in divenire che possiamo aggiustare. Volevi aggiungere? Sull'articolo quello di prima sbagliato, il 75. Sì, sul 75 l'osservazione credo giusta, credo sia un refuso. Probabilmente sì, è agganciato a un altro articolo, nel senso che mi riallaccio anche a un'altra cosa che è stata detta sul confronto con altri comuni, per dire un'ultima verifica che abbiamo fatto è controllare che la stessa numerazione, lo stesso titolo degli articoli fosse quella che Conegliano aveva già proposto, in modo da essere coordinati. Per cui qualche numero di articolo è cambiato e probabilmente è sfuggito il collegamento, ma è un refuso che si può correggere. Altri interventi? Prego, Assessore. Grazie Presidente, buonasera a tutti. In riferimento all'articolo 91, credo possa nascere anche questo tipo di problema, nel senso che sono andato alla riunione del condominio, proprio del condominio Quadrilatero, dove nelle varie eventuali c'erano dei proprietari che chiedevano l'installazione del pannello fotovoltaico nel balcone. E per la verità questo è un problema che gli amministratori poi dei condomini hanno, nel senso che della gestione di quel tipo di richiesta, perché potremmo trovarci per esempio che il condominio Quadrilatero A e B, uno lo mette nero, grigio, verde, marron, e quindi non è semplice risolvere anche nell'intero la cosa. Ovvio che magari nella proposizione di un condominio nuovo che sia tutto col fotovoltaico potrebbe essere anche grazioso, però chiedono gli amministratori dei condomini che ormai nelle varie eventuali sempre c'è, siccome che il comune non lo vieta, tu me lo devi far fare. Ovviamente questa è una nota che potrebbe magari qualcuno ricorre e magari anche vincere, però diamo una mano se è possibile ad eventuali scempi che possono nascere nei nostri condomini, nel senso che se c'è l'unitarietà però giustamente uno dice perché no, cioè il condominio potenzialmente viene rivisto, potrebbe essere anche grazioso, ma deve essere qualcosa di unitario, altrimenti corriamo nel... E altri condomini appunto ormai, vari eventuali, tutti chiedono la possibilità di mettere il pannello fotovoltaico nel terrazzino o nel balcone. Grazie. Grazie, Assessore. Consigliere Gomiero. Un'altra cosa, avevamo parlato in Commissione di emendare l'articolo 100 che avevamo modificato,
che era inerente alle opere di servizio delle attività produttive in zona agricola, dove io e il consigliere Rosset avevamo chiesto di allora, gli impianti fissi necessari a attività agricole, stazioni di pompaggio, idrovore, devono essere contenuti in manufatti aventi la misura minima necessaria allo scopo. Tale manufatto, dal punto di vista edilizio urbanistico, costruisce volume tecnico e di metterci la parola opportunamente isolati. Perché, l'avevi detto tu prima, non l'avevo sentito allora. Insonorizzati, no, insonorizzati. Grazie. Consigliere Dus. Sì, torno un attimo su questa vicenda dei fotovoltaici di libera installazione, perché uno è un tema molto interessante, due, come ha testimoniato l'assessore, assolutamente attuale, anche in riferimento a quanto abbiamo discusso prima, cioè alle comunità energetiche, no? Perché nascono in questo periodo innumerevoli casistiche su magari la volontà da parte di un condomino di installare dei pannelli fotovoltaici sul proprio tetto del condominio, in base però, come può farlo? In base a i millesimi che dispone, e quindi dice vabbè, a un certo punto opto per installarli sul terrazzino. E quindi, come dice lei, è un tema attualissimo e io credo che arriverà poi la Corte Costituzionale a sancire cosa bisognerà fare, perché a un certo momento è proprio un problema di diritto costituzionale, cioè qual è il diritto che prevale? È il diritto alla tutela del paesaggio, perché la tutela dell'ambiente non c'è in Costituzione, del paesaggio, oppure il diritto coniugato con altre formule legato all'aspetto energetico piuttosto che economico, lavorativo e bla bla bla, sociale e quant'altro. Quindi bisognerà aspettare i primi ricorsi, come ad esempio trovo curioso che dal punto di vista nazionale venga normato concedendo il massimo grado di libertà all'installazione di pannelli fotovoltaici in aree non vincolate, e in aree vincolate dal punto di vista paesaggistico o storico invece c'è fondamentalmente il divieto assoluto, perché installare dei pannelli rossi che hanno una resa del 30% inferiore rispetto a quelli normali e costano il 30% in più, sono veramente pochi quelli che lo vogliono fare. Attenzione, perché Vittorio Veneto, se andiamo a vedere, è praticamente tutto un centro storico e un vincolo paesaggistico. E tutti quelli che devono fare degli interventi a Vittorio Veneto pensano in testa loro di mettere i pannelli fotovoltaici e dopo si trovano no, non puoi farlo. Ma come? Si hanno detto che si può fare liberamente, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è un grosso problema, perché se possiamo definire così tra di noi cos'è centro storico, insomma, li sappiamo identificare bene alcuni centri storici, via Galileo Galilei, francamente alcune parti di via Galileo Galilei chiamarle centro storico inizia a essere un po' complicato, e però così è ad oggi. E questa è la realtà. Se uno compra un edificio, come è successo a tutti gli amici, là i pannelli non li mettono neanche se vogliono. E torno a ripetere, noi adesso qui oggi abbiamo cercato di mettere dei paletti e vedremo come andrà a finire. Giustamente si potrà rimodificare il regolamento come è stato modificato oggi, anzi probabilmente lo si dovrà fare alla luce di cosa verrà avanti nei prossimi mesi a questo punto, perché qui da questo punto di vista la normativa è veramente in continua evoluzione e speriamo in bene, perché se penso che tutto ciò ha avuto un'accelerazione da un anno a questa parte, cioè dall'Ucraina in poi, se tanto mi dà tanto, se dovesse acuirsi ancora di più il conflitto, mi immagino che poi ci sarà giustamente probabilmente una mega liberalizzazione da questo punto di vista, perché a quel punto diventa fondamentale per ogni famiglia ad averli in casa questi pannelli. Poi sui pannelli ci sarebbe anche da parlare dello smaltimento dei pannelli, ma questo sì, ho visto. E questo è
il rovescio della medaglia di cui nessuno parla e che però voglio vedere come dopo andiamo a gestire questa partita qui, perché adesso ne stiamo distribuendo a pioggia, giustamente o ingiustamente, ma poi vediamo come andiamo a smaltire questa cosa qui. Sulla commissione. Allora, le commissioni, siccome abbiamo visto che appunto i regolamenti sono sempre, come tutte le norme, no, interpretabili, è chiaro che poi anche, non è così, ma insomma alcuni funzionari hanno un tipo di interpretazione magari più stringente, altri magari più permissiva, no, della stessa norma. Allora, può la Commissione aiutare i funzionari a dirimere alcune questioni? Ecco, questo è il tema. Se è deciso a inizio mandato di no, che fondamentalmente era un appesantimento alla cosa, io credo che invece possano esserci degli aiuti da parte delle commissioni che sono appunto formate da professionisti che hanno un occhio magari diverso rispetto a quello di un funzionario. Questo è il secondo punto. Il terzo punto che sollevo invece è una questione che non so se dovrebbe trovare spazio qui dentro o altrove, ed è la presentazione al Consiglio Comunale di alcuni progetti rilevanti e impattanti sulla città. E lo affronteremo dopo. Ad esempio, no? Faccio un pratico esempio, l'ospedale. No? L'ospedale verrà ampliato per 9.000 metri cubi. No? Sono 3 piani di ospedale e noi il progetto non l'abbiamo visto, non ce l'abbiamo neanche questo progetto qua. E però credo che sia un aspetto rilevante per il Consiglio Comunale. Ovviamente non c'è l'obbligo da parte negli uffici nella Giunta di presentarlo né alla cittadinanza né al Consiglio. Questo vale anche magari per la cartiera. No? Eppure sono degli interventi molto rilevanti sulla nostra città. La cartiera l'abbiamo vista perché è passata qua una variante. Se non c'era quella variante non passava neanche quella. Ecco, secondo me vorrei capire se ci sono degli strumenti perché questi interventi così rilevanti possono essere messi all'attenzione della cittadinanza. Grazie. Grazie, consigliere Dus. Altre prenotazioni? Consigliere Tonon. Grazie. Allora, giusto visto che per evitare ulteriori refusi, segnalo solo che all'articolo 2, dove c'è l'elenco delle definizioni, mancano il numero 27 e il numero 39 che bisogna inserire. E è incompleto il numero 38. Così almeno partiamo col regolamento a posto. La cosa però importante secondo me, visto che si è parlato di continua evoluzione, almeno in quello che ho io qua, poi non so se è colpa del mio. Sì. No, io questo l'ho tirato giù, sono collegato al sito del comune? Ah beh, io se ne aggiornato non è colpa mia, chiedo scusa. Questo è quello che leggo sul... dunque il 38, vabbè, basta portare esporto, 27 e 39 non so se sono stati aggiunti, in quello online non c'è. Sì, dico in quello online che è collegato, io ho guardato quello perché non ho. Bene? No, bene. Boh. No, visto che la cosa più importante, questa era solo un'inezia. Quello che se... Andiamo... Allora, abbiamo capito che non è aggiornato. Ok? Sì. O no? Sì. No, allora, quello che è importante, secondo me, visto che giustamente è stato detto la questione è in continua evoluzione, cambiano le sensibilità, alcune cose che 10 anni fa manco si pensavano, oggi sono date per acquisite, io chiederei, se l'amministrazione è d'accordo ovviamente, magari di relazionarci anche brevemente fra 6 mesi per capire il primo impatto e capire anche se quello che è stato detto questa sera in quest'Aula
lo dico ovviamente, chiedo venia prima a tutti se ha senso o no, cioè se sono preoccupazioni solo del Consiglio o se effettivamente sono cose che si riscontrano anche poi nella pratica quotidiana. Ma siccome la pratica quotidiana è quella degli uffici e non è quella del Consiglio, se magari fra 6 mesi, ripeto, se siamo tutti d'accordo, magari oppure subito dopo l'estate, cerchiamo anche noi di capire, visto che il regolamento, come ha giustamente sottolineato il dirigente, si può cambiare in senso buono da sera a mattina, nel senso ci deve essere ovviamente cioè deve essere il Consiglio Comunale che lo cambia. Credo che una prima relazione per capire come ci stiamo muovendo e anche per capire le preoccupazioni, si è parlato prima, il Sindaco ne ha parlato diffusamente e giustamente di comunità energetica, ha qualche impatto questa rispetto a, o meglio, le esigenze che stanno venendo, o meglio, il regolamento come impatta su eventuali richieste che potessero emergere da questo punto di vista, perché giustamente il Sindaco prima ricordava, va bene il condominio, ma il condominio se ha 2 piani forse il tetto può bastare, ma se comincia ad avere 5 piani il tetto è chiaramente insufficiente per il condominio. E quindi dove metti i pannelli se vuole essere autonomo? Perché si scontrano, bisogna vedere se si riesce a considerare e trovare un accordo fra le due esigenze, quella della produzione energetica sempre più pulita, vista la situazione, e dall'altra quella estetica che però insomma fa parte della vita, perché sì, vedere roba brutta non piace a nessuno, e quindi cercare di fare in modo che le due cose coincidano credo sia compito anche del regolamento, cioè il regolamento, oltre al buon senso, è ovviamente uno strumento per cercare di... Quindi io chiedo questo all'amministrazione, grazie. Grazie consigliere. Consigliere De Antoni. Il mio intervento è per perorare la causa della Commissione locale per il paesaggio, per la quale presenterò poi un emendamento. E volevo chiarire anche ai colleghi che questa commissione, che è prevista dal Codice dei beni culturali del paesaggio, esprime pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori per le attività su aree immobili di interesse paesaggistico tutelati dalla legge. A Vittorio Veneto oltre il 40% del territorio comunale mi sembra sia soggetto a tale vincolo. Ritengo quindi quanto mai opportuna l'istituzione di questa commissione, anche per aiutare gli uffici ad evitare il ripetersi di qualche brutta costruzione realizzata negli anni a Vittorio Veneto, anche in zone tutelate. La Commissione locale per il paesaggio inoltre esprime pareri sugli aspetti paesaggistici di qualunque intervento, di cui i regolamenti comunali prevedono l'esame da parte della Commissione stessa. Ed era per questo che dicevo prima che anche per il discorso delle tinteggiature dei fabbricati un richiamo a una commissione che può dare dei pareri su certe situazioni poteva essere utile. In relazione a questa diciamo, sottolineatura su quello che una commissione una commissione per il paesaggio può fare, presento una mozione un emendamento, chiedo scusa, presento il seguente emendamento che va ad aggiungersi al punto dopo il punto 5 del deliberato dell'attuale dispositivo in sostanza. E quindi punto 6, delibera di impegnare la Giunta a porre in atto tempestivamente tutti gli atti necessari a costituire la Commissione locale per il paesaggio prevista dall'articolo 148 del decreto legislativo 42 del 2004, secondo l'atto di indirizzo approvato dalla delibera della Giunta regionale numero 2027 del 23/12/2015. Quindi non è una cosa proprio campata per aria se anche la Giunta regionale ha definito un indirizzo solo 8 anni fa in sostanza. Quindi adesso la firmo e la consegno. Hai una penna? Ha una penna? Una penna che posso... Grazie.
votare a favore anche di questa roba qua, non mi piace mica tanto. No, perché è un po' raffazzonata. Adesso, scusa. No, finita adesso. Ma che vado a chiedere quello di farmi loro? Se no chiediamo sospensione. Consigliere Gomiero deve fare un emendamento Ah. Allora, l'emendamento... Mettiamo come refuso e si mette dentro. Anche perché non sono stati consultati. Altri interventi? Adesso Marco le devo fare la somma delle correzioni di refuso. Ok. Dopo dite che fa un intervento qui su questo emendamento qua. Avete vedere Allora, mentre preparano gli emendamenti, le correzioni, possiamo far pausa 3 minuti, così ci sgranchiamo le gambe. Mi raccomando, alzarsi in piedi, un po' di ginnastica.
Riprendiamo. Riprendiamo. Allora, adesso l'ingegnere Della Giustina enuncia tutte le variazioni che entreranno nel regolamento concordate. Prego, ingegnere Della Giustina. Allora, apporteremo queste modifiche, correzioni, giusto, a quei refusi che giustamente sono stati evidenziati. Allora, articolo 2, pagina 9, inseriamo tra il punto 26 e il punto 28 il punto 27 e tra il 38 e il 40 il punto 39 con i relativi nomi tratti dalle definizioni uniformi regionali, che sono per il 27 altezza del fronte e per il 39 portico porticato. Pensilina sporto, esattamente. Pensilina / sporto. Poi l'altro all'articolo 92, dove si rimanda erroneamente all'articolo 75 che non c'entra niente. L'articolo a cui va rimandato correttamente sono gli articoli dal 71 al 78, dove si parla degli elementi, le facciate, gli elementi aggettanti, le tende, le coperture e tutto quanto. Infine, all'articolo 100.2, l'ultimo capoverso, gli impianti fissi necessari all'attività agricola devono essere contenuti in manufatti insonorizzati. Questi sono i punti corretti. Bene. Sindaco, prego. Allora ci sentiamo di accogliere la raccomandazione del consigliere Tonon, il quale giustamente prende in considerazione il fatto che una cosa così complessa merita anche un rodaggio, no? E magari tra 6 mesi possiamo anche fare il punto e chiedere ai nostri uffici come ha funzionato. Mentre al momento non ci sentiamo di impegnarci nella creazione di una ulteriore commissione per il paesaggio, che ci sembra ridondante. Eventualmente nella stessa occasione se ne riparleremo. Grazie, Sindaco. Ci sono altri interventi? Altrimenti passiamo in votazione dell'emendamento. Dichiarazione di voto? Votiamo. Allora, l'emendamento proposto dal consigliere De Antoni, ovvero propone di inserire nel dispositivo della delibera, dopo il punto 5, il seguente punto 6. Di impegnare la Giunta a porre in atto tempestivamente tutti gli atti necessari a costituire la Commissione locale per il paesaggio prevista dall'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, numero 42, secondo l'atto di indirizzo approvato dal DGR numero 2027 del 23/12/2015. Favorevoli? 6. Contrari? 10. Astenuti? 0.
L'emendamento è bocciato con favorevoli 6, contrari 10, astenuti 0. Bene, passiamo a questo punto. Dichiarazioni di voto ce ne sono? No. Sì? Prego, consigliere Dus. Sì, francamente è abbastanza avvilente continuare ad operare da questi banchi, perché anche delle proposte, delle discussioni che durano anche di svariati minuti, se non ore, poi finiscono sempre per essere rigettate dalla maggioranza, e quello che più mi dispiace è che non vengono motivate, non c'è il motivo di rigetto. Trovo un modus operandi sì, francamente abbastanza arrogante, e non c'è bisogno di questa dimostrazione di arroganza, perché avete tutti i numeri per governare anche senza di noi, quindi ripeto, quando ci sono delle discussioni pacate su temi tecnici, francamente si potrebbe anche mettere 5 minuti in più e capire se quello che dicono anche da questi banchi sia completamente da rigettare e da considerare non appropriato. Così non è, e ci troviamo invece spesso a vedere rigettate le nostre proposte. E io credo, anche per mia piccola esperienza politica, che si crede sempre autosufficiente, di avere tutte le verità in tasca, non faccia molta strada. E mi pare che questa sera dai banchi della maggioranza qualcuno vi abbia fatto notare che non avete proprio tutte le verità in tasca. Probabilmente lo ha fatto meglio di noi, visto che la discussione qui in Consiglio si è svolta più fuori che dentro quest'Aula, considerati i malumori. Tant'è, ci spiace astenerci, ma questa sarà la nostra votazione. Grazie consigliere. Altre dichiarazioni di voto? Passiamo in votazione per la delibera in oggetto. Favorevoli? 10. Contrari? 0. Astenuti? 6. La delibera è approvata con favorevoli 10, contrari 0, astenuti 6. Passiamo alla prossima. Ringraziamo l'ingegnere della Giustina, l'ingegner Curti, del supporto, e liberiamo i tavoli della Giunta. Punto numero 7, regolamento per la concessione delle civiche benemerenze. Approvazione. Lascio l'illustrazione della delibera al sindaco. Manca questa sera purtroppo l'assessore Caldart, che si è adoperata su invito originario anche del Presidente del Consiglio di pensare a un regolamento utile a premiare gli atteggiamenti e i comportamenti virtuosi da parte dei nostri cittadini. Non ci è voluto poco, perché sono quelle cose quasi di lusso che ci si concede e che si tralasciano perché c'è altro di più che sembra più importante da fare. Io ritengo che sia un regolamento importante e che ci permetterà appunto di evidenziare appunto i comportamenti virtuosi dei nostri cittadini. Anticipo che in sede di commissione, vero Presidente, erano stati evidenziati alcuni punti, correzioni minime ma necessarie per essere precisi, che se volete magari li vado anche a elencare subito. All'articolo 3 si chiede di lasciare le civiche benemerenze assumere le seguenti forme: attestato di civica benemerenza seguita da sigillo della città, mentre all'articolo 4 queste vengono invertite perché erroneamente messe invertite. All'articolo 6
si aggiunge alla fine del periodo che gli atti del procedimento, compreso il verbale, si intende, della commissione, sono riservati. Dovendo parlare di persone, è bene che tali atti restino riservati sia come obbligo per la commissione che anche per il segretario verbalizzante. Dopodiché si precisa che la giunta comunale prende atto del lavoro della commissione ma non interviene a modificarlo. Adesso non so se queste sono delle correzioni da fare o se debbano essere votate come precisazioni. No, abbiamo recepito la volontà della Commissione. E quindi è già sufficiente così. Il voto è soltanto sulla proposta. Io, Presidente, ho finito la descrizione perché tutti, credo, i consiglieri abbiano già avuto modo di vedere il testo. Allora, se c'è qualche intervento, consiglieri, o passiamo direttamente a votare il regolamento. Passiamo a votare il regolamento. Di qualche dichiarazione di voto? No. Allora, per il regolamento, con le modifiche enunciate dal sindaco, favorevoli? Favorevoli? Allora, ripeto, passiamo a votare il regolamento. Sì, prego. Sì, delle benemerenze. No, vabbè, ho chiesto prima, cioè, ho chiesto se qualcuno voleva. Ecco, il consigliere era un attimo distratto, prego. Prego. Perché nessuno ha niente da dire sul regolamento? Allora No, è una delibera, una proposta di delibera, c'è la discussione. Ho chiesto se qualcuno voleva intervenire, non ho visto nessuno e quindi allora, sono passato. Scusa, ero distratto. Boh, perfetto, avanti. Chiedo di intervenire sul regolamento. Prego. Quando ho letto, ho dato una prima lettera, sulla prima riga dei destinatari e ambiti c'è scritto: le civiche benemerenze sono destinate a premiare cittadini vittoriesi. E mi sono subito chiesto se per cittadini vittoriesi si intende cittadini con la cittadinanza di Vittorio Veneto oppure cittadini del vittoriese. E poi, andando avanti con la lettura, mi sembra di capire, e chiedo conferma, che poi perché svolgono la loro attività prevalentemente nel comune di Vittorio Veneto, che nella comunità cittadina siano particolarmente distinte. Cioè, mi sembra che sia specificato che bisogna essere cittadini del comune di Vittorio Veneto. Allora, se così è, e magari mi date conferma, mi sembra che questa iniziativa parta già con un concetto sbagliato, cioè, e qui il discorso si allarga. Vittorio Veneto vuole o non vuole essere il punto di riferimento di una comunità? Cioè, Vittorio Veneto vuole riconoscere il suo ruolo che ha nel territorio, che va storicamente da Cordignano fino almeno a Follina. Perché se noi rinunciamo e lo evidenziamo in questo genere di atti, il nostro isolamento, abdichiamo, secondo me, a un ruolo storico che Vittorio Veneto dovrebbe avere, che ha avuto, sicuramente che ha avuto nella storia, lo ha avuto fino a pochi anni
scorsi e mi sembra che sempre di più stia abdicando e si stia ritirando da questo impegno. Leggevo, mi è venuto in mente che a Conegliano c'è un'iniziativa molto simile, però forse serve una precisazione, perché mi sembra, chiedo conferma al sindaco, perché non vorrei parlare e dopo magari mi conferma che questo premio è istituito esclusivamente per cittadini, associazioni, enti di Vittorio Veneto. Ecco, vede, allora mi sto sbagliando. No, ma perché se io mi sto sbagliando è inutile che faccio tutto l'intervento, cioè se mi dite no, cioè, se a Revine Lago un domani abbiamo un campione olimpionico del di Fasol qualche... del Lago, sì. Noi possiamo premiare anche... Allora, le civiche benemerenze sono destinate a premiare cittadini vittoriesi, virgola. Enti o associazioni che svolgano la loro attività prevalente nel comune di Vittorio Veneto e che si siano particolarmente distinti, eccetera. Quindi non è escluso che enti o associazioni possano anche, operando a Vittorio, indipendentemente se abbiano una sede sociale, per esempio a Vittorio. Ripeto, allora, ipotizziamo che il cittadino di Fregona, il cittadino di Fregona partecipi alle prossime Olimpiadi, venga a casa con tre medaglie d'oro in qualche specialità, non ha diritto a... non può essere... Scritto, ecco. no. Ma se fosse Allora avevo capito giusto. Ma se fosse che l'associazione Grotte del Caglieron dovesse operare utilmente e distinguendosi nel nostro comune, perché no? Ma Vittorio Veneto. D'accordo, però... Questo è l'impianto. No, d'accordo, sì, quindi rilevo che appunto c'è questa miopia di vedute e questa così presa d'atto di non voler essere Vittorio Veneto un riferimento, punto di riferimento, tra l'altro a mio avviso anche sbagliando, insomma, no? Perché ripeto l'esempio che ho fatto prima, noi abbiamo, Vittorio è e dovrebbe essere e deve avere un ruolo di circoscrizione, di distretto. E ce l'ha con le spese, ce l'ha per esempio nel campo dell'istruzione, perché le scuole le abbiamo noi, le ha nel campo della cultura, forse. E a Conegliano c'è o c'era, no? un premio che si chiamava Civilitas, sì. E allora il premio aveva ottenuto l'alto patrocinio del Presidente del Parlamento Europeo, poi comprendeva la medaglia di rappresentanza del Presidente del Senato della Repubblica, aveva il patrocinio del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo, il patrocinio della Regione del Veneto, della provincia di Treviso e della città, alla fine la città di Conegliano. Registro questi due modi di considerarsi, questi due modi di vedere il mondo e di vedere il nostro ruolo. Per carità, Sì, ma voglio dire, guarda caso, a Conegliano si danno una prospettiva, no? Un po' più, qui addirittura internazionale, però insomma, e qui invece ci chiudiamo nei perimetri del comune, no? Proprio comune inteso, cioè San Giacomo sì, sotto no, e quindi vabbè, dopo non ci si stupisca se il
il centro di riferimento, il fulcro della Grande Guerra sarà Montebelluna e non è Vittorio Veneto. Non c'è niente da stupirsi, perché, voglio dire, il modo di ragionare che voi dimostrate è questo, quello di chiudervi nel vostro... lei può fare tutte le faccette che vuole, sindaco, ma la realtà e quello che si percepisce è proprio questo, che siete chiusi nell'ambito parrocchiale del vostro comune. Va bene, grazie consigliere. C'è qualche altro intervento? Non vedo interventi. Dichiarazione di voto? Dichiarazioni di voto non ce ne sono. Prego, consigliere De Nardi. Un intervento. No, non è neanche ah. un intervento, è solo una domanda. Visto che e do atto che insomma in commissione c'è stato un confronto che ha portato all'accoglimento delle nostre proposte di modifiche che sono state fatte, e mi chiedevano i colleghi se sono già integrate o se sono un emendamento, solo la domanda tecnica. Sono integrate da quanto ho capito, perché sono state recepite all'interno del i foglio colleghi che avete chiedevano trovato sui dal banchi. punto di vista tecnico come procedevamo. Tutto qua. Grazie. Bene, possiamo passare alla votazione? O c'è qualcuno che vuole? Passiamo alla votazione. Allora, per il regolamento in delibera, favorevoli? 15. Favorevoli 15. Contrari 1. Astenuti 0. La delibera è approvata con favorevoli 15, contrari 1, astenuti 0. Bene. Passiamo con integrati i punti. Passiamo al prossimo punto. Approvazione e modifiche allo statuto della società Mobilità di Marca a seguito dell'espletamento da parte della provincia di Treviso della gara a doppio oggetto. Illustra la delibera l'assessore Antiga. Prego, assessore. Grazie Presidente. Mobilità di Marca, per noi MOM, è una società per azione partecipata da 38 soci, provincia di Treviso, ATAP, ATVO e 35 comuni della provincia di Treviso. In numero sono 23 milioni di azioni al valore nominale di €1 ciascuno. La MOM gestisce attualmente il trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Treviso con linee extraurbane che raggiungono le principali città del Veneto, Padova, Vicenza, Belluno, Venezia, ma anche l'aeroporto di Treviso, le spiagge di Jesolo e la provincia di Pordenone e poi Sacile. MOM gestisce anche il servizio urbano della città di Treviso, Vittorio Veneto, Conegliano, Montebelluna. La provincia di Treviso e MOM, per poter continuare gli investimenti sul trasporto pubblico a garanzia della continuità e del miglioramento del servizio anche con la graduale sostituzione dei mezzi ambientalmente più sostenibile, ha ricercato sul mercato nazionale un operatore potenzialmente interessato ad investire. La procedura negoziata a doppio oggetto, avviata alla provincia di Treviso a dicembre 2018, dopo uno stop del 2020, credo per intervento del Covid, è ripartita 3 anni dopo, nel dicembre 2021, e la stessa si è conclusa con l'individuazione del potenziale socio, quale Autoguidovie SPA con sede a Milano. La partecipazione del nuovo socio privato non era stata prevista nello statuto e per il suo perfezionamento ci troviamo qui questa sera come soci ad approvare le modifiche proposte dalla provincia allo statuto della MOM SPA per adeguarlo alla nuova compagine societaria. Grazie Assessore. Aperta la discussione.
Consigliere Dus? Sì, dunque questo non è un punto di poco rilievo perché interessa particolarmente tutta una fascia di persone che quotidianamente si muovono sui mezzi MOM. E io francamente sto seguendo con attenzione quello che sta succedendo a livello provinciale, perché ci sono naturalmente delle preoccupazioni, e dove sono queste preoccupazioni? Le preoccupazioni stanno nel fatto che ovviamente entrando un socio privato avrà gli interessi di un privato e non quelli del pubblico. Allora, venendo in concreto, una tratta che fa Vittorio Veneto, Montaner, Sarmede, Vittorio Veneto, che fa 50 persone al giorno in totale, supponiamo. Magari questa tratta qui potrà essere in futuro ritenuta non più sostenibile, come lo è stato altre volte su alcune linee urbane. Faccio ad esempio riferimento a quando fu tolto uno degli autobus della domenica di linea urbana che portava all'ospedale. Ricordo grosse e grandi rimostranze da quei pochi, naturalmente, che soprattutto anziani, che quell'autobus lo prendevano. Ma all'epoca MOM ritenne non più sostenibile quella spesa là. Ora mi domando, entrando un socio privato, l'aspetto di servizio pubblico potrebbe venire meno? Cioè potrebbe prevaricare un aspetto giustamente anche di tipo privatistico? Allora, queste preoccupazioni, da quello che leggo anche nei quotidiani della provincia, non sono solo mie, ma sono anche dei sindacati, delle associazioni di categoria e dei consumatori, eccetera. Quindi io adesso non so come sia potuto accadere, e probabilmente c'è stata in quell'occasione là la volontà, però a Belluno il servizio è stato completamente acquisito dalla parte privata. Allora, è immaginabile che un domani che questo accada anche per MOM? Beh, perché no? Ne stiamo dando una prima apertura in questo momento, e a quel punto è chiaro che, torno a dire, viene meno l'idea di servizio pubblico, credo io, e diventa un servizio privato. E questo incide maggiormente sulle fasce più deboli della popolazione, e quindi secondo me è un problema sociale non da attenzionare, come si dice nella pubblica amministrazione. E di questi esempi qua ce ne sono a centinaia. Sulla tratta ferroviaria di nostra, tra virgolette, competenza, la Conegliano-Calalzo, Vittorio Veneto Calalzo-Belluno, insomma, fino a qualche anno fa i problemi erano simili, cioè gli utenti erano talmente pochi che fondamentalmente a RFI conveniva fare un autobus e portare su tutti con un autobus che garantire dei treni di linea. Però ci fu una visione, secondo me giusta, dell'allora ministro Del Rio, che fece la cura del ferro, potenziò l'elettrificazione, e adesso i risultati si vedono, cioè c'è un aumento di utenza perché si garantisce un servizio migliore. Non c'è più il cambio tratta a Conegliano, e quindi uno da Vittorio può arrivare comodamente a Venezia mettendoci un'ora, ci metterebbe comunque un'ora in ogni caso, però lo può fare. Lo può fare perché il servizio è pubblico, quindi l'interesse è diverso rispetto a quello privatistico. Io non sono contrario all'operazione che si sta portando avanti, chiedo solo però che chi ha la responsabilità in questo momento di seguire questo tipo di operazioni lo faccia con attenzione, perché poi le ricadute sempre sui soliti sono pesanti, e quindi prima si parlava della capacità attrattiva della nostra città. Se iniziamo a tagliare i ponti, seppur fragili, con i collegamenti, con la vallata piuttosto che con le zone più collinari, creiamo una sorta di isolamento
sia di quelle persone che della nostra città. Grazie, consigliere De Antoni. Sì, anch'io ho un po' le perplessità che ha sollevato anche il consigliere Duss, e volevo a questo proposito chiedere all'assessore o al sindaco se mi possono dire come sarà la composizione della compagine sociale dopo l'entrata in vigore del socio privato, nel senso che se il 30% è in mano all'autoguidovie SPA, l'altro 70%, il Comune di Vittorio Veneto ha il 2,20%, il restante è in mano alla provincia e ai comuni o anche altri soci extra gli enti pubblici? E la seconda cosa che volevo chiedere, come ci rapportiamo come Comune di Vittorio Veneto per quanto riguarda il trasporto urbano nei confronti della MOM e adesso della MOM in generale, nel senso che tutta la spesa per il trasporto urbano è a carico del comune o della regione che ci dà il contributo, oppure diciamo c'è una quota e la restante viene assorbita dalla MOM? Perché questo si collega un po' al discorso che ha fatto anche Dus, no? Perché qualora lo decida la società, ma intanto ho fatto le due domande, poi continuo, sì. Altri interventi? Assessore, prego. Grazie. Per quel che posso, perché il MOM la segue l'assessore Fasan, ma per quel che posso, nel senso che non andiamo oggi a mettere in discussione ovviamente tutte le corse che MOM fa, giusto, su Vittorio Veneto, e anche le implementazioni delle corse dell'urbano che MOM potrebbe fare. In altre sedute con MOM, per esempio, si parlava di portare l'urbano a San Giacomo e collegarlo a Carpesica per riuscire a fare oppure collegare, per esempio, la parte di Olarigo che è proprio fuori oggi. Quindi nella revisione dei chilometri e di altro c'è anche la possibilità di migliorare ovviamente anche il tipo di servizio che si va su Vittorio Veneto. Trovavo di interesse il collegamento con San Giacomo e poi Caldelivera e Carpesica per riuscire a collegarsi con Conegliano. È una cosa che si può vedere e ovviamente poi di costi per la verità non vi so rispondere, ma se ci sono dei costi che naturalmente il Comune deve sostenere, io credo che valga la pena sostenerli ovviamente, perché è un servizio pubblico che va poi a incidere su tutti i cittadini di Vittorio Veneto. Se posso, consigliere, poi, per quel che riguarda poi il dopo, per la verità non ho la sfera della verità, ovviamente entrano col 30% e quindi il 70% è saldamente in mano a... Ci sono 35 comuni che hanno le quote e ovviamente è la provincia di Treviso che è quella che ha più di tutto, perché noi siamo il 2,82 mentre la provincia è il 14,24, però poi ovviamente c'è l'ATAP che è col 14,95 e poi la TVO che ha il 2,29, il resto sono tutti comuni. Quello che ha più di tutti comunque è il comune di Treviso e poi noi siamo messi bene perché la norma sono tutti sotto l'1%, tutti i comuni sono tutti sotto l'1%, la stragrande maggioranza. Sì, solo una precisazione. L'ATAP, le azioni dell'ATAP sono state acquistate da Autoguide e Vie, no? Non esiste più l'ATAP adesso. Sì, io le chiedevo dopo, no? Dopo l'acquisto delle azioni da parte di questa nuova società, volevo capire se la maggioranza delle azioni restava in mano al pubblico e questo comunque me lo conferma, perché il 70% tra provincia, comuni, eccetera. L'altro aspetto che avevo chiesto anche in Commissione Bilancio di capire meglio è qual è il costo a carico delle casse comunali per il servizio urbano, e capire se dobbiamo approfondire questo aspetto e
Qualora io chieda nuove corse, il Comune chieda nuove corse, ad esempio per servire la zona industriale in maniera più veloce, più numerosa, collegarci con le frazioni, eccetera. Se io chiedo questo, il Comune deve mettere delle risorse oppure viene rivisto tutto nell'ambito dell'accordo che c'è a livello provinciale? Questo era l'altro aspetto che doveva essere approfondito. Perché se è così, diciamo, se comunque tutto il costo del servizio fatto in Comune di Vittorio Veneto è a carico del Comune di Vittorio Veneto, non possiamo, come dire, preoccuparci del fatto che ci tolgano le linee, nel senso che le linee resteranno comunque e il costo relativo sarà a carico sempre del Comune. Se invece il costo è tutto o parzialmente a carico della società, e in questo caso la prima mossa che potrebbe fare la società è quello di ridurre i rami secchi, come diceva prima il consigliere Dus, che potevano essere quello per Sarmede o Montaner, ma potevano essere anche quelli che collegano l'ospedale, diciamo la domenica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo aspetto deve essere tenuto in grossa considerazione, cioè capire meglio che cosa può succedere è opportuno. Il fatto che abbiamo comunque come pubblico il 70% è già una garanzia che non succeda che il privato si fa quello che vuole. Ecco, questa assicurazione, diciamo, deve essere ribadita in qualche modo, perché altrimenti questo passaggio prima al 30% e poi pian piano si rischia di rendere un servizio pubblico di pubblica utilità, di metterlo in mano al privato con le conseguenze che ne derivano. Consigliere Tonon. Grazie. Se non ricordo male, ma credo di averlo letto sul giornale ancora parecchio tempo dietro, la gara a doppio oggetto era stata fatta per sostanzialmente rafforzare quella che era la struttura patrimoniale della società, perché di questo necessitava. Chiedo, a parte questo 30% che è adesso in mano ai privati e il 70% al pubblico, gli enti pubblici, visto che sono numero 35, 38, non mi ricordo, possono poi eventualmente, visto che è successo anche ad altre società pubbliche locali, possono vendere le loro quote? Punto di domanda. No, una domanda molto chiara questa, perché cioè, è come dire, segue quello che è stato l'intervento del collega De Antoni, perché finché il servizio è in mano ovviamente in qualche modo almeno al socio pubblico, ai soci pubblici, tutti i soci pubblici hanno voce in capitolo e possono dire la loro, visto che il loro scopo è quello di fare il miglior servizio possibile compatibilmente con le risorse per la propria cittadinanza. Qualora così non fosse, è ovvio che il privato legittimamente punta a mantenere solo le linee profittevoli, a meno che, però questa è la seconda domanda che faccio, a meno che non ci sia un contratto di servizio che obbliga chi vince l'appalto, perché mi ricordo che parliamo ancora della riforma, credo degli anni 2000, quando erano ministri Bersani e Letta, quindi parliamo di circa 20 anni fa, credo, con la prima riforma del settore dei trasporti, a meno che il contratto di servizio non preveda obbligatoriamente il mantenimento di alcune tratte e della frequenza, diciamo. Però, ripeto, questa è la seconda domanda che faccio all'assessore. Non so se Antiga o Fasan, spero che qualcuno mi risponda, grazie. Grazie, consigliere. E altre domande? Chiarimenti? Se no, lasciamo la parola. Consigliere Dus, prego. No, la domanda è se l'assessore non ha la competenza ce l'ha l'assessore Fasan che è qui, perché l'assessore è lì e non interviene da lì? Perché cioè, non capisco sta cosa, siamo dove? Beh, ma quelli sono problemi. Se siamo all'asilo, non ho capito. Se l'assessore ha la competenza, si risponde un attimo. Se posso, faccio da maestro, visto che siamo all'asilo. Ecco qua. È una partecipata, quindi sono io, giusto? Che poi l'assessore Fasan abbia la delega. No, che poi l'assessore Fasan abbia la delega a partecipare alle riunioni di MOM è così. Quindi abbiamo svelato una cosa inverosimile, lei dice, è normale.
è normale, non c'è niente di verosimile. Assessore, Allora, assessore se posso continuare, scusi, allora ci sarebbe anche Gomiero che vuole fare un intervento, vuole aspettare, vuole rispondere subito? Boh, prego. Da quel che so io, noi come Urbano abbiamo un monte chilometri, perché quando ragionavano la MOM di fare delle deviazioni o degli allungamenti, era perché nella revisione di percorsi si poteva risparmiare. Per esempio mi ricordo che parlavano nell'andare all'ospedale e tornare, c'era la possibilità di risparmiare tot metri che quindi potevano andare a essere usufruiti da altre parti. Quindi penso si parli di un monte chilometri che è già convenzionato e che loro fanno. Ovviamente se il Comune di Vittorio Veneto chiede al di fuori di quel monte chilometri, credo che debba necessariamente pagare il servizio per l'intero. Che poi nello statuto ci sia la possibilità che i comuni possano vendere al socio privato le proprie quote, mi trovate impreparato, se voi l'avete letto, leggete quel che potrei leggere io, quindi siccome il consigliere non legge tutto anche alla virgola, se lo ha letto magari ha visto che non è contemplato. No, io no. MOM è sempre identico, non cambia. Dico MOM è sempre MOM. Posso fare una aggiunta? Sì, prego, sindaco. No, volevo riferire per esempio che con MOM si interloquisce anche palesando quelle che possono essere delle necessità o dei fabbisogni. Faccio un esempio: nel 19 inizio 20 il comune di Vittorio Veneto faceva un po' da capofila con i comuni di Colle, Cappella, Sarmede, Fregona, Revine e Tarzo, che sapendo che da noi funziona il sistema boomerang, no? Chiedevano che le linee, invece che esaurirsi grosso modo i confini del nostro comune, potessero allungarsi anche nei loro, in modo tale da dare ai propri cittadini la possibilità di venire in centro a Vittorio. Però quell'interlocuzione che era stata studiata a tavolino anche da autisti MOM che si erano prestati, conoscendo un po' le caratteristiche dei percorsi, di crearlo, si scontrò all'epoca col Covid, per cui mancavano i mezzi anche per le semplici corse normali, con altre complicazioni, per cui certi percorsi di Fregona o di Sarmede richiedevano mezzi più piccoli, perché altrimenti su quelle strade non sarebbero potuti passare. La cosa si arenò. Adesso forse che veniamo fuori dal Covid potrà essere ripreso. Ma appunto già all'epoca si parlava di monte chilometri e quindi di un ricalcolo con partecipazione regionale, con partecipazione dei comuni, il solito meccanismo, insomma. Consigliere Gomiero. Io ero come uditore alla commissione che presiedeva il consigliere De Antoni, però non ha detto niente, non ha chiesto niente. Allora glielo chiedo adesso se lui ha letto tutte le carte. La MOM è una società pubblica. 100%. Nello statuto noi, o chiedo anche al sindaco o all'assessore delegato, andiamo a... Non è pubblica? Ah, non è più pubblica? No, ma adesso vagliamo anche lo statuto per far entrare quello lì? Ah, è già entrato? Ma chi che ha deciso questo qua? Noi, tutti i comuni? Ma noi siamo presenti all'assemblea, abbiamo un voto? No, è per quello che chiedo, ho un presidente nuovo. Va bene. Consigliere Dus. Sì. Secondo intervento. Un'osservazione, perché quando parliamo di servizio pubblico, di autobus di linea o extraurbana o extraurbana, parliamo di mezzi che si spostano e persone che sono dentro questi mezzi. Faccio una domanda, ma proprio per curiosità.
siccome la stessa cosa, e la stessa cosa valeva quando abbiamo discusso di piste ciclabili. Qui discutiamo di molti temi e io vorrei capire però se siamo utenti di questi temi. Allora, noi discutiamo di piste ciclabili dove sia giusto farle e dove non sia giusto farle. Qui non so quanti di voi vanno in bicicletta, però si muovono in bicicletta sulla città. Ecco, perfetto. Ecco. E però discutiamo di queste cose. Quanti di noi prendono un autobus urbano una volta ogni 5 anni o un autobus extraurbano? Mai preso uno? Questo se ci pensate, io ad esempio ho preso recentemente un autobus di linea urbana e è un'esperienza che vi invito a fare, sia dal punto di vista organizzativo, che dal punto di vista della sicurezza, che dal punto di vista dell'igiene, che dal punto di vista della puntualità. Cioè, fate questa esperienza, questo esercizio di vita e dopo magari possiamo discutere anche della società MOM. Perché se voi salite su, vi fermate alla fermata dell'autobus vicino a casa mia, siccome io sono sfortunato, abito vicino al CEIS, ho capito che adesso è una zona particolare, no, non è che l'ho capito adesso, lo so da mo' che per l'assessore Fasan è un problema, per me non è assolutamente un problema, ma le strisce là non vengono fatte, quindi vabbè, c'è un problema di sicurezza. Provate a prendere l'autobus vicino sulla statale. Vi invito a prendere un autobus vicino alla statale e stare là 10 minuti a aspettare un autobus. Se riuscite a prendere l'autobus, dopo scendete e andate a prendere un treno a Meggiugori perché siete riusciti a sopravvivere a quell'esperienza. Perché tra camion, auto, non c'è una banchina, è un problema perché realizzare una banchina di rientrata lì è difficile dal punto di vista logistico, costa un sacco di soldi. E dopo uno ti domanda, ma come mai c'è poche persone che prendono gli autobus? Quanto costa mantenere quel servizio là? Cioè, allora io adesso non è che voglio fare la critica all'amministrazione perché non ha fatto la banchina su via Marconi dove abito io. Però voglio dire, se ogni tanto ci poniamo anche nelle condizioni dell'utente, vediamo le cose da un altro punto di vista. Grazie, consigliere. Sono tanti anni che manca quella panchina. Comunque mi pare, non vorrei sbagliare, che la decisione di far entrare il socio privato risale al 2017, poi mai riusciti a farla, quindi la spiegazione del perché convenga far entrare il socio privato è una decisione già di vecchia data, voglio dire, è già presa a suo tempo, si sarà discusso, si sarà convenuto che era meglio far entrare un qualche soldino fresco, no? Sì, non è una decisione di questi giorni, questo voglio dire. Va bene. Altri interventi? Vabbè, non vedo altri interventi. Dichiarazione di voto? Non vedo dichiarazione di voto. Allora, votiamo la delibera. Per la delibera in oggetto, favorevoli? Allora, 14 favorevoli. Contrari? 0. Astenuti? 2. La delibera è approvata con 14 favorevoli, contrari 0, astenuti 2. Immediatamente. Votiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? 14. Contrari? 0. Astenuti 2. La delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto numero 9, ampliamento ospedale civile di Vittorio Veneto per costruzione edificio destinato a terapia intensiva, parere in merito alla deroga ai sensi dell'articolo 14 DPR 380 del 2001. Illustra la delibera l'ingegner Curti. Grazie.
Si vedrà, abbiamo fede. No, deve scaldarsi, un po' di pazienza. Vabbè, questo comunque si intravede, è l'ospedale di Vittorio Veneto, preso da Google Maps. Allora, faccio un attimo la cronistoria di quello che ha portato alla proposta di delibera di questa sera. Nel maggio dello scorso anno l'ULSS 2 ci ha chiesto una certificazione di conformità urbanistica in merito all'ampliamento, al progetto di ampliamento dell'ospedale di Vittorio Veneto. Noi abbiamo chiesto delle integrazioni in quanto per poter dare la conformità urbanistica ci mancavano una serie di dati. In pratica non conoscevamo il volume che l'ospedale aveva già sviluppato e il volume che andava a sviluppare in ampliamento. Ci sono state consegnate queste integrazioni e a giugno dello scorso anno, fatti i calcoli, abbiamo dovuto comunicare all'ULSS che l'intervento non era conforme al piano regolatore comunale. Abbiamo quindi detto all'ULSS, ai colleghi tecnici dell'ULSS, abbiamo proposto un incontro per analizzare assieme il progetto e capire quale fosse il percorso più corretto da fare. A seguito di questo incontro, a dicembre dello scorso anno, ci è stato richiesto dall'ULSS la deroga, di poter realizzare quindi l'intervento progettato in deroga rispetto al piano regolatore comunale. Il 22 dicembre ci hanno inviato la documentazione, anche in questo caso abbiamo dovuto chiedere delle integrazioni che sono state presentate poi nel mese di gennaio, a fine gennaio, e quindi abbiamo potuto eseguire l'istruttoria. L'intervento che l'ULSS ha progettato prevede la costruzione di un nuovo volume in quest'area, che vedete cerchiata qua, ecco. Qua vedete una planimetria, prevede la costruzione di un nuovo volume per la terapia intensiva e la ristrutturazione e l'adeguamento edilizio e impiantistico di 3 degenze nel blocco B per la realizzazione di 6 posti letto di terapia intensiva e 6 posti letto di terapia semi-intensiva. Questi sono dati che sono stati copiati dalla relazione generale che accompagna il progetto definitivo dell'ampliamento dell'ospedale. Dalla stessa relazione viene sottolineato come buona parte del presidio ospedaliero è stato costruito negli anni 70 e attualmente sono in corso di realizzazione interventi di adeguamento sismico dei corpi alti all'interno dell'ospedale. Il progetto, di cui invece ci occupiamo questa sera, prevede 2 interventi, come ho detto prima, e quindi l'ampliamento del polo ospedaliero per la creazione della terapia intensiva e la ristrutturazione all'interno del blocco B di una parte delle stanze per la realizzazione di nuove degenze per la semi-intensiva. L'ampliamento proposto, l'ampliamento proposto si sviluppa su 3 livelli. Un livello -1, in realtà non è completamente interrato il primo livello, ma è un semi-interrato destinato agli impianti. Un livello 0 o rialzato che rimarrà comunque in questa fase dei lavori al grezzo e un livello +1 che è quello destinato ad ospitare la terapia intensiva. Per quanto riguarda la semi-intensiva invece verrà realizzata con la ristrutturazione di alcuni locali all'interno del blocco B. Passando ai dati, l'area su cui insiste l'ospedale è una zona F1, attrezzature pubbliche di uso pubblico.
Chiaramente nel corso degli anni la struttura ospedaliera è stata via via incrementata ed oggi sviluppa quasi completamente il volume concedibile sull'area. Quindi abbiamo un volume esistente di 150.750 metri cubi a fronte di un volume massimo consentito di 157.730 metri cubi. Il volume che viene chiesto di realizzare in ampliamento è di 9.053 metri cubi. Questo significa che c'è un'eccedenza rispetto a quanto previsto dal piano regolatore di 2.073 metri cubi. Ora, poiché la superficie del terreno su cui si sviluppa tutto il compendio ospedaliero è di 78.868 metri quadrati, considerando il volume esistente più l'ampliamento, l'indice che si viene a sviluppare è di 2,03 metri cubi a metro quadro a fronte dei 2 consentiti dal nostro piano regolatore. Tutto questo si inquadra all'interno della legge regionale 27 del 2003 che reca disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale. In particolare, l'articolo 24, comma 2 ter di questa legge stabilisce che i progetti di lavori pubblici di cui all'articolo 2, e poi vedremo cosa dice, non conformi allo strumento urbanistico comunale possono in ogni caso essere approvati in deroga allo strumento urbanistico medesimo, acquisito il parere favorevole del Consiglio comunale. L'articolo 2 che citavo elenca quali sono i lavori di interesse regionale e fra questi ci sono chiaramente i lavori realizzati dalla Regione e i lavori realizzati dalle unità locali sociosanitarie, quindi rientra l'intervento che stiamo vedendo. L'approvazione di questi progetti è in capo al dirigente della struttura regionale competente. Questo per dire che la Regione Veneto, con la legge 27 del 2003, ha stabilito una cosa che peraltro già avveniva precedentemente, però noi in questo momento siamo in vigenza di questa norma, e dice espressamente che l'approvazione dei progetti costituisce titolo abilitativo sotto il profilo edilizio, urbanistico, paesaggistico, ambientale. Quindi noi questi progetti, nel caso in cui siano conformi cioè noi questi progetti, anzi scusate, li vediamo solo per attestare la conformità o meno al piano urbanistico. Nel caso in cui non ci sia la conformità, ci viene chiesta la deroga, la norma prevede espressamente che se non rispondiamo nel termine di 60 giorni, e noi siamo ancora all'interno del termine perché abbiamo dovuto chiedere integrazioni, quindi siamo entro i termini, è inteso silenzio assenso e la Regione procede senza la deroga da parte del Consiglio Comunale. Questo così ci rilacciamo a un'osservazione che aveva fatto prima il consigliere Dus: questi progetti non è previsto che se non a questo livello per concedere la deroga. Vi sono poi altri 2 articoli che sono contenuti rispettivamente nella legge regionale 61 dell'85, che è la legge che detta la disciplina edilizia per la Regione del Veneto, e nel DPR 380 del 2001, che detta la disciplina edilizia a livello nazionale, che parlano della possibilità di rilasciare, di autorizzare. La 61 parla di concessioni, il 380 di permessi di costruire in deroga alle norme e alle previsioni urbanistiche quando si tratti di impianti di interesse pubblico realizzati da enti istituzionalmente competenti. Entrambe queste norme sono precedenti alla 2003, per cui il combinato disposto di queste 3 norme ci porta a dire che conclude che il Consiglio Comunale è chiamato a rilasciare, a esprimersi sulla richiesta di deroga da parte dell'ULSS, mentre la realizzazione di questi interventi non è assoggettata a un permesso di costruire rilasciato dal Comune. Quindi l'unico atto che il Comune deve rilasciare è l'attestazione di conformità urbanistica o eventualmente, come nel caso specifico, una deroga allo strumento urbanistico. Chiaramente nella proposta di delibera abbiamo proposto, scusate il bisticcio, di esprimere parere favorevole alla deroga,
del solo parametro volumetrico per la costruzione di un nuovo plesso destinato a terapia intensiva a servizio dell'ospedale civile di Vittorio Veneto, con incremento volumetrico di 2073 metri cubi rispetto a quanto consentito dall'articolo 68 delle NTA del PRG vigente, fermo restando il rispetto di tutti gli altri indici parametrici prescritti dall'articolo 68 stesso. Quello che vi ho fatto vedere intanto sono i due rendering allegati alla relazione generale di cui vi accennavo poc'anzi. Relazione che in realtà sotto il profilo architettonico, a parte i due rendering, non illustra molto altro in quanto è più dettagliata sugli aspetti tecnico-strutturali. E per questo ho estratto solo queste due immagini. Stavo guardando che potrebbero essere tutti pannelli solari. Vabbè, allora. Aperta la discussione. Dunque, consigliere De Antoni, prego. Volevo solo chiedere una precisazione all'ingegnere. L'azienda sanitaria ci ha consegnato un progetto preliminare o è solo questa carta qui? Il progetto preliminare ci è stato consegnato? 1. 2. Non ha riferito che nella richiesta che ha fatto l'azienda sanitaria c'era anche la richiesta di modificare l'indice di edificabilità da 2,03, come arriverà adesso a seguito della richiesta, a 2,3 in relazione a progetti futuri. Non ha detto di questa, perché non ha avvertito il Consiglio Comunale di questa richiesta? Consigliere Balliana, vuole fare delle domande anche lei? Da un punto di vista tecnico volevo solo chiedere, mi sembra che anche oggi il sindaco abbia riportato sulla stampa che da un punto di vista urbanistico cioè non mette in discussione quella che potrebbe essere la viabilità, lo sviluppo della viabilità per un futuro nell'area, no? Quindi mi bastava chiedere questa informazione, non va a compromettere quello che potrebbe essere, chiedo, ripeto, lo sviluppo viario dell'area. Sì, prego. Allora, no, Vuoi noi non fare delle abbiamo... domande? Scusi, non ci è stato presentato un progetto preliminare. L'ULSS ci ha chiesto prima la conformità urbanistica e poi la deroga sulla base di un progetto definitivo di cui noi abbiamo un estratto, abbiamo la relazione generale e una relazione descrittiva fatta dai tecnici dell'ULSS. L'ULSS non è tenuta a presentare al Comune il progetto. Il progetto definitivo è già di competenza del dirigente regionale, non del Comune. Noi abbiamo solo la relazione generale. Per quanto riguarda l'indice diverso, è vero, chiedo scusa, ho dimenticato di accennarne, l'ULSS nella lettera con cui ci chiede la deroga, ci chiede di assegnare all'area un indice di 2,30 metri cubi su metro quadro. In realtà questa non è una deroga, è una variante che non possiamo fare. O meglio, non è questo il modo di fare una variante. Noi la deroga la possiamo fare sulla base di un progetto, così come facciamo quando facciamo gli sportelli unici, quindi sulla base di un progetto. In questo caso non dobbiamo neanche approvarlo il progetto, dobbiamo solo prenderne atto che esiste perché l'approvazione è di competenza regionale, quindi sui parametri del progetto noi possiamo dare una deroga. Un numero diverso da quello che viene fuori dai numeri del progetto si chiama variante e quindi non è questa la procedura. Infine, per quanto riguarda la viabilità, scusi un attimo,
Come può vedere, l'intervento viene realizzato completamente all'interno dell'area verde di pertinenza dell'ospedale e non va a inficiare alcun intervento futuro sulla viabilità della zona. Consigliere Tonon. Sì, grazie. Allora, alcune riflessioni. Una, mi chiedevo perché nella delibera, prima del deliberato nel ritenuto, non abbia citato la norma che invece correttamente, cioè la legge regionale 17/2007, secondo me sarebbe stato più completo. Mi spiego perché. Perché citando il 380 così, senza scrivere che è un'opera di interesse pubblico, potrebbe dire ma cosa stiamo facendo? Diciamo che l'ha spiegato a voce, a parer mio, meglio di quanto sia messo nella delibera. E quello che mi ha lasciato un attimo perplesso è la richiesta dell'UILS, a parte quella che nella lettera iniziale, diciamo, concordo con lei, 2,3 bisogna fare una variante, e per l'amor di Dio si può anche fare la variante quantunque, da quanto si è capito, che noi la facciamo o no, l'opera la fanno lo stesso, punto. Quindi sì, posso dire anche giustamente per certi versi, sì, cioè, parliamo di un'opera di interesse ben oltre quello che è l'interesse cittadino, però correttamente sistemiamo anche la procedura. Solo che loro citano le due norme, cioè appunto la legge 27 del 2003 modificata dalla 17 del 2007, quella citata prima dal dirigente, che non compaiono invece nella delibera. Secondo me sarebbe stato più corretto perché se no rischiamo, come dire, di avere l'UILS che chiede una norma e noi corrispondiamo con un'altra norma. La coerenza dell'atto forse sarebbe stato, secondo me, meglio coordinarla, anche perché siccome si è letto che è stato fatto più di qualche incontro e qualche integrazione, male non sarebbe, perché sennò rischiamo di rispondere come dire, volete la pasta asciutta, ti porto la carne. No, te devo mandare un'altra roba, non so se mi spiego. Altra valutazione riguarda invece, perché confesso che non l'ho capito, l'ultima postilla della regione, dell'UILS, quando parla di sistemazione esterne. Mi chiedo, cioè, non ci fanno vedere il progetto, però ci dicono che devo sistemare 80 stalli. E a noi? Cioè, nel senso, che senso ha dal punto di vista urbanistico? Perché scrivono esattamente, dopo aver scritto che la superficie fondiaria nuova dovrebbe essere 2,03, 2,026, quel che l'è, sistemazione esterna, ultimo punto, in concomitanza della costruzione del nuovo volume si prevede il riordino del piazzale interno all'area ospedaliera di Vittorio Veneto, che si rende necessario per una migliore fruibilità dell'area destinata a parcheggio di circa 80 stalli. Ma sono nuovi? E se sono nuovi, dove sono? Punto di domanda. Sono nell'area di proprietà dell'UILS, sono fuori, sono aperti al pubblico, sono privati? Perché messa così, nella variante, francamente, non ho capito la ratio, perché li ha spinti a scrivere questa cosa qui. Grazie. Grazie. Consigliere De Antoni. Cioè, credo che non si possa che essere soddisfatti. Si possono fare interventi o devo fare altre domande? Si può fare interventi? Prego. Sì. Credo che non si possa non essere contenti finalmente di un primo passo che è stato fatto per la messa in sicurezza dell'ospedale di Vittorio Veneto e dei suoi pazienti. Quindi non possiamo che non essere d'accordo sull'esprimere un voto favorevole alla richiesta. Io però, ho provato anche, mi sarebbe piaciuto, ecco, diciamola così, mi sarebbe piaciuto poter vedere il progetto preliminare o definitivo e conoscere esattamente che cosa viene fatto all'interno, perché, come diceva l'ingegnere, ci sono 9.000 metri cubi di nuova costruzione su una superficie di circa 1.000 metri quadri, praticamente ci sono 3 piani, e quindi la superficie complessiva di utilizzo sarà circa di 3.000 metri quadri.
E quindi mi ha meravigliato questo fatto, perché per fare una terapia intensiva anche da 6 posti letto 1000 metri quadri sono più che sufficienti. E allora non capivo, poi con lei non siamo riusciti a parlare durante la commissione perché si era fatto tardi, e quindi ho telefonato all'azienda sanitaria per capire meglio questa cosa. E gli ho chiesto: ma avete fatto un progetto per capire come? Ha detto sì, ma dico, l'avete mandato al comune? E non ce l'hanno chiesto. Allora, onestamente non capisco, no? Perché di fronte a una iniziativa del genere, che è agognata da anni dal Comune di Vittorio Veneto, c'è un progetto preliminare, ho sentito anche definitivo, che è nelle carte dell'azienda sanitaria. La prima cosa che il sindaco, la giunta e tutti noi consiglieri avremmo voluto è quello di vedere finalmente realizzato un sogno che da anni, non c'ero ancora io, insomma, che da anni tutti auspicano. E come mai non abbiamo fatto questo? Perché questo, secondo me, si inseriva anche in un discorso diverso, anche di approvazione di questa variante ai parametri del nostro piano regolatore. Diciamo, è vero che c'è quello che lei ha detto, le norme, ma c'è anche scritto, sempre nella legge 27, c'è anche scritto che se l'opera pubblica non è di competenza comunale, come nel caso, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte dell'autorità competente è trasmesso al Consiglio Comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante dello strumento urbanistico. A me sarebbe più piaciuto una cosa di questo genere, cioè ci presentano il progetto approvato, come è detto che è stato, ce lo trasmettono, noi lo prendiamo, lo guardiamo, e l'approvazione anche da parte nostra di questo progetto costituisce la variante. Perché su questo tema, come le ho accennato anche l'altra sera in commissione, oltre al parametro superficie coperta e quindi volume realizzato, c'è anche l'aspetto delle distanze. Perché se è vero, da lì non si capisce, ma se è vero che a est i 10 metri sono assicurati, i 10 metri previsti dalle norme tecniche del piano regolatore attuale, dalla parte nord i 10 metri non sono, e anzi ho chiesto al funzionario, sono 5 metri. Allora, cosa fanno per assessore all'urbanistica? Cosa fanno per superare il discorso dei 10 metri previsti dalla norma? Fanno un collegamento, ma questo collegamento, diciamo, è un escamotage per evitare il discorso della distanza, perché ci sono sentenze di tutti i tipi da parte del Consiglio di Stato, da parte della Cassazione, che dicono, che dicono che la realizzazione di questi, che 10 metri di distanza tra fabbricati non è un problema di superfici finestrate, ma un problema, un'indicazione per evitare che si formino tra i fabbricati delle zone non igieniche, e quindi sono da evitare. Allora, perché non discutere di questa cosa anche con questi funzionari? Cioè, io sono il primo a dire che deve essere approvato, e lo approverò comunque, però approverò comunque questa modifica. Però perché non interloquire? Dopo ho sentito che è da 6 mesi che si parlano con i funzionari dell'ospedale, perché non riusciamo a farci mandare queste carte e a capire meglio cosa vogliono fare? Questa è la mia domanda. No, sì, perché è una cosa importante quella che stiamo vedendo, e la passiamo così con una modifica senza neanche guardare il progetto. A me sembra che sia un modo di lavarci le mani, lasciare che facciano gli altri, e anche di non verificare anche con i funzionari dell'azienda sanitaria anche questo aspetto legato alla distanza. Dopo. Sindaco, dopo. Sì, scusi, Finisca. L'azienda sanitaria, anche questo, mi scusi, non è corretto, perché ho verificato con il funzionario, ha detto che il progetto è dell'azienda sanitaria, il progetto viene firmato dal direttore generale, la proprietà del fabbricato è dell'azienda sanitaria, perché non è più come una volta che erano le vecchie unità sanitarie locali. Sono cambiate anche gli anni, e anche le norme che sono subentrate fanno in modo che l'azienda sanitaria abbia personalità giuridica, abbia un suo patrimonio, eccetera. Quindi non sono opere regionali, sono opere di enti. Sì, ho capito, ma guardare il progetto e verificare che cosa viene fatto a Vittorio Veneto dopo tanti anni nel nostro ospedale mi sembra che fosse la cosa più importante da fare.
Comunque verificare anche questo aspetto della distanza tra i fabbricati secondo me è una questione importante, la do a voi perché lo possiate verificare. Il fatto che i 5 metri di distanza a nord non siano rispettati potrebbe essere un handicap. Valutate voi se questo escamotage di realizzare il collegamento sia effettivamente un escamotage che ha valore di norma oppure se sia solo un escamotage. Consigliere Bagliana. Sì. Allora, io ho letto le premesse, la relazione che faceva l'ULSS rispetto all'ampliamento insomma, dell'ospedale e effettivamente mi sto chiedendo, perché tutti noi avevamo sempre pensato che le terapie intensive potessero trovare spazio all'interno degli attuali locali, insomma, visto che l'ospedale nostro è abbastanza grande e inoltre molte delle specialistiche, specialità, scusate, sono sì. Specialistiche o no? Specialistiche secondo me, ma comunque vabbè, molte specialistiche sono approdate all'ospedale di Conegliano e quindi ci sono dei reparti che sono rimasti vuoti e la considerazione che facevo tra me e me è che magari potessero appunto queste terapie intensive trovare collocazione all'interno degli attuali spazi. Però dalla relazione dell'ULSS mi sembra di capire che in concomitanza con il Covid e essendoci nuovi parametri anche da un punto di vista logistico e di avere dei reparti proprio staccati in toto rispetto a quello che è l'ospedale classico, c'è l'esigenza appunto di costruire questa nuova ala o questo nuovo blocco, diciamo così, che a sto punto mi trovo assolutamente favorevole, anzi saluto con piacere l'intervento, anche perché finalmente stiamo parlando di portare a Vittorio Veneto la terapia intensiva. Ora mi sembra di capire che dal progetto non riusciamo a capire se le terapie intensive saranno 2, 4 o 6. 6? Ah, ci sono 6 posti letto confermati, quindi non sappiamo se andranno tutti a regime fin da subito o in base poi al personale che sarà impiegato in queste terapie. La cosa che sto vedendo, volevo un po' condividerla con voi consiglieri comunali della città di Vittorio Veneto, è questa, che l'articolo anche di oggi apparso in cui c'è l'intervista a Benazzi sembra dire che fortunatamente dopo la pandemia Covid stiamo riportando appunto dei reparti che erano stati dislocati a Conegliano, si parla di riportare la maternità, ginecologia, ortopedia, fare interventi chirurgici a Vittorio Veneto e quindi sembra proprio un'inversione di tendenza rispetto a tutto quello che è stato fatto in questi anni, cioè ci hanno permettetemi, praticamente l'ospedale di Vittorio Veneto è quasi stato svuotato in alcune cose. Vi segnalo solo che per esempio non c'è la possibilità di fare una visita ginecologica negli ambulatori dell'ospedale di Vittorio Veneto. E questo è grave, i servizi base non si possono neanche fare nel nostro ospedale. Quindi questa tendenza letta oggi dalle dichiarazioni di Benazzi di riportare di riportare i servizi a Vittorio Veneto mi fa anche pensare un'altra cosa. Mi fa pensare al restauro, alla ristrutturazione dell'ospedale di Conegliano, dove per circa 3-4 anni verrà rifatto, ci sarà il tempo per rifare il polo dell'area critica e di medicina dell'ospedale di Conegliano, che si impiegherà 4 anni con una spesa di 50 milioni, e poi il corpo centrale dell'ala est, altri 6 anni con una spesa di 24 milioni. Allora, perché faccio questo ragionamento? Non vorrei che ci fosse un momentaneo spostamento di alcune prestazioni, di alcuni reparti su Vittorio Veneto, per poi fra 6-7 anni vedere di nuovo riconcentrare tutto, concentrare tutto di nuovo all'ospedale di Conegliano.
Quindi lo so che a pensare male si fa peccato, ma alle volte forse ci si indovina. Cioè non vorrei che l'operazione... sì, io sinceramente quando l'ho vista sui giornali stamattina ho detto ma com'è che c'è questa inversione di tendenza se fino a ieri non c'era nessuna possibilità. Quindi la metto qua, eventualmente quando verrà il direttore Benazzi al Consiglio Comunale cercheremo di farci dare delle garanzie rispetto alla permanenza e all'implementazione e lo sviluppo e soprattutto che ci siano garantiti dei servizi essenziali all'ospedale cittadino. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Tonon. Sì. Grazie, mi sono scordato due cose. La cubatura interrata fa cubatura? Mi è venuto in mente, ma boh. E poi altra cosa, ha detto che è in corso l'intervento antisismico, ma non è già finito? Perché a me pareva fosse finito tutto, però. Consigliere. Sì, allora io risponderei, Sì, se prego, non ci prego. sono altre domande tecniche, le raccoglierei tutte e cercherei di rispondere, se mi sono presa nota di tutto. Allora, partendo dalle domande del consigliere Tonon, condivido quello che lei ha detto, che è stato una svista non citare la legge 27 del 2003. Andavano citate tutte e tre, perché non è che la 27 poteva vivere se la 61 e il 380 non consentivano le deroghe. È stata proprio una svista di cui chiedo scusa al Consiglio Comunale. Gli stalli, quella 2 righe che lei ha letto in fondo, sono stati inseriti nell'ultima integrazione che ha presentato l'ULS, quando noi abbiamo detto sì, va benissimo la deroga ai parametri del volume, tenete conto che il nostro piano regolatore nelle zone F1, ancorché siano già zone a servizio, prevede comunque la realizzazione, il reperimento di alcuni posti auto, per cui loro hanno detto sì, noi li reperiremo, adesso metteremo a posto il progetto delle aree esterne, hanno calcolato e noi abbiamo verificato che è corretto, che hanno bisogno di un'ottantina di posti auto e quindi hanno fatto quelle 2 righe. In questa fase non avevano un progetto delle aree esterne che peraltro, sì, ripeto, non è che noi approviamo il loro progetto purtroppo, per cui noi abbiamo fatto presente questi aspetti. Per quanto riguarda quello che diceva il consigliere De Antoni sulla distanza dei 10 metri, l'interpretazione che noi abbiamo dato come ufficio a questi collegamenti, che come vedete da questi 2 rendering sono comunque a tutta altezza e comunque sono funzionali all'utilizzo, perché leggendo anche in relazione non è che siano stati fatti perché sennò per girare il problema dei 10 metri, sono proprio funzionali al funzionamento di questo reparto di terapia intensiva e di terapia semi-intensiva. Noi abbiamo interpretato quindi questo ampliamento come un unico fabbricato assieme all'esistente e per questo non ci siamo posti il problema dei 10 metri. Questa è la lettura che abbiamo dato come ufficio. Per quanto riguarda il discorso dell'interrato, allora, qua possiamo discutere per i prossimi 20 anni. Abbiamo prima parlato del regolamento edilizio. Con il regolamento edilizio tipo l'interrato fa cubatura. Però le definizioni uniformi sono già in vigore, erano in vigore anche se non approvavamo il regolamento edilizio tipo. Qual è il problema? Che è stato fatto un pasticcio enorme, e poi mi taccio, perché non è il regolamento edilizio che decide cosa fa o non fa cubatura, perché questo incide sul dimensionamento del piano. Infatti poi con il patto dovremo prendere, cioè nel dimensionamento del patto abbiamo dovuto tenere conto di questo fatto. Chi il regolamento l'ha approvato, è stato più bravo e l'ha approvato subito, si è trovato in grosse difficoltà a coordinare il dimensionamento dei piani regolatori. Comunque il regolamento edilizio tipo stabilisce, ripeto, purtroppo, che l'interrato fa cubatura. Scusi, l'ultima domanda mi sono persa, non l'ho segnata. Ah sì, ecco, no, guardi, allora, siccome anche questo è un tipo di attività che noi non vediamo, io leggo le relazioni che ci sono state depositate, ma noi non abbiamo nulla di questi interventi.
posso intervenire io, almeno per quanto so, perché durante i lavori ero andato a vedere più volte il procedere di questi lavori qua, anche perché ero abbastanza curioso, io che tecnico non sono, di capire come su una struttura del genere. E lì mi hanno spiegato, i lavori erano in corso, che la verticalità veniva sostenuta da delle travi di acciaio estremamente grosse, giusto apposte l'una all'altra con quei bulloni, è presente, quei chiodi che vengono schiacciati a caldo, e hanno raggiunto l'intera altezza dell'ospedale, no? A quel punto là dicevano che i tecnici che avevano raggiunto un grado di sicurezza punto 8 e nella progettazione era tecnicamente possibile raggiungere l'1, però bisognava connettere queste strutture verticali con altrettante di acciaio, però poste orizzontalmente su ogni soffitto, pavimento, diciamo, su ogni piano, cosa che hanno fatto in cima, perché hanno fatto giusto posto i bagni al 7° piano, quello dell'Otorino, presente, che hanno aggiunto i bagni. Ecco, facendo quel lavoro là hanno dovuto svuotare il piano, quindi hanno potuto lavorare sul pavimento, hanno messo queste strutture e rifatto a nuovo tutto quanto. Mano a mano, e adesso mi sembra che siano in procinto di farne altri 2 di piani con i bagni, quindi scendendo verso il piano e giustapponendo queste strutture a servizio dei piani, approfittano per fare altri piani di resistenza antisismica da connettere alle barre centrali. Questo mi era stato spiegato allora, il lavoro è iniziato, appunto ripeto, e continuerà mano a mano che verrà rinnovato ogni piano. Questo. Consigliere De Bastiani. La notizia di questo intervento ha creato in tanti la domanda, ma è possibile che all'interno dell'ospedale non ci sia lo spazio per creare questi posti letto? Perché si è parlato, di Antonio ha fatto un calcolo di 1000 metri. 1000 metri per piano, sì, vabbè, però la terapia intensiva occuperebbe 1000 metri, no? 1000 metri. Per 6 posti letto sono 160 metri quadrati per posto letto. Sembrano tanti, però per carità, va bene, sì, no, non voglio dire. Comunque, appunto, ben venga. Però speriamo che non si ripeta la storia che si sta ripetendo da 20 anni. Cioè, da 20 anni i 4 posti di terapia intensiva sono sulle schede regionali e da 20 anni sistematicamente vengono cassati. Quindi sarebbe stato anche così, credo, opportuno che assieme al progetto, quel poco di progetto che vediamo edilizio, magari ai consiglieri che, visto che sono chiamati ad esprimersi e a votare, fosse stato spiegato anche quanti posti verranno attivati subito, quanti operatori saranno necessari nei primi 2 o 3 anni, qual è l'obiettivo, se arrivare a 4 o a 6, se esistono gli operatori, o se ci saranno problemi a reperirli. Ecco, mi sembrava opportuno un'informazione più completa, mi sembra che fosse stato doveroso nel rispetto di tutti coloro che dovranno votare. Grazie, consigliere. Altri interventi? Basta? Dichiarazione di voto? No, scusami un
attimo, io credo, consigliere De Bastiani, vedendo appunto, come diceva il consigliere Bagliana, i presupposti per cui si è chiesto di fare questa struttura, che non siano solo esclusivamente legati alla realizzazione di posti letto, ma sia un indirizzo che il governo ha dato ai vari dirigenti di approvvigionarsi di spazi per speriamo basti col Covid, ma nell'eventualità di altre pandemie che ci hanno visti in crisi con il numero di posti disponibili. Quindi il fatto di tenerlo lontano, staccato, con dei percorsi facilmente controllabili dal punto di vista sanitario e spazi abbondanti rispetto ai pochi posti letto, siano legati a problemi futuri. Ecco. Dichiarazione di voto. Consigliere Donon. Grazie. Delegato dal mio capogruppo. Allora, noi voteremo convintamente a favore. Diciamo che dopo anni ricordati anche prima in cui si è temuta addirittura la chiusura, a parte il declassamento che di fatto era avvenuto del nostro ospedale, nel 17 o 18 se non ricordo male, lui si è deciso, per fortuna, di sistemare, migliorare sismicamente il nostro ospedale, vista anche la posizione in cui si trova. Nel 19, inizio 19 è stata fatta la conferenza dei servizi e il lavoro, come appena spiegato il sindaco, sta andando avanti verso la conclusione. Il fatto che questo sia stato fatto con un investimento di svariati milioni di euro, mi pare 8 erotti se non ricordo male, significa che per fortuna, e io dico finalmente, si è guardato non con distanza, diciamo così, non con distacco meglio, anche al nostro presidio ospedaliero, che fra l'altro si è rivelato nel periodo Covid non utile, necessario per tutta la comunità, non solo vittoriese. Anch'io auspico che a seguito della realizzazione del nuovo blocco, visto che è proprio indicata al punto 1 della relazione dell'ULSS, ci sia la effettiva, ma francamente a questo punto non so se sono un illuso, ma nutro pochi dubbi che non avvenga, che ci sia l'effettiva avvio e messa a regime della terapia intensiva e semi-intensiva, cioè i 5 posti più 1, 5 posti letto più 1. Perché l'evoluzione che c'è stata, e nessuno se la sarebbe aspettata, degli ultimi 3 anni, ha portato evidentemente a capire che sono posti non utili, sono assolutamente necessari. Per cui speriamo che questo percorso, diciamo, a cui noi diamo il nostro contributo stasera, possa in tempi molto ragionevoli, cioè brevi, avere non avvio ma conclusione. Grazie. Consigliere Da Re. Sì, intervengo su delega del capogruppo. Anche noi votiamo a favore di questo investimento che l'ULSS sta facendo. Dobbiamo ricordare che con il Covid è cambiata anche le direttive, sono cambiate le direttive europee, che erano quelle che avevano imposto il taglio alla sanità nazionale, per cui diciamo, abbiamo visto dei tagli non solo nel nostro ospedale ma in tutte le unità ospedaliere, proprio perché era una direttiva europea, la spesa pubblica andava rivista, ma soprattutto con un taglio corposo alla voce della sanità, che assorbe, per quanto riguarda la regione del Veneto, circa l'85% delle risorse e del bilancio. Ben venga che ci sia questa, diciamo così, la costruzione di questo polo ospedaliero, questo ulteriore polo ospedaliero per quanto riguarda la terapia intensiva, ma spero, e dobbiamo chiederlo tutti quanti i consiglieri, quando arriverà il direttore Benazzi, anche diciamo, il potenziare quella che è la, diciamo,
il fiore all'occhiello del sito ospedaliero che è l'Otorino Rigoiatria, con l'inserimento anche del maxillofacciale, in maniera che il polo ospedaliero di Vittorio Veneto diventi un polo diciamo di eccellenza, lo è già, ma soprattutto allargando anche al maxillofacciale, che è quello che da qualche anno, forse anche più, sto chiedendo magari in maniera così dismessa al direttore generale, però credo che questa sia forse la volta buona proprio per far sì che questo ospedale diventi, anche perché come cittadini e come utenti vittoriesi abbiamo dato alla comunità trevigiana, abbiamo rinunciato al nostro ospedale perché siamo diventati per ben 2 volte ospedali Covid. Quindi siamo a credito nei confronti della comunità regionale proprio per il servizio che noi abbiamo dato del nostro ospedale, e sono venuti a curarsi naturalmente, e tanti si sono salvati grazie alla storia dell'ospedale di Vittorio Veneto, che è quella diciamo della pneumologia, perché il famoso sanatorio in realtà è stata la storia, diciamo, della nostra città. Quindi Sindaco, porti qua il direttore generale e sì, ancora una volta, e speriamo sia la volta buona. Voto favorevole naturalmente. Grazie consigliere. Bene. Quindi avete capito la logica che mi ha portato a chiedere proprio in questo momento una visita del direttore generale per chiarire un po' di cose. Per la delibera, passiamo in votazione per la delibera in oggetto. Sì. Se dovevamo modificare il testo con riferimento normativo, perché se è opportuno possiamo citare, se al Consiglio va bene che apportiamo le modifiche, inseriamo... Sì, come suggeriva il consigliere, sì, posso inserire anche questa norma. Va bene. Appurato quindi l'inserimento del codice della norma, passiamo in votazione. Per la delibera in oggetto, favorevoli? Unanimità. Contrari 0, astenuti 0. La delibera è approvata. Votiamo la immediata eseguibilità. Favorevoli? Sempre unanimità. Contrari 0, astenuti 0. La delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo ora all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Chiamo il vice sindaco Posocco ad illustrare la delibera, la proposta di delibera. Prego vice sindaco. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Questa sera come assessore attività produttive e agricoltura porto al Consiglio Comunale una proposta di sostegno di una petizione che Coldiretti è venuta a proporci, come sta proponendo a tutti i consigli comunali d'Italia, e diciamo sta anche facendo una raccolta firme in tutte le piazze d'Italia contro il cibo sintetico. Il cibo sintetico che è già realtà negli Stati Uniti e che sembra stia approdando un attimo in Europa. Logicamente questo cibo sintetico, che praticamente viene prodotto tramite dei bioreattori, va contro alle politiche che storicamente e culturalmente sono le nostre politiche, quindi le politiche che sono le nostre radici, giustamente, le politiche del prodotto a chilometro zero e tutte le politiche volte alla biodiversità, alla sostenibilità che le aziende agricole stanno sviluppando in questi ultimi anni, e anche alle politiche che la nuova PAC appena approvata sta cercando di portare avanti in tutta Europa. Certamente il cibo sintetico sarebbe una rivoluzione e va contro tutto quello che è il nostro tipo di modello, le nostre specificità, il nostro territorio.
Quindi quello che proponiamo stasera è di aderire praticamente alla petizione promossa da Coldiretti contro il cibo sintetico, impegnando noi, il sindaco e la giunta comunale, di approvare tutti i provvedimenti utili a questa petizione. Grazie Vice Sindaco, aperta la discussione. Consigliere Parrella. Allora, con questo mio intervento... Il microfono un po' più alto, altrimenti non riesce a... Sì. Perfetto, grazie. Con questo mio intervento ho il piacere e il dovere di sostenere le iniziative in questo Consiglio Comunale della Coldiretti per la difesa del Made in Italy, visto che l'Italia è il paese praticamente invidiato da tutti per i prodotti che abbiamo. Tant'è vero che la dieta mediterranea viene seguita da altre nazioni anche per una questione salutare. Ho quindi qualche dubbio, anzi parecchi dubbi, su questo nuovo tipo di alimentazione che qualche lobby finanziaria ci vuole obbligare a prendere. Carne sintetica, insetti, farine di insetti e tutte robe di questo genere che sicuramente non fanno neanche bene alla salute. Noi dobbiamo difendere i nostri prodotti e la nostra dieta mediterranea, che è un punto di riferimento per la nostra salute. Non dico altro perché penso che il nostro parlamentare europeo Darè in Europa, che sta già facendo una campagna per portare alla luce questa situazione, ne sappia più di me. Poi non voglio parlare oltre, perché sarebbe da parlare anche del fatto del green, il fatto che l'Europa si sta suicidando con una legge che vuol fare le macchine elettriche, creando danni alla produzione italiana. Chiuderemo Melfi, chiuderemo altre fabbriche, quando abbiamo nazioni, Stati Uniti, Cina e India, che ci stanno coprendo di CO2 e noi Europa cosa facciamo? Niente. Praticamente noi ci stiamo facendo del male, quindi io credo che questa Europa qua dovrebbe qualcuno farsi un esame di coscienza, ragionarci sopra a tavolino e pensare un attimo meglio agli interessi dei propri cittadini. Grazie. Grazie. Consigliere Parrella. Consigliere De Bastiani. Io faccio una domanda perché non ho capito chi ha presentato questa proposta, questo ordine del giorno. Perché qui leggo ordine del giorno proposto dal Coldiretti di Treviso. Ma un'associazione può proporre un ordine del giorno? Un secondo, perché ne abbiamo parlato in conferenza di capigruppo. La proposta è venuta dalla giunta, ovvero dal vice sindaco, e si era convenuto che come ordine del giorno potesse andare bene, insomma, anche se non è specificato il proponente. Dopodiché... Allora basta togliere ordine del giorno proposto dal Coldiretti di Treviso, perché non è Coldiretti che lo propone. Scusi, per chiarezza. Questa proposta di delibera viene proposta in tutta Italia con questo tipo. Poi che la porti in Consiglio Comunale come da cartellina, da atti allegati al Consiglio Comunale, è attività produttiva e agricoltura, quindi sottoscritto. Okay? Però in tutti i comuni viene proposto questo tipo di delibera, ecco. Fatto da Coldiretti, che è Coldiretti l'associazione. Allora... Sì, è una questione. Allora, è una questione di lana caprina, come abbiamo sì, e la correttezza, sì, certo. Ecco, in questo caso qua, nella riunione dei capigruppo, mi sembrava, se non sono proprio, no, no, lo abbiamo detto all'inizio, l'ho detto all'inizio. Ma scusi, non ho detto che è stato proposto dal consigliere. Lo so. Vabbè, allora
ripetiamo. Ma un conto è quello che Ripetiamo. dice, un conto è quello che è scritto. Ripetiamo. Se quello che dice non corrisponde a quello che è scritto, bisogna correggerlo. Allora, Però non stiamo mica correggiamo. facendo polemiche. cose. No, Una polemiche questione- no. Allora, ripetiamo. Nella riunione di capigruppo è stato convenuto, consigliere De Antoni mi ascolti cortesemente, nella riunione di capigruppo è stato convenuto, siccome formalmente non è corretto, che il proponente è un elemento della giunta, cioè il consigliere, l'assessore Posaco. La giunta, perfetto, la giunta. Quindi di conseguenza va tolto questa prima riga qua, mi sembra, no? No. Se è stato convenuto che va bene lo stesso, scusa, volete correggiamo? Correggiamo. Allora voglio dire, ma non è mica che è per fare un dispetto e cose. No, mi sembra la cosa più logica, cioè visto che parliamo. Va bene. Allora non è questione di fare l'emendamento. Allora io chiedo. Correggiamo, va bene, correggiamo. Correggiamo, non è un problema. Ok. Bene. No, non ho- Prego. No, le abbiamo dette che probabilmente bisogna ridirle anche in consiglio comunale. Comunque vabbè, le ridiciamo. Prego, consigliere, continui. È stato detto di modificare? Allora. Sì, modifichiamo. Va bene? Boh. Consigliere De Bastiani, continui pure. Quando arriviamo al considerato che, al terzo punto, si dice Coldiretti ha promosso una petizione contro il cibo sintetico. La petizione di Coldiretti, noi che votiamo, dichiariamo che la petizione di Coldiretti è pienamente condivisibile quanto a contenuti e modalità di attuazione delle finalità nella stessa esplicitate. Ma dov'è sta petizione di Coldiretti? Dovrebbe essere allegata come minimo. Cioè, se noi dichiariamo che la petizione è condivisibile, io non l'ho mai vista la petizione, non so dove sia, darei per scontato il fatto che sia legata alla delibera, se no noi votiamo, chi voterà a favore vota che è pienamente condivisibile senza averla letta, e anche chi volesse votare contro vota contro a una petizione che non ha letto, che non conosce. Non mi sembra che si possa procedere in questi termini. Vabbè, questa è un'osservazione. Cioè, almeno sapere cosa. Dopo, per carità, o dopo ognuno si informa, cosa. Anch'io ho letto delle cose, però non funziona così. Non è che funzioni così, perché io posso aver letto delle cose su un sito che non sono quelle che Va bene. Altro? Ma chiariamo. Se l'assessore e il vice sindaco vuole chiarirlo, chiarisce, se no fa a meno. Cioè, lì. Finito l'intervento? Oh. Sì. Se uno la richiama, sì. Altrimenti non. Vabbè. Consigliere Tonon. Consigliere Tonon. No, era quello di prima. Consigliere Denardi, prego. Grazie Presidente. Allora, no, sono tutte questioni di lana caprina, mi pare. Nel senso che non è la prima volta, purtroppo, che ordini del giorno vengono presentati in questo modo. Io ne ricordo almeno un altro paio durante questo mandato. Poi
all'ultimo momento fatti propri da qualcuno, una volta da lei, se non ricordo No, io male. l'ho rimandato all'ordine del giorno, cioè la presentazione l'ho rimandata, l'ho fatta rimandare. Allora, E siccome... l'ho ripresentato come ordine del giorno correttamente. No, Dopo. no, non sto parlando della questione ordine del giorno mozione, sto parlando della questione di documenti presentati da soggetti che non fossero consiglieri comunali o giunta o sindaco. È già successo che, che poi è stato detto, siccome sono stati inseriti all'ordine del giorno, va da sé che sono stati fatti propri da qualcuno. Allora, siccome non è la prima volta che succede e secondo me non è una questione di lana caprina, cerchiamo, come mi pare di aver capito, io non faccio parte della conferenza di capigruppo, di correggere almeno formalmente il documento in modo che diventi decoroso. E questo lo faremo. Il fatto che poi anche da altre parti sia stato approvato senza gli allegati dovuti, lo dice il segretario che dovevano essere allegati se sono stati citati, mi pare di aver capito così, o sbaglio? Sì, ecco. Rinvia un contenuto che Sì, lo sta dicendo il segretario che si rinvia a un documento che non è allegato, cerchiamo di approvare delle cose in modo formalmente decoroso. Solo questo chiedo, cerchiamo di approvare i documenti in un modo formalmente decoroso, tutto qua, giusto perché non sono questioni di lana caprina. Consigliere De Antoni? Non so se Consigliere, prego. non so se sia una questione di lana caprina o lana caprona, però posso dire soltanto una cosa, essendo purtroppo in Europa, o per fortuna, ma purtroppo in questo caso, l'Europa ha stanziato 180 milioni di euro per la carne sintetica. Allora la carne sintetica vuol dire che si va a demolire quelle che sono le produzioni agricole nei nostri territori europei. Questo è un ordine del giorno che la Coldiretti porta, e soprattutto è un ordine del giorno portato avanti anche da una persona secondo me straordinaria, che è il vostro responsabile in agricoltura, che è l'ex ministro De Castro, è per sensibilizzare la produzione in Europa di carni sintetiche, ma soprattutto di cibi che non hanno nulla a che vedere con quelle che sono la tipologia del nostro sistema alimentare. Adesso vogliamo discutere sulla presentazione della proposta, della delibera, ne discutiamo, ma io penso che la sostanza sia questa: noi dobbiamo tutelare la produzione dei nostri territori. Bene, vogliamo fare un discorso, è presentato male, non è stato, vi mancano gli allegati, la petizione, benissimo, io penso che il Presidente la metta al voto, dopodiché chiedete tutti gli atti, votate contro, votate a favore, non lo so. E questo è il senso di questo punto dell'ordine del giorno, che sarà votato su tutti i consigli comunali d'Italia. È un'iniziativa della Coldiretti che secondo me va sostenuta, al di là della presentazione, della forma e dei principi. Allora, vabbè, qua le carte. Consigliere Pagotto. Sì, non so se la forma è giusta o sbagliata. Volevo
allacciarmi al discorso che prima ha fatto il consigliere Parella e anche quello che ha fatto il consigliere De Re. E dobbiamo sostenere i nostri allevamenti, la nostra agricoltura e le nostre attività produttive, quelle locali. C'entra sì perché si parla di quello che è il sintetico, invece io parlo di quello che è il naturale, è quello il contesto. Se poi a voi va bene mangiare qualsiasi forma di sintetico, a noi no, è semplice il discorso. Poi non entro in merito del green, non parlo neanche. Silenzio, cortesemente, non avete il microfono, continui pure, consigliere. Sì, esatto, bon. Se poi voi va bene mangiare cibo alternativo, per noi no, è quello il discorso, no? È il giusto discorso. Dobbiamo sostenere le attività produttive, quelle locali. Grazie. Consigliere Dus, silenzio per favore. Silenzio. Silenzio. Sì. Cioè, Presidente, blocchi il tempo fino a quando l'aula non mi consente di parlare. Dunque, è una questione di forma e anche una questione di sostanza. È una questione di forma perché nella forma abbiamo visto che gli atti verrebbero viziati, avrebbero dei vizi, nel senso che non sono completi. È una questione di sostanza anche perché qualcuno non ha potuto leggere il deliberato o quanto proposto da Coldiretti, che io, che io condivido la proposta di Coldiretti. Detto questo, francamente, fare politica a livello amministrativo, come la stiamo facendo noi adesso, tramite degli slogan che leggete da Facebook, francamente lascia il tempo che trova. Cioè, dite delle frasi così, ma voi chi mo? Ma voi cosa mo? Ma cosa sapete di cosa mangio e di cosa mi piace e di cosa mi interessa? Voi cosa? Voi chi? Ma di cosa state parlando mo? Che ci accusate, se non volete votarla non la votate, ora magnè questo. Oh, ma di cosa mo? Ma cosa parlate? Ma state tranquilli. No, è una roba di... Allora, ma vuoi che non lo sappia che è una roba... No, vuoi che non la sappia che non è una roba di Coldiretti? Lo so. Consigliere Da Re. Consigliere Da Re. Semplicemente consigliere Da Re. Non siamo in osteria come pensa di credere. Silenzio, silenzio, silenzio. Silenzio, 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 silenzio. Finisca l'intervento. Presidente. Sì. Finisca l'intervento. Allora, silenzio per favore. Silenzio per favore. Ha finito l'intervento? Allora finisca l'intervento. No, io voglio semplicemente dire... Madonna santa, ora è una roba finisca brutta. L'intervento. Io sto solo dicendo, non siamo in osteria dove evidentemente finisca siamo... l'intervento. Siamo in un consiglio comunale, ci sono delle regole, ci piacciono queste regole? No, ok, ci sono delle formalità da rispettare? Sì. Basta, rispettiamo queste formalità. Non vedo il dramma, Cioè, non è che se la votiamo domani, sta roba qua, credo del mondo. Per me, francamente, si può rimandare, sistemare la cosa, dopo chi vota a favore, no. Chi vota contro, vota... Vabbè, così potrà parlare, fare il post, no, le cavallette, no, il green, avanti. Dai. Allora... Assessore Antiga e poi... Se posso, ho visto in internet, perché per fortuna chi ci va si può anche vedere, c'è la petizione che scrive sì al cibo naturale ed è spuntato. È fatto dalla persona, dunque è fatto dalle persone per le persone usando bene tecnologia e innovazione, tutela l'ambiente e lo straordinario paesaggio rurale, unisce gusto, salute, identità e storia. La dieta mediterranea è uno stile di vita
è patrimonio dell'umanità UNESCO. È il primo vettore di prossimità che crea legame con il territorio e coesione sociale, sostiene la biodiversità e la valorizzazione delle risorse naturali. Dall'altra parte c'è scritto no al cibo sintetico. È prodotto in un bioreattore da cellule impazzite, è dannoso per l'ambiente, consuma più energia e inquina di più, è rischioso per la salute umana, limita la libertà dei consumatori, omologa le scelte sul cibo, favorisce gli interessi di pochi che vogliono monopolizzare l'offerta del cibo del mondo, spezza lo straordinario legame che unisce cibo e natura. Vi ho letto la petizione. Se volete la stampo e la leghiamo per vostra serenità. Ma No, l'avete dopo letta. mettiamo i voti, il rinvio o meno. Consigliere Tonon o consigliere silenzio per favore, che finiamo sta farsa. Consigliere Tonon, prego. Sì, grazie. Credo che lei abbia dato la definizione esatta e mi spiego perché. Nella sostanza, a parte il noi, il voi, sembra che ci sia la battaglia rusticana, chi è pro e chi è contro, che magari è altro. L'abbiamo detto fin dall'inizio che siamo a favore di questa proposta di delibera. Il problema è che anche formalmente, se noi, come ha detto il mio capogruppo, la votiamo stasera o la votiamo, mi pare il sindaco prima abbia citato una data a breve del prossimo consiglio comunale, 3 marzo, ecco, non credo che cambi, che caschi il mondo, cioè non è che cambi la politica dell'Europa perché Vittorio non la vota entro il... No, assolutamente no. E diamo la possibilità a tutti, uno, di leggere correttamente, perché anche se il maestro d'asilo ci ha appena letto, francamente non è che questo superi quanto è necessario, nel senso che se manca un documento, non è che si voti, allora votiamo no. No, non si può votare. No. E allora facciamo così. Allora chiedo alla segretaria, ufficialmente, visto che è lei che mi costringe a farlo, posso votare un provvedimento il quale richiama un altro documento che non è presente agli atti? Posso votarlo? No, punto. Il maestro è servito. Il maestro è servito. E allora rimandiamo e basta. Posso parlare? No, scusi, ma perché mi viene addosso a tirarlo via se Scusi, stavo parlando perché mi toglie la parola? Mi capisci? Pensa essere paroni nel mondo, ma che non si può segnare a parlare? C'è confusione in aula, tutto qua. Ma la domanda è cosa cambia se la votiamo stasera o fra una settimana? Nulla, punto. Facciamo le cose come si deve fare, punto, e la votiamo tutti. Grazie Presidente. Devo, come è già successo in altre occasioni, dire che sono completamente d'accordo con quello che fuori microfono dice il consigliere Rossetto. Quando il maestro ha finito di parlare, magari parlo anch'io. L'eleganza e la raffinatezza di certi soggetti non si smentisce mai. Allora, ricomincio da capo, devo, come in altre occasioni, trovarmi pubblicamente d'accordo con quanto ha detto in questi frangenti il consigliere Rossetto, che alla uscita dell'assessore ma l'hanno votato tutti, dice in seguito alla chiara dichiarazione del segretario: ma se tutti si buttano nel meschio non è che mi devo buttare anch'io. Allora, se ci sono stati degli errori formali da altre parti non è che li dobbiamo replicare noi.
Peraltro ricordo, Presidente, che in quest'Aula 1 anno e mezzo fa, più o meno, alla luce del fatto, forse dicembre 2021, davanti a una proposta della minoranza di modifica della delibera relativa all'IMU, o meglio agli sgravi dell'IMU, la proposta della minoranza era stata presentata fuori tempo utile, erano presenti i revisori dei conti, pronti a dare il parere comunque, con anche diversi consiglieri di maggioranza pronti a votare l'emendamento presentato dalla minoranza. Non venne votato perché formalmente non era arrivato nei termini delle tempistiche. Allora, come ho già detto nel mio precedente intervento, non è che la correttezza formale funziona solo quando si parla delle richieste o comunque delle proposte di delibera o di modifica fatte dalla minoranza. Invece, quando la maggioranza presenta qualcosa, si può presentare come si vuole, a prescindere da quelle che sono le previsioni del regolamento, senza gli allegati, con gli allegati sbagliati, perché non è la prima volta che arrivano gli allegati sbagliati in Consiglio Comunale. Presidente, penso che se lo ricordi, o che sono arrivati un pezzo degli allegati e un pezzo no, o che non erano a disposizione dei consiglieri. Allora, ribadisco, nessuno di noi nel merito è contrario all'iniziativa di Coldiretti, però cerchiamo di fare una delibera formalmente corretta con i crismi delle cose, se no d'ora in avanti, se la minoranza presenta un emendamento 3 giorni prima invece che 5 giorni prima, lo votiamo lo stesso? Perché se le questioni sono di rana caprina o di caprone o di moar o di Kashmir, come fa grandi sfoggi di erudizioni il consigliere da re, allora lo è per tutti, non è solo per la minoranza. Detto questo, e chiudo la questione formale, a me non piace sentir dire a voi, a noi. Questo è un consiglio comunale. Ogni consigliere ha diritto di avere la sua posizione personale e individuale, e quel a voi, a noi, sinceramente, consigliere Pagotto, non so da dove lei determini qual è la mia posizione quando non l'ho neanche detta. No, ha detto a voi. Cioè. Allora fai i nomi la prossima volta. Tizio, Caio, Sempronio. Io propongo il rinvio. Ci sono ancora degli interventi? Consigliere Pagotto, prego. Specificare una cosa, il semplice motivo che ho detto la forma non so se è giusta o no, quella possiamo cambiarla. Ho fatto il mio intervento su come la pensavo sui cibi sintetici o no, e il consigliere De Bastianico da dire stai dicendo cose che non c'entrano niente. Non è vero, il contesto era questo. Tutto la discussione, no. Poi se adesso... No, allora ascolti, io stavo dicendo la mia opinione su quello che ho potuto capire. Allora, rispetto ai idee di tutti, inutile dire non c'entra niente. Il contesto era il cibo sintetico. Allora, ok, grazie. Allora, io la chiuderei così, in questo senso. Siccome abbiamo avuto tutti, siccome abbiamo avuto tutto il tempo di leggere la delibera e anche eventualmente di far notare che mancava o che non era chiara un qualcosa, ecco, in questi giorni qua, e non è stato fatto se non questa sera, io propongo il rinvio al Consiglio Comunale, lo metto in votazione e se vogliamo la rinviamo, altrimenti se il Consiglio Comunale decide, che è sovrano, di non rinviarla, la votiamo così com'è. Sì, prego. Scusi, Sì. io non faccio il presidente, ma mi sembra che questa decisione sia proprio fuori da ogni logica e da ogni legalità. Cioè non è che il Consiglio Comunale, che poi è già tirata fuori altre volte, è sovrano. È sovrano cosa? Allora, perché è sovrano decide qualsiasi cosa?
Allora, scusate un attimo, perché sennò andiamo avanti, se no no. Allora, ritiro. Scusate un attimo. Fermi tutti. Propongo un minuto di pausa, un secondo. Un minuto di pausa. Se lo si ritira, il Presidente giustamente ha detto lo mettiamo ai voti il ritiro e noi il ritiro non lo vogliamo, quindi le mette ai voti e dopo votare appunto il giorno, se non devo fare casino, una roba. Silenzio per cortesia. Lasciate un attimo di tempo per... No, vabbè. Un attimo. Ma io più del cammello non sono andato. Bene, riprendo. Allora, signori, abbiamo trovato l'articolo 52, richiesta di rinvio o non discussione di un argomento. Allora, può essere motivatamente richiesto che un argomento all'ordine del giorno venga ritirato senza che si proceda alla discussione o se già discusso la votazione. Può essere motivatamente richiesto il rinvio della trattazione di un argomento ad un'altra seduta, ok? Entrambe le questioni possono essere proposte anche da un solo consigliere, prima o nel corso della discussione. Propongo che il punto venga rinviato. Il tempo per l'illustrazione è di 3 minuti, qua non discuto, non illustro nulla. Su tali questioni il Presidente concede la parola ad un oratore per gruppo, se qualcuno vuole un oratore per gruppo, consigliare, e poi si pone in votazione, quindi lo pongo in votazione. Allora, la domanda è questa: volete rinviare il punto all'ordine del giorno ad un prossimo Consiglio Comunale? Concedo la parola a un oratore per gruppo. Forza. Prego, consigliere Dus. Sì, Presidente. La domanda che lei ci sta ponendo è sbagliata, perché c'è un presupposto iniziale. È legittimo o no? Se è legittimo, è inutile neanche votare. Se non è legittimo, allora è inutile votare. Tutto qua. È formalmente corretto quello che è stato presentato? Questo sto chiedendo. Ho chiesto se... No, lei è inutile che mi chieda questo. Vabbè. No, viene non questo. devo motivare nulla io. Ho chiesto se il ritiri, punto se è può essere sbagliato, rinviato. E poi il Consiglio che vota. No, io ho chiesto se è corretto oppure no. Basta. Qualcuno me lo dica, se lei mi dice sì, è corretto quello che è stato presentato, No, allora io ho chiesto da Presidente se il punto può essere rinviato, basta, questa è la mia domanda. Così come è stato presentato il punto è corretto formalmente, cioè si può votare visto che ci sono gli allegati citati, punto. Se lei ci dice, non a me, a tutti, che è corretto, ne prendiamo atto. Allora,
Allora, silenzio. Allora, silenzio. Allora, io, scusi, consigliere, adesso la finiamo. Allora, le due sono le questioni, o rinvio o non discussione di un argomento. Io posso chiedere entrambe, quindi non discussione di un argomento. Allora, pongo la domanda e poi la mettiamo in votazione. Sì. Allora, allora, sì. È legittimo. È legittimo. È legittimo. Allora, votiamo. Deve dire qualcosa o se no? No? Sentiamo silenzio un attimo. Sentiamo il segretario. Su questa proposta non sono stati espressi perché trattavasi di un ordine del giorno che non richiedeva il parere di legittimità. Quindi non è che è stato già a monte fatta una valutazione da parte, credo, di nessuno. Per il resto, per la forma, è ovvio che la forma è carente di un presupposto che è la motivazione dell'atto, quindi in generale è carente della motivazione. E quindi lei... Nessuno dei dirigenti ha dato parere. Metta il voto, Presidente. Il fatto che l'atto, come ha detto lei, sia viziato, Presidente. Allora sì, ho detto, è senza motivazione. Cosa devo dire? Io l'ho detto. Scusi, la mettiamo al voto o no? Ma, Presidente... La mettiamo al voto. Allora, la domanda è rimandiamo il punto al prossimo Consiglio Comunale, favorevoli? Dai, 3 minuti e poi... Ha voluto fare il Presidente e si assume non solo gli oneri, anche gli onori, ma anche gli oneri. Allora, lei ponendo ai voti questa proposta, cioè di rinvio o meno, attesta di fatto che il provvedimento eventualmente così votato è corretto e quindi, traggo le conseguenze, qualsiasi altro provvedimento che avesse le medesime caratteristiche, quindi carenza, lei lo dichiarerà sempre formalmente corretto. Chiaro per tutti? Grazie Presidente. Grazie Presidente. Sì. Sì. E se avevo questa? Se avevo questa, Allora, bon. Allora, un segretario che mi dice che è formalmente illegittima. Mettiamo al voto il rinvio. Mettiamo il voto il rinvio. Cosa? Non ho capito.
bisogna rinviarlo. E allora bisogna rinviarlo. Dopo lei credo il precedente. E allora bisogna rinviarlo. Sì. Allora lo rinvio. Lo rinvio io, posso rinviarlo io? Lo rinvio io? Prendo la decisione. Non devo metterlo al voto. L'invio non è previsto, il rinvio è previsto, cioè in realtà è una questione pregiudiziale. Lo rinviamo. Allora, cioè. Allora votiamo il rinvio del punto. Favorevoli al rinvio? 1, 2, 4 favorevoli. E il quinto dov'è? 4, 5? Boh. Favorevoli al rinvio? 5. Boh. Contrari? 10. Favorevoli 5, contrari 10. Astenuti 0. Bene, votiamo il punto. Il punto, quindi si vota. Votiamo il punto all'ordine del giorno. Favorevoli alla delibera? Dai. 10. No, non ho capito. Chiedevano la parola per le dichiarazioni di voto. Ah, dichiarazione di voto. Cioè per... La discussione. Non ho capito, non ho... Sul documento o una pagliacciata? O è una pagliacciata? No. La discussione. Ah, la discussione del voto. Avanti con la discussione. Consigliere Valiana, prego. Sì, allora. Ma scusa, Comunque, veramente, questo ultimo punto è da vergognarsi. Boh. Avanti, consigliere Valiana. Sì, Forza. grazie. Per la discussione del punto. Allora. 2 interventi. Certo, mi chiedo il perché e ho anche le risposte. Prego, consigliere Valiana. Consigliere Valiana, Allora, forza. no, siccome la questione posta è alquanto seria, Sì, io forza. penso che ci sia necessità di dibattere rispetto a queste tematiche che sono state poste da Coldiretti e non sono cose da poco, insomma, danno atto a tutta una serie di sviluppi e che hanno il peso che hanno in una società in evoluzione, pensando a che attualmente siamo abbiamo superato gli 8 miliardi di abitanti sul pianeta Terra e la stima dell'ONU è che per fine del secolo arriveremo a 11 miliardi di abitanti. Allora, per quanto riguarda la questione, la stima, sì? Vabbè, non importa. La stima, adesso parli per 7 minuti più 7. La stima, allora, dicevano che la stima delle Nazioni Unite e anche della FAO è quella appunto, una previsione di 10 miliardi di persone, di abitanti nel 2050. E questo pone un problema alquanto serio
per la questione di sfamare appunto questi 10 miliardi di popolazione, anche perché è vero che oggi circa 828 milioni di abitanti soffrono la fame e 150 milioni in più rispetto al dopo pandemia. E naturalmente abbiamo visto che la questione della guerra e anche la questione del cambiamento climatico determina una diversa impostazione di come poter produrre cibo a questo punto, no? Il quesito è questo: noi non possiamo più sostenere un'alimentazione del tipo che stiamo portando avanti perché non riuscirebbe a sfamare, già non ci riesce, ma non riusciamo a sfamare appunto la previsione di questo numero elevato di persone che ci saranno appunto nel 2050. Inoltre, sempre la Banca Mondiale e l'ONU recitano che nel 2050 per produrre cibo a sufficienza con il ritmo che stiamo producendo verranno distrutte la maggior parte delle foreste, l'eliminazione di nuove specie e ci sarà naturalmente, come adesso c'è, il rilascio di gas serra che supereranno la soglia di sicurezza dell'1,5%, l'1,5 gradi rispetto alle temperature medie globali preindustriali. Cioè, quello che mi preme anche sottolineare è che noi come possiamo dire, la consideriamo una cosa frivola, questa discussione di come produrre cibo per le generazioni future e quanto cibo produrre e che modalità. Però dal mio punto di vista è una questione che va riflettuta. Non la possiamo liquidare con un semplice questione di dire salvaguardiamo le produzioni locali. Io sono d'accordo assolutamente per la filiera corta e sono assolutamente sostengo questa modalità. Quello che mi preoccupa è che dobbiamo ragionare in un contesto di 10 miliardi di persone, cioè finché si tratta di ragionare in situazioni locali, ben vengono tutte queste situazioni di produzione di cibo locale e quant'altro di salvaguardia, però io penso che a livello mondiale chi coordina poi e deve fare delle scelte a livello internazionale deve porsi la questione di sfamare 10 miliardi di persone. Allora, è una questione che secondo me va posta e va riflettuta, perché altrimenti non ne veniamo fuori, ecco. Sappiamo benissimo che l'agricoltura attualmente consuma più acqua di qualsiasi altra attività e 3/4 di questa acqua consumata serve per gli allevamenti, soprattutto di quelli di carattere intensivo. Ecco, per quello che ho potuto leggere in premessa al deliberato, la cosa che mi fa specie della posizione di Coldiretti è che non richiama mai la possibilità di rivedere quelli che sono gli allevamenti intensivi. Cioè noi non possiamo continuare a produrre cibo con questi ritmi e con grossi danni da un punto di vista ambientali, ma non solo ambientali, anche di salute, perché sappiamo benissimo, per esempio, il discorso degli antibiotici e della resistenza agli antibiotici che vengono dati poi agli animali, che si trasmette all'uomo. Quindi voglio dire appunto che sono da fare alcune considerazioni su come affrontare quello che sarà lo sviluppo, uno sviluppo sostenibile e il fabbisogno collettivo di cibo. Allora, un'altra cosa che mi fa specie di questo ordine del giorno è che non dice mai che bisogna ridurre il consumo di carne, ok? Perché effettivamente quando parliamo di dieta mediterranea dobbiamo ricordarci che la carne è ridotta nella dieta mediterranea e va assunta con una certa, non di frequente, e quindi io sono dell'idea che prima, che assieme a dire che vanno tutelati i prodotti locali, che va seguita la filiera corta, che eccetera eccetera, bisogna anche sostenere che bisogna mangiare meno carne, perché non possiamo permetterci, sia da un punto di vista
salutare del benessere collettivo e anche da un punto di vista ambientale di consumare la carne nel modo che stiamo consumando. E io non sono né vegetariana né vegana, mangio normalmente carne, quindi voglio dire, però sono dell'idea che certi modelli alimentari vanno assolutamente rivisti. Poi un'altra cosa che volevo dire è che questo ordine del giorno non c'entra nulla col discorso degli insetti e delle cavallette, perché qui ma la carne sintetica non ha niente a che vedere con le cavallette e con gli insetti. Cioè non è sintetico la carne, le cavallette non sono sintetiche. Per favore, silenzio. No, volevo che intanto per fare un po' di 15 chiarezza. secondi. Cioè non stiamo 9. stiamo votando solo un documento contro la produzione di carne sintetica. Il consigliere Sì, D'Arè, per cortesia. Ma voglio rassicurare il consigliere D'Arè che non stiamo votando Stringa che ha finito il contro tempo. la produzione di allevamenti di cavallette. Ecco. Consigliere Bagliana, sì. Stringa che ha finito il tempo. Quanti minuti ho ancora? 0. Adesso poi... sì. No, allora... Bene. No, sinceramente a me dispiace che sia andata un po' Finisca stasera. pure No, l'argomento. volevo solo dire che effettivamente la carne prodotta in modo sintetico, come ha detto lei, che si sta attuando negli Stati Uniti, in Israele e altrove, in laboratori ormai anche in Francia e in Olanda, ha degli aspetti negativi dal mio punto di vista, ad esempio l'aspetto nutrizionale. Sappiamo benissimo che la carne prodotta in modo sintetico non ha niente a che vedere con la carne naturale, perché Stringa perché ha finito i 7 minuti. ma poi ne ho un altro? Scusa. Allora approfitto, faccio un unico intervento. Va bene, avanti, 5 minuti. Vabbè, altri. no, volevo appunto dire che non ha niente a che vedere appunto con la carne naturale, manca di tutte le componenti dal punto di vista lipidico delle ossa e quant'altro, e quindi assolutamente poi non si sa il danno, o cioè cosa comporta a lungo termine continuare, cioè eventualmente mangiare per un lungo periodo la carne sintetica. Però al di là di quello che mi fa anche specie è che, e mi sto chiedendo, è che molto probabilmente tutto quello che sarà sviluppato in un futuro dipenderà moltissimo dalla parte economica. Ok, quindi noi possiamo anche mettere dei paletti, assolutamente io sono d'accordo mettere dei paletti. Il problema, la mia preoccupazione è quella che la parte economica, come del resto su tutte le altre scelte, quasi sempre, incide maggiormente e determina le sorti del pianeta, perché purtroppo è brutto dirlo, ma è così. Cioè, quindi possiamo assolutamente mettere dei paletti, però voglio dire, sarà difficile contrastare la produzione di questi alimenti. Che poi un'altra cosa, io spero, qua nel provvedimento c'è scritto non permette di favorisce, non tutela la salute, oppure monopolizza quella che è l'aspetto alimentare. Io non sono d'accordo, io credo che tutti noi abbiamo la possibilità di scegliere poi cosa acquistare e cosa non acquistare, come facciamo adesso al supermercato, quindi molto probabilmente sì, ecco. E quindi io mi fermo qua. Ecco, l'unica perplessità che ho, ripeto, è a me sembra che l'ordine del giorno di Coldiretti sia poco riflessivo per tutto l'aspetto nutrizionale e, ripeto, non dice minimamente nulla contro gli allevamenti intensivi che oggigiorno creano danni da un punto di vista ambientale. Ma come no? Per quanto riguarda l'antibiotico animale? Sì, della CO2, esatto. No, faccio il bilancio dello CO2. Vice Sindaco Posocco, per cortesia, lasci. No, non faccio, cioè si sa benissimo che gli allevamenti intensivi hanno un alto consumo di acqua, un alto consumo di energia e la produzione altissima di anidride carbonica, ma lo dicono in tutte, vabbè, no, ok. Comunque, mi fermo qua. Abbiamo finito l'intervento? Sì. Bene, no, fermo. Altri interventi? Dichiarazioni di voto? Nessuna? Consigliere Tonon, prego. Sì, intervento, grazie. Allora, l'avevamo già detto, anzi l'abbiamo detto noi tutti in tutti gli interventi, che nella sostanza, anche se mancano gli allegati, mancano delle parti sostanziali,
Eravamo d'accordo, eravamo e siamo d'accordo, senza il noi e il voi, siamo d'accordo. Quello che ahimè devo notare questa sera, non è la prima volta in realtà, ma questa sera forse si è espresso in maniera palese. Visto che ci siamo rilassati tutti, si può dire, credo, con assoluta tranquillità. Se fossi arrabbiato direi addirittura che si è dimostrata protervia e tracotanza. Dico semplicemente, per dirla in dialetto, visto che così ci capiamo, a minoranza non bisogna dargli vinta. Punto. Tutto qua. Chiudiamo qui il discorso, perché questo è. Lo si è dimostrato prima al punto 5 con la mozione presentata dalla collega Mirella Bagliana, per cui siamo tutti d'accordo, ma vota in contro. E lo sappiamo benissimo, non è la prima volta, ma quando qualcuno dice che c'è il teatrino della politica, a volte sì, è vero, c'è anche il teatrino della politica. Noi, dico noi da questa parte, non noi voi, noi l'abbiamo già detto prima che siamo d'accordo sul contenuto. Ci sembrava molto più corretto non aprire questo vulnus che il Presidente ha aperto questa sera. Ha aperto un vulnus da un punto di vista procedurale, perché d'ora in poi, come ho detto prima, qualsiasi provvedimento che dovesse essere eventualmente carente non potrà dire no, non posso presentarlo perché è carente. No, perché se mette in votazione un atto che non è completo, la prossima volta un atto non completo dovrà metterlo alla votazione. A me dispiace molto, perché secondo me molto spesso, soprattutto nel campo amministrativo, la forma è sostanza. Qui qualcuno si è fatto beffe della forma pensando che non sia sostanza, secondo me sbagliando. Consigliere Da Re? Sì, per innanzitutto dire che sono favorevole a questo documento della Coldiretti. Sono favorevole anche come è stato presentato, perché è un documento di preghiera che la Coldiretti fa ai consiglieri comunali. Al di là, vedo che l'ironia della consigliera mi fa piacere, quindi vuol dire che lei, perché abbiamo avuto una lezione di alto profilo e la ringraziamo, anzi veniamo a questi consigli comunali perché lei ci ispira, ci illustra e soprattutto andiamo a casa rilassati, dispensa anche le benedizioni, quindi grazie, magari le mani le avremo da qualche altra parte quando lei fa il segno della croce, ma non importa, voglio soltanto dire che avete fatto una polemica su un documento di preghiera della Coldiretti nel aiutare i nostri allevatori e gli allevatori europei su quella che è la carne che le persone dovrebbero mangiare. L'Europa sta sponsorizzando questo cibo sintetico come altri cibi e noi dobbiamo essere dalla parte di chi produce diciamo, il vero cibo, quello che finalmente abbiamo, il vero cibo, quello che ha dato da mangiare e ci ha fatto vivere fino adesso. Purtroppo qua in questo Consiglio Comunale si fa la battaglia sulla procedura, sulla virgola, sul punto, perché non avete altri argomenti, purtroppo e per fortuna. Quindi il nostro voto sarà un voto favorevole. Grazie, come tutti immagino. E quindi abbiamo perso un'ora. Consigliere Dus, prego. Sì, dichiarazione di voto, perché interventi già fatti. Dichiarazione di voto. Assolutamente a favore a questa proposta di Coldiretti. Ricordo che Coldiretti è una tra le più importanti associazioni di categorie, ma non l'unica, perché questa sera c'è anche la CIA, ad esempio, perché questa sera e c'è Confagricoltura, vabbè. Poi questa sera abbiamo parlato a Coldiretti come se fosse la madrina di tutte le associazioni di agricoltura. No, è quella che ha presentato questo ordine del giorno importante, però dico è una delle, benissimo, e la sosteniamo in questa battaglia, come sosteniamo nel merito la battaglia, che non è una battaglia vostra, no? È una battaglia di tutti, no? Ok? È una battaglia di tutti. Dopo un'ora abbiamo capito che è una battaglia di tutti. No, perché c'è sempre questa concezione che deve essere la battaglia solo di alcuni, perché non si sa bene perché i voti arrivano da là, non lo so. Torno a dire che quello che si è dibattuto è stata una cosa rilevante, perché
Dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto esige dei preliminari che sono questi. Io ho presentato ad esempio un'interrogazione, no? Sì. E giustamente, siccome un ordine del giorno, una domanda di attualità che giustamente il Presidente nella giornata di oggi ha deciso di cassare perché non aveva tutti i crismi da regolamento. No, abbiamo deciso insieme Bene, all'interno della conferenza dei Capigruppo. non aveva tutti i requisiti per essere Era presentato. totalmente inammissibile. Totalmente inammissibile. Benissimo. No. Questo qui era totalmente ammissibile invece. Sì, no. Ecco, Quindi voto? Voto assolutamente Favorevole, grazie. Consigliere Bagliana, dichiarazione di voto. Io Prego. intervengo anche, ero molto incerta sul voto e davvero oggi mi sono documentata sulla cosa, ho cercato di studiare e di leggere più possibile, quindi allora io vado verso un'astensione, ma la motivo perché anche l'assessore Posocco, io chiederei a Colderetti di prendere posizione rispetto anche alla proposta che fa Coldiretti per, ripeto, quale sarebbe la politica alternativa a quella attuale, perché così come impostata oggigiorno, dal mio punto di vista, ma lo dicono anche i dati ambientali e anche della salute, dal mio punto di vista non è più sopportabile. Quindi l'astensione è perché vorrei che eventualmente Coldiretti proponesse un modello alternativo, naturalmente nel rispetto, ripeto, delle coltivazioni locali e dei prodotti locali, della filiera corta. Però la domanda è, pensiamo che abbiamo a che fare con 10 miliardi di persone, cioè qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di sfamare questi 10 miliardi di persone, sicuramente non con la carne sintetica, ecco, grazie. Voto? Astensione. Astenuto? Boh. Dichiarazione di voto, prego. Ma dichiarazione di voto non la fate i miei colleghi, però mi fa strano. No. Dichiarazione di voto allora l'ha fatta. Io sono favorevole alla dichiarazione l'ha fatta il consigliere Darè, basta. Chiuso discorso. Per la delibera in oggetto, favorevoli a unanimità. No? Ah no, scusate. Qui. E il sindaco? Quindi sono 15. No, 15 presenti. 14 voti. 14 voti. Uno astenuto, quindi la delibera è approvata. Buonanotte a tutti. Finito alla quasi unanimità, nonostante le polemiche.